c'è molto, bisogna anche stare attenti. No, è fondamentale per noi andare a vedere. Buongiorno a tutti, benvenuti all'IRBIM Day 2025. Apriamo subito con i primi saluti istituzionali. Inviterei qui la collega Antonella Specchiulli, responsabile della sede IRBIM di Lesina. Antonella. Grazie. Buongiorno a tutti, tutte. Sono contentissima di avere organizzato quest'anno l'IRBIM Day a Lesina, per volere del nostro direttore, ma sono contenta anche che siano presenti le autorità locali, le istituzioni politiche, il sindaco, grazie di aver accettato l'invito, e in collegamento credo che abbiamo anche la dottoressa Fiore della Regione Puglia. Perché? Perché IRBIM Lesina non è soltanto IRBIM Lesina, ma è una grande comunità che condivide, si racconta, collabora, espone le proprie ricerche, lo facciamo ogni anno. Quindi sono davvero contenta di averlo organizzato qui a Lesina, anche per tutti i nostri colleghi di IRBIM, per far conoscere il nostro territorio, la nostra realtà, e oggi avremo la poster session nella nostra sede. Quindi molti di voi che non conoscono i laboratori, le strutture, le attività che facciamo, quindi di questo sono particolarmente contenta. Cosa volevo dire? Abbiamo anche i ragazzi del liceo scientifico, le classi quinte. Ciao ragazzi del liceo scientifico di Apricena, grazie. Sicuramente, grazie ai professori che erano molto entusiasti di partecipare. Sicuramente la vostra partecipazione dà diciamo uno spirito giovane a questa prima parte della mattinata. Dovreste avere uno sguardo attento rivolto verso la ricerca marina, e chissà, forse in un futuro avremo tra di voi anche un possibile ricercatore marino. Grazie, un ringraziamento io lo devo fare a tutta l'organizzazione, in primis a Tommaso Scirocco, Primiano Schiavone e Pasquale, e al nostro Marco che non è presente qui, perché devo dire anche al support mi sono resa conto di quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di ogni IRBIM Day, quindi grazie, grazie mille, davvero. Buon proseguimento a tutti, lascio la parola al... Grazie, grazie Antonella per le belle parole. Mi unisco anch'io al ringraziamento a tutte le istituzioni presenti, ai ragazzi delle scuole e a tutti i colleghi. Teniamo molto a Lesina, è una sede che vive adesso in una fase di rilancio. Ce lo testimonierà anche il nostro direttore di dipartimento Francesco Petracchini, che è in viaggio, sta venendo da Roma proprio per visitare la sede. Lui è direttore da poco, non l'ha vista, ed anche per presentarci un po' quella che è la sua idea di rilanciare Lesina, che come è ben detto non è una sede isolata, ma è inserita all'interno di uno degli istituti di riferimento nazionale sulla biologia marina, sulla pesca, sull'acquacoltura e su tutto quello che riguarda la vita nei mari, che è l'IRBIM. A questo punto passo la parola al sindaco di Lesina, che ringrazio per essere qui. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Mi unisco ai saluti della responsabile e del direttore. Ovviamente saluto le autorità civili e militari intervenute, sempre e soprattutto i ragazzi del liceo, perché loro sono il nostro futuro, quindi veramente a loro va l'applauso più grande. Il mio vuole essere un ringraziamento alle persone, io mi permetto di dire storiche della struttura, Tommaso, Primiano, tutti. Li conosciamo da sempre, diciamo sono il pilastro di questo nostro istituto, anche se collocato in un ambito più grande. Capisco anche, mi viene da dire, vado un po' oltre, che questa è una nazione che mette un po' da parte la ricerca, ahimè.
E questo invece è un peccato, perché tutto quello che poi noi possiamo arrivare a meglio comprendere e che ci aiuta a risolvere le problematiche viene proprio da questo tipo di studi, che spero vengano sempre più incentivati. E mi permettevo poco fa, noi per quello che possiamo, scambiando due chiacchiere con la responsabile, ove fosse necessario, ripeto, per quello che ci consentono i nostri bilanci, siamo anche disponibili a qualche convenzione, qualcosa che ci renda un po' più partecipi. Forse dobbiamo anche migliorare la comunicazione tra l'istituzione e l'istituto storico che abbiamo da tanti anni, perché questo è un territorio stupendo, con una biodiversità magnifica, che ha lago, mare, ce n'è. Non a caso credo che sia stato istituito negli anni questo ex CNR a Lesina, e questo ci aiuta perché noi abbiamo avuto diverse criticità. Siamo convinti che avendo un istituto sul posto meglio possiamo comprendere e poi affrontare e magari portare piano piano a soluzione queste criticità, che hanno bisogno di risorse, di interventi, è chiaro, di enti sovraordinati, questo è chiaro. Però io credo che partendo dal basso con piccole cose e dimostrando lo stimolo e l'impegno anche economico, probabilmente riusciamo a fare di più e meglio. Quindi io vi ringrazio veramente di cuore, perché poi quando leggo Lesina, e questo Lesina avrà girato dappertutto, perché sono contento e fiero, soprattutto in strutture tipo questa, che ci credono, investono nel territorio, si fa promozione territoriale. Allora quando il nome della nostra comunità arriva dappertutto, vuol dire che stiamo anche facendo una bella promozione territoriale, e questo è quello che essenzialmente ci interessa. Non mi dilungo, mi dispiace non poter restare perché ho altri impegni, ma sono convinto che sarà interessantissimo, e poi avrò modo di avere o delle slide o mi sentirò con gli amici di sempre e mi riferiranno quello come è andata. Grazie di vero cuore, grazie. Grazie Sindaco, concordo in pieno, insomma, con quello che ha detto. Fare sinergia sul territorio è fondamentale, e quindi sono contento di queste parole. Grazie. A questo punto abbiamo ancora un intervento istituzionale, in particolare la dottoressa Rosa Fiore, che non è qui con noi in presenza ma è collegata online, è dirigente della Regione Puglia, in particolare del settore che si occupa dell'attuazione delle politiche europee su tutto quello che riguarda gli affari marittimi, l'acquacoltura e la pesca, quindi sicuramente una sezione importantissima e molto vicina a quello che facciamo. Dottoressa, la vediamo. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Mi sentite? Sì, la sentiamo bene, la sentiamo e la vediamo. Oh, bene, grazie. Naturalmente un saluto alle istituzioni e alle rappresentanze locali, e naturalmente anche ai giovani, che ho visto essere numerosi e presenti in sala, e sulla quale chiaramente confidiamo tutti in una loro più attiva partecipazione alle problematiche, alle questioni, ma anche alle possibilità imprenditoriali e professionali che intorno a questo mondo si possono evidentemente creare. Un ringraziamento agli organizzatori per l'invito, e scusatemi se utilizzo questo mezzo per poter garantire la mia partecipazione, questo mezzo che ritengo ormai, come dire, super inflazionato e anche un po' detestabile per certi aspetti, quindi avrei voluto assolutamente essere lì presente e avere la possibilità quindi di una relazione diretta, non mediata, come dire, da remoto. Però le attività sono tante, il periodo è particolare, quindi vi chiedo veramente scusa, ma mi rammarico anche di non esserci, perché sicuramente il posto è meraviglioso, quindi e avrebbe offerto anche a me la possibilità di constatare direttamente
i luoghi, le opportunità, le problematiche, quindi spero di riuscire, che la connessione regga e quindi riuscire a seguire i lavori comunque della giornata e inutile dirvi, io sono assolutamente a disposizione, quindi chiedo ancora venia per la non presenza, ma fino alla fine dell'anno sono un poco impasticciata perché sapete che abbiamo chiuso il vecchio programma, il FEAMP, a giugno-luglio di quest'anno, quindi il che ha rallentato la partenza del nuovo programma del FEAMP 21-27 e il 31 di dicembre apriamo il primo giro di boa perché abbiamo da dover fare certificare la spesa, quindi secondo la regola dell'N+3. Quindi siamo tutti molto impegnati per queste attività. Però prometto chiaramente di approfittare di una delle prossime occasioni che sicuramente immagino realizzerete ancora e quindi di poter essere presente in quell'occasione. Vi ascolterò, quindi vi seguirò comunque e ho visto l'ordine, diciamo, e la successione di argomenti che saranno trattati sono tutti di estremo interesse per me. Quindi io, senza voler togliere molto tempo a tali lavori, vi auguro veramente un buon lavoro e un saluto chiaramente dalla struttura che mi fregio di dirigere, quindi la struttura di progetto attuazione per le politiche europee per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e da parte naturalmente anche dell'intero dipartimento e anche dell'assessore, seppure siamo chiaramente in una fase molto delicata e quindi la politica deve un attimino rimanere un po' più in penombra, però chiaramente noi ci siamo, quindi di nuovo tanti auguri per questo interessantissimo evento e un buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie dottoressa per la sua presenza e per il suo intervento. Grazie ancora. Proseguiamo con i saluti istituzionali. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il nostro direttore di Dipartimento Terra Ambiente, Francesco Petracchini, che è appena arrivato. Prima di dargli la parola volevo ringraziarlo di cuore per essere qui. Come spiegava appunto alle istituzioni, il CNR siamo organizzati con istituti appunto come l'IRBIM. Sopra gli istituti ci sono dei direttori ci sono dei dipartimenti che sono 7 al CNR e ognuno con un direttore, quindi il direttore di dipartimento, nel nostro caso il dipartimento che riunisce tutti gli istituti che si occupano di ambiente, dal mare all'atmosfera, ai poli, alle montagne, alle foreste, è diretto da Francesco. È una struttura molto imponente, siamo circa 1500 ricercatori sparsi per tutto il territorio, isole comprese, 12 istituti tra cui IRBIM, e quindi il lavoro che Francesco fa è anche un po' un lavoro di tenere insieme i pezzi di questa grande rete. E Francesco ieri era in Sicilia, poi è tornato a Roma e questa mattina si è svegliato presto per essere qui, anche perché, come vi dicevo, tra le varie cose che Francesco sta facendo è anche quella di rilanciare soprattutto le stazioni marine come la stazione di Lesina, che hanno una grande tradizione, che sono attualmente in una fase di ripartenza e quindi stiamo lavorando tantissimo con lui. E ti do la parola, Francesco, grazie ancora per essere qui. Buongiorno a tutti, grazie a Gianmarco per l'invito, grazie alle autorità che sono venute. Io sono particolarmente felice di essere qua con voi perché l'IRBIM è un istituto con cui lavoriamo molto bene, importante, siete tanti e quindi diciamo, non perché gli altri siano da meno, però è importante lavorare con tutti voi. Il tema del mare è un tema su cui il Dipartimento lavora tanto.
appunto, ieri eravamo a Capo Canitola, abbiamo fatto questo convegno internazionale AODP sulle perforazioni, abbiamo portato 40 delegati da tutto il mondo a Capo Canitola, ma come sapete in Sicilia ci siete anche voi a Mazara, ma insomma girando effettivamente in Italia le sedi marittime, ma anche le altre del CNR sono davvero importanti. E quello su cui stiamo cercando di lavorare, dalla Sardegna, Oristano, la Sicilia, fino al nord, dobbiamo lavorare nei prossimi anni per potenziarle. Quindi un esempio, abbiamo lavorato nei mesi passati sul Capo Canitola, abbiamo un piano di sviluppo che coinvolge in parte anche IRBIM in tema di collaborazione, ma lo stesso dovremmo fare anche a Lesina, e ci è richiesto anche dalla Presidenza. Ecco, dimenticavo un aspetto importante, io sono qua anche per portare i saluti del Presidente Lenzi, che era invece impegnato in Senato, quindi mi ha detto vai, saluta e ringrazia dell'invito il direttore, insomma, perché noi ci teniamo. Quindi tornavo sul tema delle stazioni marittime. Il CNR ha un'infrastruttura pazzesca in termini di, oltre che personale, ma di infrastrutture di distribuzione sul territorio in tutte le regioni, e quello che dobbiamo fare adesso è lavorare insieme per avviare dei progetti di rilancio e di anche collaborazione con altri enti. Su Capo Veneto stiamo lavorando con OGS, abbiamo parlato con SZN, quindi l'idea è portare e potenziare. E la Puglia è un ambiente cruciale, quindi qui abbiamo Lesina, ma abbiamo anche Taranto, ci sono anche i colleghi qui di IRSA, ma dovremmo, anche sulla base di progettualità che stanno partendo, importanti, sono già partite, ma di cui parleremo anche oggi in Puglia, sfruttare queste occasioni per potenziare le infrastrutture e per mettere a rete gli istituti. Quindi ecco, con i direttori degli istituti marini stiamo lavorando tanto per un po' riorganizzare la rete, ma evitare sovrapposizioni e intervenire anche finanziando le infrastrutture che servono. Sulla Gaia, come sapete, siamo intervenuti con un comitato scientifico e abbiamo iniziato a investire, a fare un piano di investimenti anno per anno, mirato, ma anche un piano di ricerca scientifico. Come sappiamo a IRBIM manca una nave minore, il Presidente lo sa, da oggi si insedia un nuovo direttore generale e anche lì dobbiamo lavorare per evitare ogni anno, diciamo, i noleggi, ma per dotare l'istituto di una nave che possa rispondere alle esigenze dell'attività che fate quotidianamente. Come Dipartimento, poi non mi allungo troppo, stiamo lavorando tanto con i direttori sul tema internazionale su cui crediamo tanto, quindi eravamo con Gianmarco in Giappone, andiamo con Gianmarco in Cina a novembre, torno dall'Arabia la settimana scorsa, Arabia Saudita. Insomma, ecco, stiamo cercando di vedere, abbiamo fatto accordi con l'MIT, con Princeton e con altre università, poi noi li prendiamo e li portiamo chiaramente a ricercatori, a voi che dovete attuarli, però noi sull'internazionalizzazione della ricerca crediamo sempre di più. E il Dipartimento crede anche nella collaborazione fra istituti e fra istituti degli altri dipartimenti. Questo valeva con la Presidente Carrozza, ma vale anche e tanto con l'Ensi, quindi avete visto, abbiamo messo i soldi che avevamo, non tanti come Dipartimento, ma utilizzando i FOE per bandi competitivi, per stimolare i ricercatori. Abbiamo messo dei soldi per un bando SID per permettere chi voleva fare domande ERC di studiare, di avere informazioni. Non abbiamo avuto grande successo, sintomo che forse sull'IRC dobbiamo lavorare di più, ma insieme all'Ufficio Europa, che adesso è stato potenziato a Bruxelles, ora lavoreremo perché i vari grant office, e so che in IRBIM c'è un grant office che funziona molto bene, possano andare in Europa. Quindi adesso l'obiettivo è portare delle persone degli istituti per 3, 4, 5 mesi a lavorare in Europa insieme al personale che è lì, perché possiate entrare in contatto, vedere la formulazione del nuovo FP10, insomma entrare nei tavoli che chiaramente i ricercatori già hanno, alcuni che già lavorano con progettualità, però è importante che ci sia un lavoro appunto torniamo sul tema di sistema. E chiudo nuovamente col tema delle infrastrutture e dei dati. Allora, noi abbiamo questo progetto Itineris, che è un progetto in cui siete anche coinvolti, che però è un punto di partenza. Noi dobbiamo nei prossimi anni davvero le infrastrutture mettere a sistema con piani di accesso comuni, con un sistema di gestione dei dati che siano comuni. Quindi questa è davvero la scommessa che il Dipartimento nostro a cui può rispondere per tutto il CNR, quindi davvero noi siamo capofila della gestione delle infrastrutture e della potenzialità di poter utilizzare davvero i dati in modalità FAIR. Quindi nei prossimi mesi e anni lavoreremo tanto con i direttori perché davvero possiate, insomma, appunto, utilizzare le infrastrutture in modo quanto più
aperto e coordinato. Chiudo davvero con il tema Artico e Antartico, che in parte riguarda anche IRBIM. Come sapete, a marzo ospiteremo l'Arctic Polar Arctic Circle a Roma. È un convegno internazionale in cui tutto il mondo parteciperà alla parte artica e pensiamo che dobbiamo come CNR lavorare su progetti strategici. Questo dell'Artico sarà un progetto strategico da presentare al governo, e l'altro, su cui il Presidente crede molto, è quello del mare profondo. Vi ricordate, avevamo poi iniziato a impostare per il post PNRR. Invece è un tema quadro per il Presidente e per il governo, e quindi sarete coinvolti tramite Gianmarco su un grosso progetto che un po' prende le fila da quello sul mare profondo, e quindi su questo sicuramente lavoreremo insieme. Io sono qui tutto il giorno, grazie, buon lavoro. Grazie Francesco davvero per l'energia che metti nel tuo lavoro e che è chiaramente visibile, ma anche per l'attenzione che metti alla ricerca marina. Devo dire, come diceva il Dipartimento, ha tante anime, però sentiamo tantissimo, diciamo, il tuo interesse per la ricerca marina. È davvero un piacere lavorare con te. Grazie ancora. A questo punto chiudiamo la sessione di saluti istituzionali. Consentitevi ancora di ringraziare, oltre che tutti voi, anche i rappresentanti dei corpi dello Stato presenti, quindi il Comando di Polizia Locale, Carabinieri e la Capitaneria di Porto. Grazie ancora, perché noi sentiamo forte anche il bisogno di collaborare con le istituzioni su tutto quello che riguarda il mare, su tutto quello che riguarda anche i reati che vengono commessi. Lavoriamo tantissimo anche in termini di consulenze con procure, con corpi dello Stato, per cercare di mettere a disposizione la conoscenza anche a supporto, diciamo, del rispetto della legge, e questo è importante anche per i ragazzi che vedo lì, che ringrazio ancora per essere presenti, perché, come è stato ben detto da Antonella, i ragazzi sono il nostro futuro e chissà quanti biologi marini ci saranno lì. Grazie ancora. A questo punto entriamo nel vivo della parte scientifica e iniziamo con un collegamento del professor Mariani dall'Inghilterra, che ci parlerà delle sue tematiche di ricerca. Tipicamente all'interno dell'IRBIM Day prevediamo contenuti scientifici portati dai colleghi della rete ed invitiamo anche degli invited speaker di prestigio, spesso all'estero, molto spesso italiani all'estero, perché sappiamo che gli italiani, come è stato detto, spesso non troviamo qui, perché è un paese dove non si investe tanto nella ricerca, ma trovano fortuna all'estero e riescono a diventare dei veri leader. È il caso di Stefano Mariani, che dovrebbe essere collegato, per cui lascio la parola. Grazie. Buongiorno Stefano, ti vediamo. Salve, salve, mi potete sentire? Ti vediamo e ti sentiamo. Oddio, adesso non ti vediamo più. Eccomi qua. Eccoti. Ok, grazie davvero, io neanche sapevo di questa introduzione abbastanza spettacolare, come anche quella generale. Vi sono molto grato e soprattutto volevo così, pur consapevole di dare la mia presentazione in inglese, mi faceva piacere anche ringraziare tutti voi nella mia lingua nativa per avermi invitato e per essere lì. Ovviamente mi addolora moltissimo, come ha detto Rosa, non essere lì. È stata un po' una situazione strana, perché in realtà poi io 3 settimane fa stavo in Puglia per lavorare un po' all'Università di Bari, e poi sono dovuto poi fare diversi tragitti, e quindi una volta ritornato qui era un po' complicato ripartire. Però grazie davvero di avermi invitato, io sono molto onorato, e se per voi va bene comincerò insomma a condividere lo schermo. Va bene.
Allora, vedete la PowerPoint? Non ancora. Attendiamo ancora qualche secondo. Eccolo. E è anche adesso in versione completamente che occupa tutto lo schermo? Perfetto, puoi partire. Bene. Grazie. Allora, thank you so much. Again, switch to English now. I will try to be efficient in getting my message across to all of you today. Trying to speak for maybe about 25 minutes so that we have a few minutes for questions. I am very sorry that I cannot be there for coffee breaks and lunch breaks where I'm sure we would have the opportunity to have more conversations, but very, very happy for anyone who doesn't even know me at this point. If they want to get in touch for any curiosity after this, I'm super happy, and I tend to be quite efficient in responding to solicitations by email. I'm going to talk about environmental DNA, as you can imagine, as you can expect, but I'll try to give it a little bit of a different flavor. I will not focus on the classical aspect of eDNA, but I'll try to focus on a couple of avenues that have stemmed from the big eDNA revolution. One that refers to the utilization of natural samplers, and we'll see in a minute what I mean by that. And the biomimetic samples, obviously, biomimetics, it's maybe a little bit of a forced definition here, but it is a strand of research that aims to use artificial objects to obtain DNA sequences from the sea. But we have to start a little bit back, and we have to really understand what eDNA science is becoming. We have to pay credit to those who have, in a way, influenced the whole discipline. And these are microbiologists. So when we actually teach ecology to students, all of us zoologists and ecologists have to admit that nothing would work really without microbes. And this is also true for eDNA science, because if you weren't for microbiologists who inherently have this problem of studying organisms that are so tiny and small, if you study bacteria, archaea, or viruses, most of them cannot be observed very, very clearly from microscopes, etc. So they had, for a long time, devised systems by using molecular identification. And the big twist about 15 years ago was that, oh, hang on a second, maybe we can use exactly the same method to screen the DNA from cells of larger organisms, because every larger organism leaves cells behind around in their environment. And that really was a revolution. It basically had the great advantage of being universal, I would say, and it has many advantages, but the universality is what really does the trick here, because pretty much every organism has DNA or some nucleic acids that can be screened, that can be analyzed exactly in the same way, whether it is a bacterium or a whale. And that means that when you talk about the future of marine biological exploration, also in Italy, and you have outlined, for example, the priorities for the Arctic or for the deep sea, etc., we can think about the most disparate ecosystems and disparate environment in our seas. But everywhere we go, we can use environmental DNA approaches. And like many new sciences, often things appear in stages. And I'm just going to introduce the 4 stages, that what I see as the 4 stages of eDNA science development. Initially, there is a discovery. On the back of the microbiological advances, we had the opportunity to find out that actually we can concentrate all the trace DNA from an environment all down to a small tube. And in that tube, there is a representation of all the fauna and flora that we can identify in an environment. The second stage is often
basically the pre-existing approaches meet with skepticism, the new arrival, and a lot of traditional scientists that were using different methods had started with a very, very skeptical approach towards environmental DNA, and that is part of the package, part of the journey. And then when finally it's possible to demonstrate that eDNA actually does work, there is a third phase of euphoria, where everybody's starting applying the methods. You know, they go to the sea, to the lakes, to the rivers, they sample eDNA in different ways, and some, you know, using different types of collectors and sequencing DNA from very strange environment, including, for example, now also from air. And the fourth stage is where we are now. Essentially, eDNA science is slowly becoming a mature science, and it's becoming established, and it's diversifying. And today I'm trying to talk to you about a couple of diversifications, which can go and can cover a very, very broad span of approaches. And I hope to convince you that these two avenues in their own right have a lot of potential for pretty much everything you do in your day-to-day research life. Alongside this development, we should note also that, and this is very important for what I'm about to say about the natural samplers and the biomimetic approaches, is that scientists have started eDNA science. A lot of scientists have almost made a career about writing papers about what really is environmental DNA, and whether environmental DNA is, you know, pieces of DNA outside the cells or inside the cells, whether you sample it from the water or from the environment, or whether it is community DNA and it contains a lot of whole organisms that are larger. For example, when you scrape rocks or when you use different types of natural surfaces, whether you can consider eDNA, for example, iEDNA, which is the invertebrate derived DNA, which most notably has been developed from, for example, leeches and parasites that suck blood from an organism in order to then discover what organisms are around based on the DNA that you can find in the blood that has been sucked from them by the parasites. And then there is the whole universe of trophic ecology, which obviously made use of these techniques of DNA metabarcoding to study what animals eat. And this here is we have an example of, for example, using dung to understand what our animals eat, but also at the same time, you can use this information as an indicator of the environment, or you can also use this as an information about what type of insects, for example, are attracted to this dung. And then, of course, almost every natural surface can become a DNA sampling object. For example, spider web, just to give you an example, have been used as natural DNA samplers. And here the argument is whether that is a fair representation or a narrow representation of that environment. And people spend a lot of time to try to work out the definitions in this context. But what is very common about eDNA, and that is often overlooked and under-explained and perhaps sometimes even concealed, is the fact that the eDNA workflow can be complicated, can be quite arduous, can be quite complex. You have to try to collect a lot of water. In some places, it's very difficult to collect water. If we think about the deep sea or the open ocean or very extreme environments, and how much water you can sample in order for you to be able to represent that environment fairly. There are a lot of instrumentations that are needed in order to filter this DNA. There is a lot of work required to preserve and to transport
these samples in a way that the DNA doesn't degrade. And a lot of care needs to be taken to avoid contamination, because another advantage of eDNA is that it's a very powerful tool, because the sequencing techniques that we use are very, very aggressive, and they can sequence almost everything. So it's very, very vulnerable to contamination if we are not careful. And the temptation with all these difficulties had been to try to find a way that can at least make some of these steps easier. And one fundamental approach is, can we identify organisms that by their own very nature filter the water of the environment that we are studying? And to me, it was a pretty obvious decision to try to explore sponges, because they are the most incredible natural filtrators in nature. And that, it was possible to open up a pilot study with a colleague now based in Spain. Ana Riesgo is one of the world leading scientists studying sponges and sponge evolution. And it worked out. So she had some old DNA extractions from sponges that she was studying for phylogenetic purposes. And inside the DNA that she had extracted from the sponges, when you go and you probe this DNA for other type with primers that are designed to hygrate for other types of DNA, not the sponge DNA, you actually identify fish DNA. And in fact, in the Antarctic samples, we identified also penguins and seals, which was a very, very obvious demonstration that this method works. And then I want to give you another couple of examples of how this method works. For example, if you have existing collections, and a lot of you in your freezers, in your research institutes, in your museums, you have samples preserved, sometimes informally, unfortunately, but nowadays you can try to squeeze DNA almost from everything. Sometimes you have samples that are dry, sometimes you have samples that are frozen, sometimes you have samples in ethanol. And this is pretty much what we did. We collated samples from a previous project that took place 10 years before. And we analyzed a lot of samples from sponges from across the North Atlantic, and we could retrieve the DNA of more than 70 species identified to the species level. And these organisms were differently distributed depending on whether the samples were coming from a certain depth or were coming from a certain biogeographic region. For example, we could separate the Northeast Atlantic from the North American border with high confidence. And we could also see a very strong effect of depth. We could see some species of fish here represented with different colors that were indicators of certain biogeographical district to the left or certain depth layers to the right. So it was quite a clear effect. And when we used the most efficient of these sponges that we had preserved, the Faecalia ventilabrum, which is quite well distributed, especially in Northeast Atlantic, we could see that the Faecalia ventilabrum that we could find in MPAs in areas where, because of some vulnerable marine environments, had been, controlled to prevent access to fisheries, we could find different faunas and different levels of diversity as well. Even though, I should remind you, these were not studies aimed at using sponges. These were completely opportunistic approaches with sponges that had been preserved in a maybe not optimal way, and nevertheless it still contained a huge amount of information from very remote areas. Another example is the sponges that are some sponges are natural biofouling organisms. You probably remember this the first picture that I showed you in the holding slide in the of my title slide, and this image to the right is a metal mooring that is used to hold acoustic receivers along the Halifax line, which is the longest curtain of acoustic receivers that the ocean tracking network based at Dalhousie University uses to detect megafauna that pass through that area: sharks, turtles, cetaceans, etc. These moorings have to be maintained.
every year, every 2 years, every 3 years, depending on the area, because they get completely overgrown with sponges. So boats have to go out, retrieve the acoustic receiver, and in the process also had to clean the moorings. Now, we had the idea of saying, well, actually don't throw away every sponge, but maybe preserve some of these sponges because perhaps they are good natural samplers. And guess what? They are. We compared the biodiversity that could be retrieved by the sponges here in this simple graph in orange with the biodiversity that could be retrieved using water samples from the depth at which the sponges were sampled and also on the surface. And overall, with a few exceptions, you can see that the sponges were able to retrieve and capture more DNA of more species compared to water samples even. Even an analysis of seasonality, you could see that there was a slight trend of different seasonal impact of the type of animals that could be detected in the proximity of the sponges. Another example, talking about remote environments and also perhaps
Sì, scusate, c'è qualche problema di connessione con il professor Mariani. Andiamo avanti con il programma, poi nel frattempo lo recuperiamo e quindi proseguiamo con l'intervento del collega Simone Cappello. Buongiorno a tutti. Non mi aspettavo la presentazione, quindi anch'io sono rimasto abbastanza colpito. Va bene. Allora, sono Simone Cappello, IRBIM CNR di Messina e il titolo della presentazione di oggi è An Ecological System of Chinese Box, the Raspaciona Culeata Model. Dico subito, il titolo è molto antisonante, ma questa è la presentazione di tutta una serie di dati che sono veramente molto preliminari di una nuova linea di ricerca che stiamo portando avanti proprio a Messina. Il gruppo, diciamo la storia del gruppo di Applied Microbiology and Biotecnologie è legata al disinquinamento ambientale. Noi lavoriamo su bioremediation, biostimulation, sviluppo di sistemi per recuperare aree marine contaminate. Solo da qualche mese stiamo affrontando, stiamo intraprendendo questa nuova strada che è proprio quella dei batteri simbionti a invertebrati marini, soprattutto di ambienti di transizione. Lo stiamo facendo grazie a Antonietta, a Tommaso, a tutti i colleghi di Lesina con cui stiamo stringendo questa forte collaborazione. Lo stiamo facendo all'interno del dottorato Fishimed con Alessia Lunetta che proprio sta curando questa parte. Lo scopo generale di questo lavoro è quello di studiare l'interazione tra batteri e organismi superiori, identificare fondamentalmente alcuni simbionti che possono essere funzionali alla sopravvivenza di questi organismi in quel determinato, in quel peculiare ambiente marino, e identificare dei possibili batteri che abbiano un alto impatto biotecnologico, quindi che possono essere utilizzati per le nostre cose. Le nostre cose è il disinquinamento ambientale. Lo scenario della nostra ricerca è il lago di Faro. Il lago di Faro è un bel lago, molto più piccolo della laguna di Lesina, almeno è un terzo della laguna di Lesina, si trova al nord-est di Messina. La caratteristica di questo lago è che non è un sistema chiuso, ma è in stretta comunicazione col Mar Tirreno, con lo stretto di Messina, quindi Ionio Tirreno, con un altro lago che si chiama Lago di Ganzirri, ed è il lago più profondo d'Italia, con i suoi 30-29 metri di profondità. Ma la vera e propria caratteristica, la vera e propria peculiarità è che questo è un lago meromitnico, ovvero è un particolare lago che presenta una ben definita stratificazione tra una zona superiore molto simile per caratteristiche chimico-fisiche a quella dell'acqua di mare e una zona inferiore a maggiore salinità, più bassa temperatura e alte concentrazioni di idrogeno solforato. Quindi immaginiamoci una situazione abbastanza particolare. In questo lago abbiamo deciso di andare a fare un campionamento abbastanza massivo, quindi durante il periodo primavera-estivo siamo andati a prendere tutta una serie di spugne. Considerate che il lago di Faro è un tesoro di biodiversità. Tesoro di biodiversità nel senso che ci sono più di 400 specie differenti tra molluschi, crostacei, pesci, spugne che vivono in questo ambiente e che sono sottoposti a quelle variazioni, quelle presenze di idrogeno solforato, cambiamenti di temperatura, cambiamenti di salinità tipici di questa zona. In questo lavoro ci siamo concentrati fondamentalmente su Raspaciona culeata, una spugna provenienti di fondo che ha la caratteristica di essere costante per tutta la fase stagionale, quindi per tutte le stagioni, e che ha anche una certa resistenza a tutti quelli che sono vari cambiamenti climatici. Abbiamo preso campioni di acqua, campioni di sedimento, campioni chiaramente di spugna e siamo andati a vedere un po' a 360 gradi quali erano tutti i parametri chimico-fisici che potevano essere presenti in questi tre ambienti, tutto quello che era l'isolamento riguardante i batteri, soprattutto quelli di interesse biotecnologico, e un'analisi approfondita di quello che
la genomica di tutto ciò che c'era dentro questi sistemi, più o meno cercandola fondamentalmente di comparare. I dati chimici sono stati un po' inquietanti, ecco, lo dico sinceramente, anche perché in diverse aree del lago abbiamo identificato sia presenza lieve di metalli pesanti ma anche di policiclici aromatici, sicuramente dovuti all'impatto antropico, perché è una zona in cui c'è un'alta concentrazione di barche, di attività umane, quindi impatto antropico. I dati più interessanti sono quelli dati fondamentalmente dalle amplificazioni, quindi regione V3 e V4, di tutto ciò che da un punto di vista batterico c'era dentro questi sistemi. Questo è diciamo, l'esempio, buona parte di questi dati sono ancora sotto analisi, ma il quantitativo di sequenze che abbiamo ottenuto è veramente impressionante e la cosa più bella si vede quando ci sono queste comparazioni tra i diversi sistemi, quindi sistemi suolo, sistema acqua, sistema spugne. E particolarmente interessante è la presenza proprio nelle pseudomontadoti di tutta una serie di batteri presenti esclusivamente all'interno della spugna, come Marinobacter, Olebacter, Shevanella, Neptunomonas. Questi non sono semplici batteri, lo dico soprattutto ai ragazzi in fondo, ma sono batteri che hanno la capacità di degradare gli idrocarburi, ovvero sono batteri che all'interno della catena trofica riescono a scomporre i diversi contaminanti idrocarburici o lineari o policiclici aromatici in anidride carbonica, acqua e altri prodotti secondari, sempre metabolici. Ed è molto particolare vedere la presenza di questi batteri all'interno della spugna stesso. Quindi a questo punto sarebbe stato interessante continuare a sentire la presentazione del professore Mariani. Perché? Perché questo è quello che spiegava il professore stesso, quel famoso eDNA, ovvero noi abbiamo trovato la presenza di questi batteri, ma questi batteri sono vivi e vitali dentro la spugna o sono semplicemente il frutto di una filtrazione dell'acqua e quindi abbiamo solo la sequenza genica ma non abbiamo i batteri? Quindi questa è tutta la parte che stiamo andando in questo momento ad esplorare. Devo essere sincero, questi batteri noi non li abbiamo, non siamo riusciti a isolarli, non li abbiamo isolati perché c'è proprio una problematica tra la capacità di identificazione e di isolamento dei batteri. Ne abbiamo isolato altri, sempre prendenti dalla spugna, circa 52 ceppi, poi tramite vari passaggi sono rimasti a 27, li abbiamo identificati da un punto di vista tassonomico, sono rimasti solo 5, sono tutte pseudomonadacee o pseudo-alteromonadacee. Anche questi sono batteri che degradano parzialmente gli idrocarburi, ma il nostro punto è che noi stiamo cercando di utilizzare questi batteri per lo sviluppo di biosensori, ovvero il biosensore è un piccolo apparecchietto, e quindi qui ritorna il vecchio amore, quantomeno la vecchia colonna del gruppo di microbiologia applicata, quello del monitoraggio ambientale. Quello sono piccoli sistemi biosensori che coincidono una parte biologica con una parte prettamente elettrica e un trasduttore. In questo caso stiamo lavorando per utilizzare questi batteri, naturalmente presenti all'interno della spugna, per poter essere sorte di indicatori per il funzionamento di questi biosensori stessi. Li stiamo analizzando a 360 gradi, stiamo vedendo come crescono in tutte le condizioni, quindi con diversa temperatura, differente pH, differente salinità, proprio per capire quali sono le migliori condizioni a cui questi stessi ceppi possono essere applicati o possono essere applicabili. Abbiamo fatto anche delle prove di degradazione che hanno dato i loro risultati, ma forse i risultati più importanti sono proprio quelli della detezione degli contaminanti stessi, perché abbiamo visto che in pochissimi minuti riescono ad avere un'ottima risposta alla presenza soprattutto di idrocarburi semplici come tetradecano, fenantrene, e quindi possono essere utilizzati come induttori nel biosensore. Io avrei finito perché è stata proprio una carrellata molto veloce su un'attività diciamo primordiale. Quindi mi sottopongo a tutte le domande e curiosità se volete approfondire l'argomento.
questo punto inviterei sul palco Francesca Fabrizi, dico giusto due cose. Ci occupiamo di studiare la vita dei mari sostanzialmente in tutto il pianeta, dalla laguna di Lesina, mare Adriatico, mar Mediterraneo fino ai poli. E Francesca appunto ci racconterà le sue ricerche in Antartide. Ok, la mia presentazione sarà in inglese. Good morning to everyone. Today I will present you a study on anthropogenic microparticles associated with the presence of a metal in Antarctic bird feces. In general, this study arises from the urgent need to understand how much plastic pollution has reached even in remote ecosystem of the planet. So first of all, the plastic pollution is one of the main environmental issues at a global level, with a devastating impact on marine ecosystem and marine biodiversity. In fact, every year, millions of tons of plastic waste ends up in the ocean, carried by river, urban discharge, and general human activities. And even remote ecosystem and a region like Antarctica are also affected by anthropogenic activities, such as research station, fishing, and marine transport. And furthermore, the melting ice and the Arctic circumpolar current favor the dispersion of this plastic pollution. Among the organisms most affected by plastic pollution, there are the marine birds. Which are apex predator, and they are affected by indicator of plastic pollution, but in general for the health of the ecosystem and in general for the food web. And the plastic consumption of this animal depends on 3 factors: the availability of the plastic pollution in the environment, their feeding behavior, and the proximity to human activities. In general, the consumption pathway can be both direct, with the direct ingest of plastic fragment, or indirect with the consumption of contaminated prey. And the consequences to this ingestion may cause several problems. For example, damage to the digestive system, hormonal alteration, problem for the production, and also a population decline. But beyond this physical effect, there is a new condition called plasticosis, which is a form of fibrosis induced by plastic, but in general by toxins, that cause problems to the digestive system. So this study fits in this context with the analysis of anthropogenic particles in the feces of 3 species of Antarctic seabird: the emperor penguin, the Adélie penguin, and the South Polar skuas. So in this study, we analyze the APS thanks to the use of microraman spectroscopy, which is a technique used to identify plastic polymer. And for the first time, we investigate the accumulation of metal on APS thanks to the semi-Dix spectroscopy, which is a technique that helps to identify heavy metal on plastic, but in general fragment. So the sampling was carried out during the 37 Italian expedition during the austral summer between 2021 and 2022. And the study area was Terranova Bay, situated in the Ross Sea, and this represents one of the most largest marine protected areas in the world. In fact, it has a large diversity of seabird, and this makes it the perfect site to monitor the plastic pollution in the polar food web. In general, 22 feces were collected, 48 from penguin,
specifically 22 from emperor penguin and 27 for Adelaide penguin, and 4 from polar skuas. 5 sampling points were carried out. Inexpressible Island, Adamson Point, Adelaide Cove, Cape Washington, and Cape Coleman Island. 3 of them are near the Italian Mario Zucchelli station, and the other 2 are in more distant 2 area. This slide instead illustrated the experimental protocol that we used to analyze the sample. So first of all, penguin and South Polar skua feces were collected immediately after the defecation, and then were transported to the laboratory. When inside the laboratory, a chemical digestion was done, followed by an addition of hypersaline solution, allowing the plastic particle to float on the surface. And the supernatant was collected and filtrated by a using of a vacuum pump. Then the filter were observed under the stereoscope, and the particles were recorded according to the size, shape, and color, and isolated on the slide. And at the end, the particles were analyzed using micro-Raman and Cymadex spectroscopy to identify polymer and heavy metal. So moving to the results, in the emperor penguin we found 28 APS with an average of 1 particle per sample, and the most frequent shape was fragment followed by fiber. Instead, for the size, the most particle measured less than 1 millimeters. Instead, for the color, the most predominant was white. In the feces of Adelaide penguin, we found 13 APS with an average less than 1 particle per sample. And in this case, the most frequent shape was fiber. Instead, for the size, the particle measured between 1 and 4.9 millimeters. And for the color, white, brown, and black were the most predominant. In South Polar skua, we find only 3 APS, and they represent all blue fiber with a size between 1 and 4.9 millimeters. Among the particles analyzed with the micro-Raman spectroscopy, we identify different polymers. In emperor penguin, the 50% of particles were polyestyrene, followed by polyethylene, cotton, and polyurethane, and we find also a small percentage of copolymer, which is polyethylene, copropylene, and the dyed cellulose. In Adelaide penguin, instead we found the polyethylene, polyurethane, and dyed cellulose present in equal proportion. Instead, in South Polar skua, we only find the cotton fiber. Instead, the Cymadex analysis show the presence of carbon and oxygen that could confirm their synthetic nature, and this is compatible with the polymer that we found in this study, especially polyester, polyamide, polypropylene, and polyethylene. Furthermore, also titanium in the form of titanium dioxide were detected, and this could link to the presence of industrial additives, especially for the pigment or in general UV stabilizer. Other elements were detected, for example, chlorium, magnesium, calcium, and sodium, and so on, and this highlighting presence of environmental contamination. And in other samples, we also find heavy metal, especially iron, copper, and chromium, and this could indicate an exposure in general to the industrial pollutant. So overall, the compositional profile of the APS that we study in this context are degraded APS from fabrics, packaging, and fishing gear with hazard metal on it. So to conclude, this study demonstrated that even remote ecosystems like Antarctica are vulnerable to plastic pollution and in general for the contaminant. Furthermore, the study
highlighted that the penguin and South polar scuda are effective bioindicators for anthropogenic impacts, as the microplastic they ingest could be a vector in general for the food web. Furthermore, these studies highlighted for the first time the evidence of a metal accumulation in APS, and this highlighted that even in Antarctica the microplastic pollution is present, where at the extreme condition and the longer recovery time amplify minimal contamination effect. At the end of these results, highlighting the urgent need for strong environmental monitoring and a better waste management policies, especially near the research station. Thanks you for your attention. Grazie Francesca. A questo punto procediamo, davvero incredibile comunque pensare che anche in una zona così remota, io ho avuto il privilegio di partecipare alla spedizione 38 in Antartide, dove abbiamo una base che è l'orgoglio del nostro paese, è incredibile pensare che anche lì c'è un inquinamento di origine antropica, quindi grazie per le tue ricerche. Adesso abbiamo il coffee break, dopo il coffee break cercheremo di recuperare anche la parte conclusiva del professor Mariani e poi ricominciamo il nostro programma con una cosa che abbiamo voluto quest'anno con i colleghi che mi hanno aiutato ad organizzare l'agenda, o meglio, sono io che ho aiutato loro perché se ne sono occupati davvero in una maniera egregia, quindi Fabio Campanella, Valentina Lauria e il supporto di Michela Martinelli. Abbiamo anche pensato ad una sezione dedicata ai nostri associati di ricerca. Gli associati sono professori universitari o ricercatori di altri enti che scelgono di associarsi alla comunità di IRBIM, e come vi raccontavo ieri durante la nostra giornata interna, una delle cose che vorrei fare in questo quadriennio è anche un po' quella di favorire ancora di più di quanto fatto nel precedente mandato l'interazione con i nostri associati. Ci possono dare tanto, possiamo dare tanto a loro, possono in qualche modo, vorrei che con gli associati l'interazione fosse anche sulla parte progettuale. Abbiamo già iniziato con il Grant Office a coinvolgerne alcuni proprio nella stesura, nell'ideazione di progetti, e quindi con piacere oggi abbiamo due nostri associati, il professor Tommaso Russo e la professoressa Bianchelli, che tra l'altro sono qui in presenza e che ringrazio per essere qui e che appunto ci racconteranno le loro ricerche. Quindi coffee break, 30 minuti e poi ricominciamo. Grazie.
Così riprendiamo i lavori. Ci accomodiamo, colleghi, colleghe. Forza che ci sediamo. Adesso inizio a fare i nomi di chi non si siede. Riprendiamo i lavori, dovremmo aver ripristinato il collegamento con il professor Mariani. Stefano? Ti vediamo? Non ti sentiamo forse? Non mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Perfetto. Ok. Grazie Allora per la vado pazienza. avanti no, figuriamoci, capisco che questo è un po' anche il risultato del fatto che non sono lì in persona, sarebbe tutto più facile, mi dispiace ancora di non avercela fatta. Condivido lo schermo di nuovo e riparto. Tu per quanto hai continuato a parlare? Io ho parlato per circa 5-6 minuti in più. Veniva benissimo, ma proprio mi sentivo perfettamente, dicevo mazza come sto parlando bene, come sto presentando queste cose, la parte migliore vi siete persi, quindi non so se riesco, era buona la prima, non so, proverò a riprovarci, vediamo un po'. Allora, can you see my screen? Not yet. Okay, now we see it. Okay, now you should have it in presentation mode. Not yet. Okay, you can go. Excellent. So basically, we closed the chapter of the sponges, and I was making the point of the fact that even though they do exist pretty much in every habitat in the sea, they are not quite everywhere. And that's how the collaboration with Tommaso Russo's group at Rome, Tor Vergara, started. He had a brilliant PhD student. You can see her portrait here, Giulia Maiello. And, they said, how about we just put like fake sponges or toys or something where the water can come in, the DNA can get trapped, and then we can make things easier because then we can give these things to fishermen. And that means that a lot of the workload of the DNA collection is removed from this process. And I know that Tommaso will give a presentation about how this method works, how it's great to reconstruct catch and bycatch, how it captures most of the diversity existing, including diversity that is not caught, and how these data from eDNA sequences can separate biogeographical districts on the top or depth layers in the bottom. But another marvelous feature of the MetaProbe is one where I want to focus on today, which is its versatility to be employed in so many different situations. So Eric and Eve, like many in the audience, has a passion for diving, and she decided to add to her PhD thesis a component that had some level of participatory science. We can even say citizen science, even though the beginning of her work was in collaboration with Natural England, which is one of the statutory bodies for management in the UK. And she arranged an incredible network of people. And these divers were already going in the water anyway, so the MetaProbe was attached to their diving equipment without much extra workload, and she also was able to verify and to validate the methods also in controlled conditions, starting from a public aquarium, the Blue Planet Aquarium near Liverpool. And she was able to compare the performance of the MetaProbe with the performance of traditional water collection using bottles and filtration methods.
In these graphs, you can see here to the right column, it's the metaprobe soaked for 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 2 hours, or even 4 hours. And you can see that after the first initial 10 minutes that you can see here in the central set of graphs, where most of the metaprobes that were only soaked for 10 minutes mostly had human reads. But as they get soaked for longer and they are given the time to accumulate the DNA, they start detecting all the species in the environment. This graph to the right also shows how the metaprobe worn by the divers has the ability to saturate the metaprobe earlier than it would be if it was just soaked, not mobile, in a mobile situation, because obviously the swimming activity of the divers through the water maximizes the possibility, the accumulation of the DNA. And then when the data were compared with traditionally sampled water, pretty much the same location were separated accordingly. You can see that in triangular symbols are traditionally filtered eDNA samples, and with the circles you can see the metaprobe samples. You can see that the different locations around the UK are separated quite nicely. And if we expand even more, samples were donated by recreational divers that went to in the most disparate places. First in Europe, you can see how the Western England and Northern England and Southern England were very well separated, and fjords in Norway, where divers went with a charter boat, also were very well separated in the top of the ordination. You can see that certain species were overrepresented in certain areas. And then we even tried to also receive some metaprobes from very, very distant locations. Now, in this data, when you add information from Pacific Oceans and Indian Ocean, all of a sudden the North Atlantic get collapsed into a small clunch here to the bottom right. But you can see that the biogeography of the world is perfectly reflected in these. So obviously this is a method development study, but it has escalated a lot of interest. We have organization of extreme divers that go and dive in very, very dangerous caves, and they want to send us metaprobes. We had divers in the Seychelles that sent us metaprobes because they wanted to compare the diversity between coral reefs and rocky reefs. And we could see here in this graph, for example, that there were significant differences in alpha diversity and beta diversity. In general, coral reefs were more diverse, as you would expect, but also areas to the left, you can see the comparison of areas that were protected and not protected, where you can see that the alpha diversity was greater in protected area. This was quite surprising to us because these dives were over sites that were maybe only less than 4 or 5 kilometers apart. And that suggests that even at such small scale, if correctly designed, marine protected areas can actually show a little bit of difference with areas that are not protected. And I'm going to show you another little thing that you can do when you work on these things. When you code your taxa, not based on who they are taxonomically, but what they do ecologically. So you code different taxa based on their functional traits. All these dots that you can see on the top and in the bottom, they are not particular samples, but they are unique functional combination of the traits that we used, that we find in these areas. And you can see that there is a greater diversity of functional traits in areas that are protected in red at the top, or greater number of functional traits in areas that are typical of carbonate coral reefs in yellow compared to the rocky shores in purple, which seems to be a subset of the functional traits that we find in the coral reef, which makes sense based on ecological theory. So that gives you a measure of how much more you can do with environmental DNA data even when they are collected by non-professional but just recreational divers. My vision is that this could become a really added value to perhaps scuba tourism, because then all of a sudden you empower the tourists to also contribute to science in a very, very easy and nimble way. Concluding, so that I'm gonna
hopefully get the chance to the audience to ask some questions, I thought, where are these two avenues taking us? The avenue of the natural samplers and the avenue of the biomimetic metaprobe-like type of things. I strongly believe that if we are thinking about starting a new project using natural samplers, and I'm the first one to admit that if I'm designing a new project and I have the opportunity to sample water and to filter it in a more traditional way, that would be my first choice. And I'm only going to say, let's use the natural sampler if it's difficult to collect the water, if we have a situation where you have a lot of biofouling, if we have a situation where by accident we are going to collect a lot of sponge bycatch, or if I'm studying something in the past and I don't have old water samples well preserved, I'm going to look at samples of sponges that are in a museum or in some other historical collection. So in those cases, I think it's very advantageous to design a study based on natural sampler. When it comes to the metaprobe, I think the most fascinating and most promising avenue is citizen science. And here you have Mariela Lippert, one of the collaborators of the project that we are completing now with Julia along the California coast. And she is about to cast with a surf casting fishing rod a metaprobe. I know that Lorenzo, who has also been a part-time Marianne Lab member, is also thinking about using angling techniques to collect DNA. But we have also, alongside the divers and the anglers, we have the kayakers and the surfers and a lot of other seagoing groups that would be entirely excited about participating in data collection. So I'm gonna stop here, thanking you first of all for inviting me and giving me the opportunity. Erica and Julia, the two rising stars of these fields, and all the other collaborators and funders, some of whom you might actually recognize from the pictures. So thank you so much once again for having me with you. Grazie Stefano, davvero un bellissimo excursus su un tema che ci interessa molto. Abbiamo tempo per qualche domanda. A me hai emozionato perché io la mia specialità è la microbiologia marina e soprattutto tutto quel racconto dell'evoluzione di questi ultimi 20 anni mi ha ricordato anche un po' quella che è la mia esperienza, quindi questo nuovo mondo che si è aperto della metagenomica, e mi ha emozionato tanto. Quindi io una domanda ce l'ho, ma mi rivolgo magari al pubblico per vedere se c'è qualche domanda. C'è una domanda dal collega Fabio Campanella. Ciao Stefano, intanto grazie per la presentazione. La mia domanda è quanto distanti siamo dall'utilizzo del DNA ambientale come tool quantitativo? Cioè al momento lo utilizziamo in maniera ottimale da un punto di vista qualitativo, però diciamo c'è possibilità nell'utilizzarlo quantitativamente? Grazie. Va bene che rispondo in italiano? Sì, va bene in italiano. Comunque, grazie per la domanda, Fabio. È ovviamente uno dei punti centrali della disciplina. Ci sono due livelli, secondo me. Uno è il livello della ricerca di base. Per la ricerca di base io ti rispondo assolutamente, siamo già lì. In realtà ci stanno molti modi per estrarre informazioni quantitative rilevanti e importanti da i DNA data, nonostante quello dicono certi personaggi che sono particolarmente estremisti in questo senso. Ci sono modi per almeno lavorare sulle proporzioni relative. Ci sono modi anche matematici per correggere certe influenze di certi fattori che possono creare noise. E ci sono anche adesso, anche dal punto di vista
dei costi, anche il sequenziamento diretto senza bisogno della PCR anche aiuta. Quindi e poi ci sono anche metodi correlativi che ti dimostrano che appunto quando tu rinunci all'informazione quantitativa del metabarcoding, perdi un sacco di informazione geografica, ecologica, eccetera. Quindi da questo punto di vista io direi che ci siamo già. Il secondo livello è dal punto di vista applicato, cioè quando noi andiamo a introdurre l'IDNA in un ambiente di management, practice, da quel punto di vista gestionale il management e anche policy making fatica di più ad accettare, perché ovviamente ci stanno un sacco di incertezze. Le incertezze gli scienziati di base ci sono abituati e possono gestire. Quando si parla poi di entrare nel mondo della policy, ancora molta strada va fatta, e quindi secondo me è anche molto importante spingere il discorso della ricerca applicata, perché è solo attraverso un'interazione, nuovi metodi, semplificazioni e interazioni con i managers che potremo arrivare al punto tale in cui anche l'informazione quantitativa potrà essere utilizzata dal punto di vista applicato. Grazie Stefano. Io ho una domanda, non so se ce ne sono altre, ma arriva. Ciao, sono Samuele di IRBIM e volevo chiedere, c'è un modo per sapere quanto è vecchio il segnale che ho trovato? Perché mentre ero a fare il periodo all'estero all'IFREMER di Nantes, ho conosciuto un ragazzo che stava facendo il dottorato su tutte le informazioni accessorie all'environmental DNA, quindi lui studiava tipo il movimento delle particelle per poter risalire a dove aveva avuto origine quel DNA campionato in un determinato punto, e quindi volevo sapere se c'era qualche modo. Grazie. Sì. Dunque, altra importantissima domanda. Dunque, da un punto di vista della distribuzione, ovviamente, come dici tu, ci sono studi appunto che si focalizzano molto sull'oceanografia. Se ci sta una corrente predominante in una certa area, tu puoi creare delle stime probabilistiche. Ci sono alcuni studi che creano queste nuvole probabilistiche di da dove può venire quel segnale, e utilizzano l'informazione della degradazione, che è molto importante. Ci stanno tantissimi studi sulla degradazione del DNA in ambiente acquoso, tenendo in considerazione la radiazione ultravioletta, la temperatura, la salinità, il pH, che è molto importante, e la degradazione biologica, microbi che mangiano DNA, eccetera. Quindi, tenendo in considerazione tutti questi fattori, il DNA acquoso, il DNA dissolto nell'acqua, tende a degradare dal momento del rilascio in un periodo che va dalle ore ai giorni, cioè parliamo dalle 6 ore alla settimana. In gran parte dei casi è un paio di giorni massimo. Quindi, sapendo questo e sapendo i parametri fisico-chimici e le correnti, tu puoi fare queste stime. Quello che diventa invece complicatissimo è quando lavori sui sedimenti, perché i sedimenti possono essere anossici, che hanno una serie di caratteristiche che possono intrappolare il DNA e quasi conservarlo in un modo che tu alla fine ti trovi, e credo che i microbiologi presenti nella stanza lo sappiano, perché tu puoi andare a vedere dei sedimenti antichissimi e anche avere DNA che è di centinaia, a volte anche migliaia di anni, intrappolati nei sedimenti, o per esempio nel ghiaccio, eccetera. Quindi quello che direi è, se vuoi essere sicuro di un segnale che è recente e che tu puoi interpretare nell'ambito di un paio di giorni, è importante campionare acqua. Grazie Samuele. Stefano, ti faccio l'ultima domanda e poi andiamo avanti. La mia è una domanda più tecnologica, ovvero abbiamo fatto tantissimi progressi e ce l'hai anche mostrati nella capacità di campionare, ci hai mostrato degli spunti bellissimi, quindi di raccogliere il campione. Rimane un po' anche il nodo del sequenziamento, ovvero secondo te è possibile ipotizzare un futuro magari non tanto lontano in cui sarà possibile far girare dei droni
per i nostri mari ed oceani, che non solo raccolgono il DNA, ma lo sequenziano direttamente in the water e magari ci mandano anche i dati tramite satellite al laboratorio. Dunque, non sono bravo a prevedere il futuro, anzi sono pessimo, perché quando ero giovane pensavo che il mondo sarebbe stato meglio di quello che è adesso. Però non sono neanche molto bravo su aspetti ingegneristici. Però abbiamo visto che le cose succedono e succedono anche a una certa velocità. Quindi io sospetto che ci sia sicuramente ricerca che andrà in questa direzione e già ci sta andando. E sono molto scettico su quanto addirittura quanto presto avremo anche addirittura il sequenziamento automatico e il mandare al satellite. Al momento ci sono situazioni che riescono a fare più o meno questo, avendo degli assay specie specifici e che quindi possono ottenere la detection remotely and ping it to the satellite. Per il sequenziamento la vedo per adesso difficile, però perché no ambire magari a uno scenario in cui magari il drone va, campiona, preserva, te lo porta al porto, nella banchina, e tu lì c'hai un sequenziatore portatile con un laptop e in giornata lo fai. Allora, secondo me questo è uno scenario un po' più realistico che veramente penso che sarà possibile nel giro di 3, 4, 5 anni. Grazie Stefano, magari è nata un'idea di un proposal insieme. Grazie ancora. Grazie a voi. A presto. Andiamo avanti con l'agenda e quindi invito Tommaso Russo. Russo, lo sapete già. Prima di tutto ringrazio Gianmarco e l'Istituto per questo invito che mi fa immensamente piacere e sono talmente emozionato che avevo preparato la mia presentazione in inglese, ma credo che la farò in italiano per essere più efficace e perché, credetemi, veramente è una grande emozione per me essere qui, perché io qui ci sono cresciuto in quest'area, quindi è un gradito ritorno dopo tanti anni, non l'avrei mai immaginato. È semplice per me affrontare alcuni degli argomenti che avevo preparato dopo la presentazione di Stefano, ma ci arriveremo tra un pochino a parlare di DNA. Io ho preparato la mia presentazione che è un po' volutamente autoreferenziale perché racconta il mio personale punto di vista su alcune cose che stanno accadendo e quello che io penso potrebbe accadere nei prossimi anni. Dove devo puntare? Ok. La mia presentazione affronta due paradigmi, o se li vogliamo chiamare tradizioni, che ormai ci portiamo dietro, la prima da una decina d'anni, un po' di più, l'altra da un tempo ancora più lungo, e che sono legate alla maniera con la quale in una prima fase raccogliamo informazioni sugli ambienti marini e sugli organismi marini e poi le utilizziamo ai fini gestionali. La prima di queste due tematiche è quella che io ho chiamato Russo's Business, cioè se qualcuno chiedesse ma Tommaso Russo che ha fatto negli ultimi 10-15 anni, beh, fondamentalmente una risposta semplice potrebbe essere che ha giocato combinando dati provenienti da diverse sorgenti di informazione, in particolare il WMS, l'AIS, i logbook, per fare cosa? Per supportare la ricerca che serviva a declinare la dimensione spaziale e temporale della protezione e dello sfruttamento delle risorse marine. E quindi penso al lavoro portato avanti nel tempo con tanti colleghi che vedo qui oggi. Io cito solo una delle ultime cose che abbiamo fatto insieme a Fabio e Germana, che rappresenta
il caso di studio del Mediterraneo centrale, che è uno di quelli ai quali sono più legato, ma ci sono anche tante altre esperienze fatte negli anni col gruppo di Ancona e con una comunità di ricercatori che ormai stabilmente da qualche decennio usa i dispositivi di tracciamento satellitare che non nascono per la pesca per ottenere informazioni che sono utili in chiave sostenibilità, ecco, per farla breve. In questa figura, che è presa da un nostro recente paper in collaborazione con una ricercatrice del NOAA, c'è una cronistoria dell'avvento di questi dispositivi di tracciamento satellitare e in parallelo la produzione scientifica che è collegata all'utilizzo di questi dati. Come potete vedere, ormai il VMS ha una certa età, anche se è invecchiato bene. A un certo punto è comparso l'AIS, ma la fase esplosiva della produzione scientifica viene negli ultimi 5-6 anni con l'avvento di una nuova generazione di dispositivi che sembra essere capace di andare molto oltre quello che possono fare VMS e AIS. Ricordiamoci, torno un secondo indietro, i problemi principali che noi abbiamo nell'utilizzo del VMS AIS, che sono dispositivi individuali che hanno una copertura dell'attività di pesca che può essere molto variabile a seconda anche della struttura della flotta, che è un dato che ovviamente si può corrompere, si può perdere e quindi ha una sua fragilità strutturale, ma soprattutto, insisto, ci permette di vedere soltanto una parte della storia. Noi lo sappiamo bene dall'esperienza del Mediterraneo, ma a scala globale questo problema è ancora più evidente. Quello che ha catalizzato la produzione scientifica negli ultimi anni è stato l'avvento delle tecnologie satellitari da satelliti che scattano, diciamo, delle fotografie di quello che avviene a mare e soprattutto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che si è dimostrata un potente strumento nel predigerire questa mole enorme di informazioni e restituirci dei prodotti che fossero più immediatamente utilizzabili. Questa è un'immagine che mostra in maniera molto intuitiva come funzionano il Synthetic Aperture Radar e tutti gli altri satelliti simili ad esso, cioè scattano appunto delle fotografie, delle immagini che possono essere opportunamente utilizzate per estrarre molte più informazioni di quelle che voi potete immaginare, perché da una fotografia, sebbene non sia intuitivo, si possono estrarre informazioni anche sulla velocità del natante, sul suo comportamento, ovviamente sulla sua dimensione, e assemblando diversi di questi strumenti si può riuscire a diciamo, avere una visione molto diversa di quella che abbiamo avuto finora rispetto alle attività di pesca. Questa immagine è stata prodotta da Global Fishing Watch e mostra quanto è sbilanciata la nostra copertura dell'attività delle flotte e quante informazioni ci mancano proprio nel momento in cui come società stiamo affrontando seriamente il problema di gestire gli ambienti marini. Quindi ora ci serve più che mai. Nell'ambito del suo progetto di dottorato, Luca Marsaglia, che forse qualcuno di voi conosce, che è lo Scientist Analyst di Global Fishing Watch, ha lavorato nel nostro laboratorio e per la prima volta abbiamo provato a utilizzare queste informazioni satellitari per ottenere un assessment del fishing effort nel Mediterraneo, che noi siamo abituati a vedere come nelle immagini in alto, come se tutta la parte meridionale del Mediterraneo fosse una gigantesca area marina protetta, nulla accadesse, e focalizzandoci sull'area del nord. Quante volte abbiamo sentito che l'Adriatico è la zona più sfruttata del pianeta dal punto di vista dello strascico? Ma stanno esattamente così le cose? Questa è una prima mappa ottenuta semplicemente dalle conte delle segnalazioni di barche ottenute dal SAR. È un primo prodotto molto rozzo, caratterizzato da una serie di problemi, perché il SAR ha una frequenza temporale molto bassa, quindi probabilmente migliorerà nei prossimi anni. Il dato deve essere opportunamente trattato. Vi risparmio i dettagli, abbiamo utilizzato concetti dell'ecologia quantitativa classica e abbiamo ottenuto delle variabili che abbiamo trattato all'interno di un modello lineare abbastanza semplice. Quello che mi interessa mostrarvi è questo. Questa è una vera proiezione di quello che è lo sforzo di pesca nel Mediterraneo.
improvvisamente il Mediterraneo centrale, l'Egitto, altre aree si colorano e si colorano in maniera molto intensa. Questi temi sono molto collegati ad alcuni aspetti della gestione delle risorse mediterranee, mi riferisco in particolare al Mediterraneo centrale. Io sono molto orgoglioso del lavoro di Luca. Il messaggio che io tiro fuori da questi fatti è che secondo me il business del professor Russo sta finendo, insomma, sostanzialmente in esaurimento, ma ci aspetta una nuova fase in cui otterremo molto più facilmente dei prodotti molto più robusti utilizzando questo genere di informazioni e l'intelligenza artificiale. Nella seconda parte della mia, spero non troppo lunga presentazione, vi parlo un po' di quello che vi ha parlato Stefano, visto però dalla prospettiva mia, cioè di uno scienziato molto più concentrato sugli aspetti di gestione della pesca, quindi che ha frequentato l'ambiente dello stock assessment, per intenderci. È inutile che io vi racconti nuovamente che cos'è l'environmental DNA. Anni fa, parlando con Stefano, lui aveva già iniziato e messo in piedi un filone di ricerca sul DNA, ci è venuto in mente che forse noi potevamo cominciare a pensare ai pescherecci non come dei catturatori di animali, ma come dei catturatori di informazione su un gigantesco oceano di informazione che è rappresentato dall'environmental DNA disperso nell'acqua. Tenete presente che siamo stati ispirati da questo perché chiunque di voi abbia esperienza in questo settore sa che mentre con un attrezzo da pesca tradizionale che funziona esattamente come funzionava 2000 anni fa, io riesco a catturare un numero di specie che è dell'ordine di qualche decina, generalmente mai di più, con l'environmental DNA io ne posso tracciare anche 300. Quindi ho immediatamente una visione molto più completa della biodiversità. Ci siamo messi a giocare con le nostre palline che siamo stati molto contenti di questo prodotto perché spesso, no, lo sapete, si chiede ai pescatori di fare di più e loro sono spesso oberati dalla necessità di dover relazionare su tutte le attività che fanno. Uno dei vantaggi di questo strumento è che sembra essere veramente semplice e comodo da usare per loro. Come ha anticipato Stefano, questo progetto che è disponibile pubblicamente è diventato un protocollo standard in ambito GFCM, che è stato l'ente che ci ha commissionato questo lavoro e col quale abbiamo collaborato. E poi negli ultimi, potrei dire, mesi, quello che abbiamo fatto è stato giocare a utilizzarlo in tutti i contesti che ci venivano in mente. Stefano vi ha parlato degli scuba diver, noi ci siamo concentrati più sugli attrezzi di pesca, abbiamo lavorato con Bologna per usarlo sui palangari, abbiamo lavorato in Grecia per usarlo sulla volante, abbiamo lavorato a Malta per usarlo sulla circuizione e tutte le volte il messaggio più o meno è stato lo stesso, il metodo funziona bene per quello che era stato pensato in origine, cioè per monitorare le catture. Nei nostri sogni poteva essere una specie di antidoping per le imbarcazioni da pesca. Probabilmente siamo stati anche troppo conservativi perché la vera novità è che interagendo con una varietà di ambienti ci permette di ottenere quello che noi chiamiamo biodiversity bonus, cioè un'informazione accessoria. Di recente, sono proprio innocente in questo confesso, ho scoperto che il progetto è stato già utilizzato e replicato nelle aree che qui vedete listate in nero, è in corso di applicazione in quelle usate in verde e nell'immediato futuro noi stessi dovremmo poterlo applicare in quelle aree che vedete segnate in blu. Non vi sarà sfuggito che c'è un simbolo diverso dagli altri all'interno della mappa perché una delle esperienze delle quali io sono più entusiasta e fiero è quello con la mia collega Adriana Profeta, dove abbiamo utilizzato lo stesso approccio nelle reti da posta alle Svalbard. Stiamo analizzando i risultati, ma sappiamo già che si è comportato molto bene e quindi può essere utile, come aveva introdotto Stefano, per strutturare la biodiversità e nei prossimi anni, io ne sono convinto, comporterà sicuramente un cambio di paradigma studio della biodiversità e probabilmente anche nel fornire informazioni utili davvero a supporto dello stock assessment, per dirci molto chiaramente. Vi potrà sembrare un percorso ancora lontano, io credo che sia una questione di impegno.
per farvi capire che cosa intendo. In America tutti quei discorsi che abbiamo nominato prima, per esempio sulla degradazione del DNA o sul suo trasporto, hanno deciso di risolverli facendo così: campioniamo tutto il Pacifico e buonanotte, tanto comunque è un oceano più o meno circoscritto, quindi affrontando i problemi alla scala giusta le soluzioni si trovano. È una prospettiva su cui altre comunità scientifiche stanno investendo in maniera molto importante, e io credo che al di là dei risvolti etici collegati alla cattura degli animali, al loro sacrificio per estrarre informazioni biologiche, ci sia veramente un'utilità, potremmo dire sociale. Immaginate se noi riuscissimo a convincere i pescatori a lavorare come se fossero delle piccole navi da ricerca e a permetterci di monitorare la biodiversità in primis, l'abbondanza delle risorse in secundis, in aree dove noi non andiamo, o non ci andiamo mai, o non ci andiamo tutti i giorni. Questo secondo me darebbe un risvolto veramente importante alla loro attività, sarebbe un altro esempio di citizen science e ne gioveremmo tutti quanti. Grazie. Grazie Tommaso. Abbiamo tempo almeno per una domanda. Diciamo che questo discorso della citizen science è molto interessante, perché ultimamente ho visto che insomma anche all'interno dell'NBFC se ne parla parecchio, per cui vorrei capire, l'avete già utilizzata questa? Sì. Stiamo smaltendo la mole di dati e risultati accumulati negli ultimi 2 anni. All'inizio siamo partiti lavorando essenzialmente con i survey scientifici, era la cosa più ovvia per avere un dato a supporto, ma l'abbiamo utilizzato in diversi casi di studio collegati anche direttamente solo ai pescatori, in Turchia, in diverse aree del Mediterraneo, quindi sì. E loro testimoniano che è relativamente indolore, perché è un attrezzo da mettere nella rete, recuperare alla fine durante il sorting e buttare da una parte. Adesso semplifico un po' la faccenda, però insomma il concetto è quello. Grazie Tommaso e grazie per il contributo che dai all'Istituto. Ora invito Silvia Bianchelli per il secondo talk dedicato ai nostri associati. Silvia. Buongiorno a tutti, mi unisco a Tommaso nei ringraziamenti per questo invito. Sono emozionatissima di essere qui oggi perché conosco tantissimi di voi da anni ormai. Un altro ringraziamento per l'accoglienza che ho avuto in IRBIM, perché sono associata da gennaio, ma veramente ho trovato colleghi splendidi, tantissime idee e tantissime nuove idee da mettere a terra, ed è proprio questo di cui vi parlerò oggi. Quindi non vi farò vedere dati, ma vi farò vedere tutto quello che stiamo costruendo, che abbiamo costruito negli ultimi mesi e che stiamo cercando insomma di mettere a terra. Ovviamente quando parliamo di confini planetari sono quelli dettati da Rockström, già pubblicati nel 2009, e sono quelli che vedete sintetizzati in questa figura ormai diventata famosa, e di questi planet boundaries io mi occupo essenzialmente di biodiversità e i rapporti tra biodiversità e funzionamento in ambiente marino. Nel 2009 Rockström aveva già individuato i 9 settori che sono in crisi per il funzionamento del nostro pianeta. 7 erano stati anche valutati all'epoca e solamente 3 erano stati valutati come oltrepassati, quindi come situazione già grave per 3 di questi macrosettori. Nel 2025, quindi nuovo report uscito molto recentemente, sono stati valutati tutti i 9 settori quantitativamente, 7 sono già stati oltrepassati, quindi diciamo la salute del pianeta non ci dà molto conforto.
Già nell'81 Bowie e Freddie Mercury scrivevano, questo è un pezzo del testo di Under Pressure, che insomma siamo un po' pressati da tante emergenze. Il ruolo degli oceani lo sappiamo tutti, in questa comunità ovviamente ruolo centrale per la stabilità e la salute del pianeta. Gli oceani fungono da regolatori su scala planetaria di calore, biodiversità, ma anche danno un ruolo, un aiuto fondamentale nel buffering dei cambiamenti climatici, quindi per esempio con il carbon storage o anche con nel tamponare l'eccesso di temperatura, dell'innalzamento della temperatura sul nostro pianeta. Oceano che purtroppo è in grave stato di salute dovuto ai tantissimi impatti antropici che studiamo, che studiate anche in IRBIM, e quindi parliamo di deossigenazione, riscaldamento globale, acidificazione, perdita di biodiversità su scala globale, declino del funzionamento degli ecosistemi a tutte le profondità, da quelli costieri fino a quelli più profondi, grossa perdita di biodiversità anche genetica, e quindi in questo senso gli ecosistemi stanno perdendo la loro capacità e la loro abilità di recuperare e di appunto la loro resilienza, di attivare la loro resilienza per rispondere ai danni che sta facendo l'uomo. Possiamo parlare anche di contaminanti emergenti, di reshaping proprio dei fondali, e quindi abbiamo veramente una serie di emergenze a cui far fronte, tante sfide che ci aspettano per i prossimi anni. Come vedete lì il puntino è sul stato di salute del nostro pianeta, sulla functional integrity della biodiversità e sulla genetic diversity, quindi anche lì siamo abbastanza tutti quanti preoccupati. Cosa possiamo fare? Sicuramente la ricerca scientifica è la risposta, e dal mio punto di vista la ricerca scientifica integrata che oltrepassa, batte confini, barriere di discipline, di enti, di storie, e che quindi mette insieme tante expertise diversi, può sicuramente dare una grossa mano. E quindi vi farò vedere stamattina quello che le idee che sono nate in questi mesi, anche complice l'organizzazione di un congresso congiunto a giugno che ci ha messi insieme e ci ha permesso anche di parlare di nuove idee. Partiamo dalla prima idea che abbiamo mandato a questa piccola call che si chiama Pure Ocean, che è dedicata, in cui abbiamo mandato l'idea di dedicarci alla biodiversità nascosta, soprattutto degli ambienti profondi e soprattutto degli organismi minuscoli, quindi dai microbi ai metazoi, che per esempio li vedete in foto, organismi che appartengono alla meiofauna, di cui ancora non sappiamo quasi niente, soprattutto nelle strutture funzionali che per noi sono caratteristiche tassonomiche per la loro identificazione, ma che potrebbero avere funzioni ancora sconosciute e che quindi potrebbero darci anche nuovi spunti, quindi costituiscono nuovi servizi ecosistemici ancora da esplorare. Questo lavoro è in collaborazione con i nostri colleghi dell'IFREMER di Brest e con il gruppo di Ancona, con cui per ovvie ragioni geografiche ho iniziato a collaborare più frequentemente. Altro aspetto fondamentale che abbiamo citato anche stamattina in apertura: gli ambienti profondi sono tra gli ambienti più sconosciuti, lo sappiamo, la loro variabilità è fortemente ancora più sconosciuta. Quindi nella call che è attualmente aperta, scade tra qualche giorno per la richiesta di tempo nave per la Gaia Blu, stiamo proponendo di ripetere una campagna a ritmare che è stata nel 2012, che era la BioLeague, e questo proposal si chiama BioLeague 15 perché sarà dopo 15 anni dalla prima BioLeague, proprio per vedere come sono variati in circa 15 anni i sistemi dei canyon liguri. La prima campagna è stata effettuata subito dopo l'alluvione che ha distrutto Genova, e quindi speriamo di tornare dopo 15 anni per vedere che cosa è cambiato. Cosa è cambiato in che termini? Sia variabilità nell'arco quindi decennale di sistemi a canyon, ma anche cold water corals, in termini di caratteristiche sedimentologiche dell'area, sicuramente biodiversità e funzionamento, ma anche impatti antropici. Altro grande tema sconosciuto è come gli ambienti profondi possono in qualche modo rispondere nel momento in cui noi riusciamo a mitigare l'impatto antropico. Questo è un lavoro, l'unico dato che vi faccio vedere è questo qua, per cui questa è una collaborazione che nasce col CSIC di Barcellona con Pere Puig, in cui già diversi anni fa
abbiamo studiato l'impatto della pesca a strascico profonda, impatto che è stato dimostrato sia in termini di abbondanza e biomassa, ma anche di composizione tassonomica delle comunità bentoniche. E questo è successo nel 2012. Lì nella mappa vedete le linee gialle sono, scusate il gergo colloquiale, sono i punti in cui c'è strascico, quindi quelli sono i segnali delle imbarcazioni da strascico. E nel 2017 la flotta è stata modificata, le reti sono state modificate cercando di mitigare l'impatto. Nel 2024, quindi l'anno scorso, abbiamo ripetuto di nuovo la stessa campagna del 2012 e stiamo proprio analizzando, in questi giorni abbiamo iniziato ad analizzare nei laboratori di IRBIM Ancona questi campioni, quindi quando mi vedete lì che passo con 2 studentesse stiamo proprio analizzando questi campioni e stiamo affrontando questo tema. Un'altra cosa di cui mi sono occupata negli ultimi anni è il restauro ecologico. C'è un grande dibattito in corso sull'effettivo successo che l'ecological restoration può avere negli ecosistemi impattati. Da una meta-analisi di tutta la bibliografia esistente su scala planetaria è stato dimostrato che effettivamente è possibile restaurare, quindi è una pratica che ha successo anche negli ecosistemi marini, in diverse tipologie di ecosistemi marini, anche in aree impattate. Quindi ovviamente la mitigazione dell'impatto sarebbe auspicabile, darebbe un impulso ulteriore, però comunque è possibile restaurare gli ecosistemi marini. Grande avanzamento negli ultimi anni, siamo nel decennio dedicato dalle Nazioni Unite all'ecological restoration e anche alle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile, quindi il restauro viene proprio, è proprio perfetto, diciamo così, per i due decenni. Anche in ambito Centro Nazionale Biodiversità abbiamo fatto tanti passi avanti da un punto di vista di conoscenza tecnologica in termini di protocolli, conoscenza delle specie target del restauro, condizioni ambientali migliori, indicatori di successo, azioni complementari come per esempio quella di uso di promotori di crescita per le fanerogame, ma ci sono ancora ecosistemi che vengono poco studiati anche in ambito di ecological restoration. Uno di questi secondo me sono le lagune costiere. Quindi anche con Antonella abbiamo pensato di investire in questa tematica perché è stato fatto tanto lavoro nella laguna di Venezia, ma per esempio Lesina è stata, diciamo così, non è stata ancora utilizzata per questi studi. Lesina dal mio punto di vista fondamentale per diversi motivi. Primo perché appunto le lagune non sono state troppo considerate fino adesso. Secondo, la sede di Lesina può essere un laboratorio naturale e soprattutto ci può aiutare tanto a capire la connettività tra ambienti lagunari e ambienti marini costieri. Oltretutto avete delle facility bellissime e quindi stiamo cercando anche di portare avanti questa tematica di ricerca. Quando si parla di misure di successo però, da definizione l'ecological restoration ambisce a restaurare la biodiversità di tutto l'ecosistema, quindi non solo ricostituire una popolazione di una specie target che viene reintrodotta o rinforzata, ma capire anche biodiversità e anche servizi ecosistemici come cambiano in seguito al restauro e come possono migliorare, auspicabilmente. Però sempre dalla stessa analisi di letteratura è stato visto che la biodiversità nei posti, nei siti oggetti di restauro è stata monitorata pochissimo, quindi è un indicatore fondamentale che però è stato un po' dimenticato. Al contrario, la biodiversità, in questo caso genetica, può essere fondamentale per aiutarci a implementare interventi di restauro. Questo è un proposal che purtroppo non è passato e c'era Andrea, quindi c'era una parte anche di biologia molecolare, sempre IRBIM Ancona, in cui anche grazie al nostro collega della Politecnica che è Emiliano Trucchi, che è un genetista, avevamo pensato di capire, utilizzare diverse popolazioni della stessa specie da restaurare, distribuite in Mediterraneo e già adattate a micro habitat con condizioni ambientali molto diverse tra di loro, con analisi genetiche capire quale popolazione fosse la più promettente
da utilizzare per poter implementare interventi di restauro anche nell'ottica dei cambiamenti climatici. Quindi per esempio popolazioni già resistenti ad elevate temperature. Ma lo riproponiamo, adesso troviamo la colla giusta. Tra l'altro, scusate, torni indietro, l'ecological restoration è la seconda challenge della decade delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile, e a un certo punto le Nazioni Unite avevano proprio chiamato alle armi per creare dei osservatori, dei network di osservatori biomolecolari oceanici in mare. Quindi altra idea che stiamo cercando di sviluppare è collegare gli effetti benefici del restauro degli ecosistemi marini al benessere delle popolazioni locali, ma misurare il benessere delle popolazioni locali in modo quantitativo. Qui c'è anche una parte di una mia collega che si occupa di ecopsicologia all'Università della Val d'Aosta, e quindi questo è un proposal che abbiamo sottomesso alla Pew Marine Fellowship, e il progetto si chiama Heroes, e appunto si propone di valutare gli effetti del restauro sulla biodiversità, sugli aspetti socio-economici, ma anche sulla salute dell'uomo in termini proprio di benessere anche mentale. Sicuramente ci sono tante nuove sfide, tante nuove idee che stanno nascendo anche in questi giorni. Idee future potrebbero essere valutare, analizzare meglio l'effetto degli eventi stocastici. Per esempio ad Ancona noi abbiamo avuto mortalità di massa, accoppiate a eventi di mucillagine, accoppiate ad eventi di heat waves, quindi tante anche pressioni multiple che si sovrappongono in modo sinergico, complementare, additivo a tutte le altre pressioni antropiche. Introdurre cambiamenti climatici nei filoni di ricerca, per esempio di ecological restoration, ma anche di conservation, perché da una parte il cambiamento climatico ovviamente presumibilmente impatta negativamente su misure di conservazione e di restauro, d'altra parte però nulla si sa, o poco si sa, come il restauro può al contrario mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Lì vedete il lughino Prada, perché Prada ha finanziato una call, sta finanziando una call che uscirà a dicembre nell'ambito del decennio delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, sull'Ocean Sciences per lo sviluppo sostenibile, e quindi stiamo pensando anche con i colleghi di Brest, ma anche con Manu, Grazia, Elena e tutto il gruppo di Ancona, di inviare una proposta di progetto per capire come, e qui ritorno alla prima slide, come biodiversità nascosta in ambiente profondo ma anche costiero può essere di supporto per ecosystem services tuttora inesplorati, come per esempio la ispirazione anche in ambito di design, moda, design e arte, diciamo aspetti più artistici, ispirazione che arriva proprio dalla biodiversità. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. L'ultima cosa, ovviamente sono tutte idee che stanno nascendo, quindi mi faceva piacere sia farle conoscere a tutta la comunità di IRBIM, ma anche avere nuovi input, nuove idee, nuove sinergie che possono nascere. Grazie. Grazie Silvia per la passione, l'entusiasmo e anche per le belle idee che hai portato. Abbiamo sicuramente tempo per una domanda, se c'è. E nell'attesa io quello che posso dire è che chiaramente nel mio ruolo da qui al termine del mio mandato ed insieme al direttore Petracchini ci adopereremo per cercare di mettere a terra queste belle idee che ci date, e penso che il tuo esempio e quello di Tommaso siano proprio due esempi di come gli associati possono portare dei temi nuovi, di come possiamo inserirli all'interno di IRBIM. Chiaramente il mio ruolo è quello di cercare le occasioni per trovare le risorse, ed è un po' quello che stiamo facendo. Mi sono venute in mente mentre parlavi anche delle fondazioni con cui siamo entrati in contatto con il direttore di recente. Una è una fondazione giapponese che si chiama Nippon Foundation. Ci sono tante opportunità e portare idee pronte come queste è proprio quello che ci serve. Approfitto anche per salutare un'altra nostra associata, che è Lella Fanelli, che è qui. Non
vorrei fare gaffe, non ne vedo altri forse in presenza, però insomma ci tenevo a ricordare, e un po' voi non c'eravate ma lo abbiamo detto ieri, davvero vorrei molto rafforzare questa collaborazione tra la nostra comunità di associati e il nostro istituto. Ci sono appunto, Silvia, nella tua presentazione ho visto tanti temi che poi sono anche temi che ha citato il direttore Petracchini questa mattina, il tema del deep sea, quindi anche tutto quello che è il deep sea ecology, su cui si stanno muovendo delle cose. Noi siamo stati ad Osaka qualche settimana fa, al padiglione Italia, campeggiava un video tutto sull'esplorazione subacquea, quindi è sicuramente un tema strategico su cui si vuole investire. Noi abbiamo già un progetto pronto a cui molti di noi hanno contribuito, che viene guidato da ISMAR, diciamo, in cui IRBIM comunque è una parte preponderante. Sicuramente all'interno del CNR possiamo e dobbiamo candidarci come il punto di riferimento per la Deep Sea Biology, e su questo il vostro supporto è prezioso. Un altro tema che Silvia hai mostrato giustamente, che è il tema del restauro. Anche quello è un tema su cui ci saranno tantissime opportunità. Con il direttore Petracchini abbiamo partecipato ad un incontro con la direzione generale biodiversità e tutela del mare del MASE, e c'è da mettere a terra la restoration law, ci sono tantissime cose, quindi anche su quello prevediamo che ci sarà tantissimo lavoro da fare, quindi grazie ancora per il vostro supporto. E se non ci sono domande andiamo avanti. Ce n'è una da Tommaso, ok. Grazie Silvia, veramente interessante. Mi è piaciuta tanto una cosa che tu hai detto, e cioè che in una visione, cioè intanto è chiaro che gli interventi di restoration rischiano di subire il cambiamento climatico, comunque di essere negativamente influenzati, però mi è piaciuto quello che hai detto, è molto sottovalutato quanto possono funzionare gli interventi di restauro come strumento contro il cambiamento climatico. Allora io ti volevo fare una domanda simile a quella che fanno a noi sull'environmental DNA. Tu ci hai mostrato che si sa ancora molto poco di quanto gli interventi di ristrutturazione, ripristino possono restituire agli ambienti in termini di funzioni, di biodiversità. Io penso all'esempio delle aree marine protette, dove c'è molto dibattito, funzionano, non funzionano, quando sì, quando no. Quanto ci vorrà secondo te prima che come scienziati e come collettività noi saremo in grado di fare misure importanti e di sapere in qualche modo prima i potenziali effetti di un intervento di ripristino, in maniera da poter usare questo strumento su grande scala? Allora, bellissima domanda. Mi ispiro ai colleghi terrestri, questa cosa, cioè l'effetto positivo che i restauri hanno nel buffering, nel climate change buffering è noto già anche, ovviamente negli ambienti terrestri loro arrivano sempre prima. In mare c'è una grossa difficoltà di proprio implementare gli interventi e di upscaling degli interventi, quindi noi almeno in Italia siamo bravissimi nella parte sperimentale, quindi abbiamo acquisito una esperienza e conoscenza enorme. Parlo di colleghi che sono anche in NBFC, quindi ti sto parlando veramente di colleghi sparsi in tutta Italia, quindi abbiamo enormi competenze scientifiche e tecnologiche, scarsa capacità di lavorare su grandi scale spaziali. Dal mio punto di vista lì non ci può arrivare il ricercatore, perché il singolo ricercatore o il singolo team non ha la potenza di fuoco di mettere a terra un intervento su ettari. Sto parlando di ettari, di interventi esattamente come si fa a terra. Grosso ruolo, spero, in teoria avrà la Natural Restoration Regulation che ci imporrà di farlo. Avranno quindi policy maker e gestori del territorio. Grosso ruolo secondo me avrà lo spatial planning, quindi l'integrazione col maritime spatial planning sarà fondamentale, e ovviamente servono i soldi, gli investimenti, e secondo me servono anche investimenti da parte di ditte private, che però, non vedendo un rientro economico immediato, perché in mare sappiamo che la resilienza ha bisogno di tempi decennali almeno,
non vedendo il rientro economico immediato non investono, però è una mia opinione personale. Siamo reduci da una summer school a Genova in ambito NBFC su questi temi. Gli studenti di questa summer school erano practitioner, non erano studenti veri nel senso come li intendiamo noi, ma erano persone che lavorano nel pubblico, nel privato, negli enti pubblici e c'è stata una bella sinergia su questa cosa e anche loro sono convinti. Speriamo che la Nature Restoration Regulation ci dia strumenti pratici per lavorare su ampie scale spaziali e per avere quindi effetti a medio termine, diciamo. Sono ottimista, quindi ti parlo di medio termine, non di lungo termine. Spero di aver risposto alla domanda. Grazie Silvia, c'è davvero tanto da fare, grazie ancora. A questo punto andiamo avanti con il programma. Io invito la collega Michela Martinelli che prenderà il microfono e guiderà quindi le prossime sessioni fino all'ora di pranzo. Abbiamo una bellissima storia che ci racconterà il collega Pieri di un progetto Horizon che si è appena concluso, a cui abbiamo partecipato, tra l'altro partecipava con Michela. E poi delle storie anche se molto belle delle ricerche, di alcune delle ricerche che i nostri dottorandi FishMed stanno facendo. Quindi Michela ti lascio il microfono e proseguiamo. Ti ringrazio molto direttore perché è veramente un onore per me presentare il prossimo invited speaker e si tratta di Gabriele Pieri, il nostro collega del CNR ISTI di Pisa, coordinatore del progetto H2020 Horizon, al quale appunto insieme ad altri colleghi del CNR IRBIM di Ancona abbiamo avuto modo di partecipare e devo dire che sono anche abbastanza emozionata perché è uno dei progetti più belli nei quali ho avuto modo di partecipare. Abbiamo online credo Gabriele. Buongiorno Gabriele, benvenuto all'IRBIM Day 2025. Buongiorno Michela, mi sentite? Tutto bene? Sì, ti lascio la parola. Okay. Grazie mille a te e al direttore per l'invito, davvero molto molto apprezzato e mi dispiace anche a me non poter essere lì, ma davvero questo periodo non ce l'avrei potuta fare, ma mi sarebbe davvero piaciuto. Sì, come dicevi tu, un progetto molto particolare, abbiamo avuto degli ottimi feedback già dalla comunità europea per questo progetto e procedo quindi a presentarlo in Nautilus, progetto che ha visto il coordinamento del CNR. Il CNR in questo caso era composto da 3 diversi istituti, IRBIM, ISMAR e ISTI. Con noi ISTI, che facciamo parte di un dipartimento oltretutto diverso da quello di IRBIM, che siamo un po', diciamo, una componente diversa con un progetto marino che è quella diciamo di informatica, che quindi come coordinamento era anche abbastanza tipica, ma le challenge che ci hanno posto sembra che siano state superate in modo eccellente. Okay, Nautilus, new approach to underwater technologies for innovative low-cost ocean observation. 5-year project, started full COVID period and closed just a few weeks ago with the final review. I will briefly present the partnership and the concept behind the project. And then I want to focus on a few topics that are, let's say, very important to me and to the CNR part of the project. So the marine instrumentation developed, of course, because this was the main focus of the project. And then 4 main aspects which received also very positive evaluation and feedback from the European Union. Something about the data collection and sharing, the dissemination and capacity building, citizen science,
And last but not least, because this is an innovation action, an innovation pilot action, the exploitation and impact. So Nautilus is spanning all around Europe, from the very southwest to the very northeast, 21 partners, 11 countries, and 4 time zones spanning. We have research institutions, we have foundations, universities, and most important also, we have SMEs. This was very important part because of an innovation action, so to have partners who really have a direct outcome of the achievement of the project. So the concept of Nautilus, where we are putting ourselves in a reference in the context. So the environmental observation, as many of you already this morning has presented, has several challenges. So there is a high dynamic variability in the data that we are collecting, and there is a dense observing effort that is needed to assess the processes that are going on in our ocean seas, so biological, chemical, physical, the so-called essential ocean variables. Currently, there is a lack in the ability to manage and mitigate climatic challenges, environmental challenges, and their economic outcomes. And also, most important, the deep ocean and the open ocean environment above it. We all know that are the largest habitats in our planet, but they are the least observed for inherent and obvious difficulties and challenges. The strategic objectives of Nautilus project. So we had the objective to fill in the marine observation and modeling gaps for those essential ocean variables and also the deep ocean physics variables. How do we want to achieve these goals? Through the adoption of autonomous in situ sensing, the use of cost-effective sensing and samplers, and to increase the number of products, operational and offline, and forecasting capabilities that were available. Another side effects of the achievements of our efforts were the following ones. So the democratization of the marine environmental monitoring, strictly linked with the citizen science effort that was made in the project, and obviously to complement and expand, not to be put as another experience, but to complement and expand European observation tools and services available so that all the data could be available to the broad research community in order to have a better understanding of all the ocean processes. Here is a picture of the project in a nutshell. So starting from this side where the gaps and needs were analyzed, first we defined the requirements that were providing the new and novel technologies that were developed in our project. And then there was a very important part about the integration of those new technologies into existing platforms. And then the subsequent phase was obviously the calibration phase, the validation, and scenario testing in real waters. Something very important to be mentioned is that being an innovation action, it was mandatory that our developed technologies, sensing, sampling technologies, were to achieve a TRL, technological readiness level, of at least 6. And that was very, very important in terms of exploitation and impact afterwards. A very important and, let's say, a large part of our project was the demonstration part. It was lasting for almost 2 years, and all the sensor and sampler that were produced in the first part of the project were demonstrated in real environment, in real ocean, in different sites around Europe to test and starting collecting real data. Something very important, we developed, this was at the beginning, we planned to develop 13 types of cost-effective sensors and samplers. At the end, due to some outcomes that were inherent to the project, we finished with 14 types of sensors and sampler. And all these sensors and sampler are covering 70% of biological and biogeochemical EOVs, and are also included in 8 different marine strategy framework directive descriptors
This was also at the beginning in the proposal stage. Now, at the end of the project, we can say that we covered 9 of those strategy framework directives. Something very interesting, I talked about the integration of the sensor into the platform. In terms of platform, in our project, we have very, very different and heterogeneous product, from in situ sensor in the ocean. We have smart buoys, we have fixed buoy equipment, we have underwater vehicle, we have drones, we have surface vehicle, and we have also the tools for the animal-borne, so tools that are used using as platform the animals that are sailing across the ocean. Other important aspects are underlying all the projects are the data management and the data modeling. Those 2 aspects are always underlying the project, because all the data, all the effort that are performed in this phase before need to be shared with all the community and to provide new results, new data, new models for forecasting. Something also very important was that our project is included in the European strategy for plastic in a circular economy, and so we had a lot of synergy, especially mentioning about citizen science, and we'll see about this afterwards, and capacity building, which we also have in our project. The policy integration and policy brief production in our project was also in terms of citizens and in terms of EU boards. That was important. Finally, in terms of impacts, these 3 very brief and high-level impacts that we wanted to achieve through our action: to provide and to have healthier ocean and seas, to have an enhanced European capacities for the observation of the ocean and the seas, and obviously, considering also the SME included in our project and the outcomes, a new generated economic and social value for the blue economy, where we all work on in this frame. Here, briefly, the marine technologies and tools in the center that have been developed in Nautilus, and on the left side, the coverage of those various technologies in terms of essential ocean variables divided by the specific domain, and the marine strategy framework descriptors also covered by the same technologies. As you can see, there is a very, very wide and heterogeneous frame of coverage in terms of EOVs and descriptors. The instrumentation, briefly, many of them, we divided them into 2 main different domains, so the biogeochemical instrumentation and the physical, chemical, and microplastic instrumentation. We'll see some of them in the picture afterwards. But we have volumeter, we have optical sensor, we have acoustic, we have samplers, and also we have also deep ocean technologies that have been developed. Some other types of technologies that have not been, let's say, intended as typical ocean instruments are these animal-borne instruments, which at the end became anyway new tools developed and integrated in the project. And also we have the tools that have been used for the citizen science. Mostly are those instrumentation coupled with some software tools that we'll be presenting afterwards. And the data management, data infrastructure products that are obviously useful and important to the project, together with the modeling products. Here in the picture, some of the samplers and sensors that have been developed from the quick rundown about some of them. Some of them can be adaptations like the oxygen sensor for the animal tools, but the majority, vast majority, are entirely new technology designed specifically for our project for sensing or sampling. So the objectives were to advance toward cost-effective sensing technologies, responding to the need for these improved and increased observation. We start from fluorimetric sensor to passive and active acoustic profilers, downward-looking sensor like a LiDAR or hyperspectral, infrared cameras, microplastic sensor and sampler,
sampler for phytoplankton, for CO2 and pH sensor, silicate electrochemical sensor, and also some other technologies that have been used for the deep oceans, like the deep ocean cost-effective CTD sensor, which is not an innovative, but is a cost-effective new technology that can be used also for citizen science activities. And not shown here, but also deep ocean low-level radioactivity sensor. Here, a brief recap of the essential step of our project, the technologies to be integrated with adapter or the existing observation platforms. There was no explicit budget for developing new platforms, so we had to use something that is existing already, and we have wide variety of them, from manned underwater vehicles, lander, gliders, and all of these were performing an extensive set of observation from ships of opportunity to ferry boxes on commercial vessels or cable observatories. And as I mentioned before, obviously, animal-borne instruments are also used through non-invasive tagging systems or attached to animals. Another important step was also to achieve some level of interoperability between the different technologies and platforms, so to be able to perform demonstration in various and heterogeneous environments. So now coming to 4 aspects that are being achieving some success, some particular success, and also saw the involvement of the major involvement of the CNR components in this project. The data management and sharing, obviously, is obviously collecting all the data collected by all these wide variety of sensors, and has been developed for sharing its data with both internal, like you see here on the right, the web portal that has been designed, and also, very important, with the external already based established aggregators like eModNet and CDataNet. We'll see afterwards some of the published database already on eModNet, for instance. And here is a scheme of the data management infrastructure. So from the data collection to the internal towards the RDAT server to the internal data server, and the external portals that are being collecting. We can see also in the bottom part also 2 examples of activities that have been performed in terms of data processing using AI-based algorithms. In the bottom left part, you see, for instance, a collaboration between us, ISTI, and IRBIM, performing an activity to improve the automatic detection and counting of scamping, Nephrops and Belgicus, found from the underwater TV videos. And this is an activity that is still going on, and have already proved success with some scientific publication and some other tools that have been developed. Another part here about the sea surface temperature in collaboration with other partners. The next step is about the dissemination, awareness raising, the capacity building. As you can see here, we had a lot of initiatives because we have a lot of partners, mainly 3 different partners in 3 different countries, specifically devoted to citizen science, from Greece to Italy to Portugal and Norway. And we had a lot of activities with schools, from various levels of schools, with NGO and association, and we also performed 2 different summer schools that were part of the capacity building initiative. In the bottom right corner, you see the latest one, part of the project. All of this is mostly focused on the citizen science and its synergies with the European strategy for plastic in a circular economy. In this respect, as a very strong focus,
was devoted to this activity. And for instance, citizens have been provided with a tool that we developed to support them in the observation of the marine environment, the smartphone Nautilus Citizen Science app, which is not yet another app to be used to signal, but is an app that is developed to be used in administrated citizen science campaign by citizen science administrators, and that is used to collect data from various tools. For instance, here in the top left, you see a near infrared scanner for detecting the type of plastics that can be used in plastic collection, for instance, beach cleaning campaigns. Here we have drones detecting plastic litter from surveys on the beaches. And here in the bottom part, for instance, we have another tool developed still under the project that, coupling it with a simple smartphone, can magnify and see water samples to detect algal bloom. All the data collected through these campaigns can be surveyed and flowed through the Nautilus data infrastructure to the smartphone app. Some more focus still about the citizen science. Here, for instance, some of the use of the Nautilus technologies in citizen science activities, in particular the one that involved CNR. For instance, scuba divers in Ancona, thanks to Michela and her staff in CNR IRBIM, using other sensor that could collect data. Then the algal warning tool that I showed before, used in Greece by citizen science campaign. And then again in Ancona, thanks to the collaboration with the fishermen that performed some plastic collection during their hauling thanks to the collaboration with CNR IRBIM. And in CNR ISMAR also, with Silvia Merlino, performed a collaboration with several schools where they were developing this smart drifter, mini drifter, made up of rubbish, made up with smarter, very easy and smart platform that can be deployed at sea. And also this campaign were also collected and part of the Nautilus project and the Nautilus data collection. We had, as outcomes of these, we had more than 50 citizen science activities specifically to the plastic pollution and European strategy of plastic and circular economy. Consider that we declared to have a target of 5 in our strategic objectives in our proposal. More than 2,000 people are engaged in these citizen science activities, and Citizen Science App also being upgraded to being able to use an AI-based algorithm to perform some plastic classification. The published dataset. Several datasets that were collected during this citizen science campaign were all collected into the Nautilus portal, but 20 of them they already have been published in IMODNet. We have litter data from as mentioned before, from the holes on board of commercial fishing vessels. We have the tracking lane of 9 experiments using these smart drifters, and using the drone photos, students already identified in San Rosore Park here in Pisa on the beach several different litter data. As I mentioned before, we had here, and just mentioning the second summer school, because we had a previous one in Oslo, but the second summer school, was endorsed by the UN Ocean Decade. We had 59 applications to the school after the first one. Unfortunately, we only have budget for 10 of them, but we produced these e-learning modules that are available to our website and can be downloaded for everyone. Coming to the final part, but also very important, last but not least, we are taking into account the exploitation and the impact that Nautilus will have through our developed technologies, always having in mind the outcomes of, as I mentioned before, an innovation action project. A lot of work has been done by the exploitation team in Nautilus, in the final part of the project especially, focusing on the technologies that have been identified among all the
the results and the sensors and samples produced in Nautilus as key exploitable results. We identified 11 products defined as such, as commercial products, from all the Nautilus results. For all in these in particular, a comprehensive work is done to produce, for instance, the leaflets that you see here lined together with the support of our Nautilus communication team, which are reporting the technical data for all them, providing technical information, reference values, and performance evaluation that are also available as part of our Nautilus project deliverables, also available in the website. Very important was also still an innovation project and aiming to involve the maximum possible extent the small medium enterprises involved in the project to have a cost-benefit analysis with a vision that could be achieved in the short future. So we performed cost-benefit analysis for all these key exploitable results for what could be the achievements by 2029. And for each of these technologies, we have a specific sheet like this one that I'm showing here, comprehensive for the whole project. So besides having all of these that were presented in a deliverable and presented to the European Union, we have a global cost-benefit analysis, a part of the commercialization strategy for the project, that can be called as a summary of the Nautilus cost-benefit. Still with the 2029 vision, what is very, very interesting as an outcome of this, and I will say appealing to the EU, the project officer and the evaluators, is that by 2029, we estimate that the total economic production and sales should be comparable, here it is 9 millions, to the overall budget that the EU provided to the Nautilus project. So I think that this is very, very important to be shown also at the EU level. Furthermore, obviously, more generated value will be achieved through employments, salaries, the exports outside the EU, because we have technologies that have a strong market outside the EU. And we believe that all these will be a strong support to the development of the blue economy and to strengthen the European Union competitiveness in the marine and maritime domain. I want to close with this slide, reporting a recap of the long story of the project that has been developed during the final part of the project, but takes, let's say, a long way back in all the story of the project, thanks to the demonstration leading partners, Michela, one of those. We believe that the lessons learned during the course of Nautilus could be a valuable and very important for future projects and activities dealing with such demanding environmental conditions like marine conservation and having to do with heterogeneous technologies. I will not go into the detail of these best practice that will be also published as one of the final deliverables of the project that you can find on the website. But as you can see, those best practices span from the very beginning, so about involving all parties into the various phases of technical design and development to the design and planning of the demonstration activities and the need for the care and focus in some specific aspects such as the repeatability, the robust design, and the interoperability among different platforms and different technologies. So thank you for inviting me again, and that's all. Grazie mille Gabriele, abbiamo forse tempo per un paio di domande, io ne ho una nello specifico ma vorrei vedere se c'è qualche collega, vedo Pierluigi Penna che già conosci, che ha alzato la mano. Grazie, grazie Gabriele per la presentazione. Ti volevo chiedere un paio di cose veloci. Allora, grazie che hai dimostrato che low cost non vuol dire low quality, quindi questo grande sforzo poi magari ci puoi spiegare come l'avete comunicato alla comunità, perché poi unire scienziati e imprenditori non è così semplice. Quindi la seconda rapida è qual è stato il filo conduttore
che ti ha permesso, perché sulle best practice non c'è la best practice del program manager, cioè come hai fatto e quali difficoltà hai incontrato a gestire una enorme mole di dati, di test, di informazioni e di tecnologie. Grazie. Mi inserisco al volo sulla domanda di Pierluigi perché la mia essenzialmente era il seguito della sua, ovvero conoscendo la complessità del progetto volevo chiederti un commento finale sulla tua esperienza da coordinatore. Grazie. Grazie Michela, grazie, un saluto anche a Pierluigi. Sì, allora, il cost effective, che è il termine che abbiamo scelto diciamo, di spostarsi da un low cost a un cost effective nel corso del progetto, perché è più efficace e più veritiero, ha sicuramente dimostrato che nell'analisi costi-benefici che mostrava alla fine, per ognuna non c'è stata possibilità, ma insomma, come Michela sa bene, abbiamo presentato alla comunità europea nel meeting di revisione finale e aspetti importanti che per ciascuna delle key exploitable results, le presentate come tecnologie che stanno già, alcune addirittura hanno delle unità già vendute sul mercato da alcune delle compagnie, altre sono nell'ultima fase e saranno nella fase di commercializzazione. Ci sono stati dei gradi diversi, per alcune sono delle tecnologie che sono completamente nuove sul mercato, altre sono delle tecnologie che sono più economiche rispetto a quelle già esistenti allo stato dell'arte e altre ancora sono più cost effective, cioè ottengono un dato di qualità migliore rispetto al costo oppure comunque ottengono un dato migliore a parità di costo. Per cui queste sono le tecnologie che abbiamo identificato e che cerchiamo di comunicare in questa maniera con l'ultimo. È una cosa su cui ci aveva richiesto in particolare un effort grande la comunità europea nell'ultima parte, quella di mostrare, essendo un progetto di innovation, che l'outcome era utile sia per le aziende sia per la comunità europea. E sul lato comunità europea, come Michela può testimoniare, insomma, i valutatori e gli esperti hanno alzato le sopracciglia e ci hanno detto che insomma cercheranno quanto più possibile, anche perché è loro convenienza, di portare il messaggio che quanto noi prevediamo che il progetto Nautilus porterà a livello di economia nel giro di 4-5 anni dalla sua conclusione è almeno pari a quanto la comunità europea ha investito nel progetto stesso. È un messaggio che, secondo tutti, direi, è abbastanza chiave, abbastanza importante per noi che facciamo ricerca e abbiamo sempre fatica a sentire, diciamo, da chi ci dà i soldi che vuol vedere una ricaduta reale dei soldi che vengono dati alla ricerca. E l'altra cosa, beh sì, l'effort, soprattutto come diceva all'inizio, iniziare il progetto con diversi dei partner, ci conoscevamo già, con Michele, Pierluigi ad esempio, ci siamo conosciuti via mail prima dell'inizio del progetto e ci siamo potuti vedere sostanzialmente soltanto al primo meeting di revisione perché il progetto è iniziato proprio in piena era Covid, per cui le difficoltà sono state anche maggiori. C'è stata una piccola fortuna che nella prima fase diciamo, lo sviluppo delle varie tecnologie era una cosa più diciamo, individuale dei vari partner, per cui si poteva andare avanti, però a livello di coordinamento beh, è stato piuttosto impegnativo. Tanti partner, tante tipologie, soprattutto eterogenei di partner, ma insomma una grossissima fase di apprendimento anche per il sottoscritto e penso anche per parecchi dei colleghi, oltre che, come diceva anche Michela, un progetto che sia a livello di risultati, sia a livello di partenariato, personalmente direi che non, prima volta che partenariato così unito si ritrova e per avere, probabilmente le due cose sono anche molto legate, il successo è legato ad avere anche un buon rapporto nel partenariato a livello proprio europeo, che ci sta già portato a fare alcune nuove proposte e ci porterà comunque
proporre altre spin-off o comunque spin-off in termini di progettualità. Altre progettualità che sicuramente potrebbero avere un successo in futuro. E menzioniamo anche il fatto che siamo andati molto oltre i confini europei con dimostrazioni nell'Oceano Pacifico, in Indonesia, nella penisola di Valdés, eccetera. Ti ringrazio moltissimo Gabriele per il tuo contributo che ho apprezzato particolarmente. Grazie. Noi ci sentiamo presto. Certo. Ciao a tutti. Arrivederci. A questo punto chiederei anche a Fabio Campanella di raggiungermi e vi introduciamo un'altra bellissima esperienza che molti di voi conoscono in IRBIM e che alla quale hanno avuto modo di contribuire, e introduciamo la sessione dedicata ai nostri dottorandi del PhD FishMed in collaborazione con l'Università di Bologna. Facciamo un applauso di incoraggiamento a questi giovani ricercatori. E la prima dottoranda che presenterà sarà Claudia Sacchetti, direttamente da IRBIM Lesina. Prego Claudia. Scusate, lo dico adesso per tutti, a 9 minuti vi avviseremo che avete un ultimo minuto. Okay, so hi, I'm Claudia, and today I will present you my PhD project about the ecological evaluation of the structure. So we know that the Mediterranean basin is a barrier of endemic species. However, in the last decades, it's been impacted by global warming and anthropogenic pressures. And so that's leading to the decline of a lot of ecosystems like the seagrass meadows. So my study will be on the species Posidonia oceanica, that is an endemic species of the Mediterranean Sea. It forms extensive meadows in the infralittoral zone, and it's really important because it provides several ecosystem services, like it's provide feeding, breeding, nesting, and nursery habitat for a lot of fish species. It's a high primary producer. It also reduces predation rates, and also it reduces the coastal erosion. So my research started with my research grant that was funded by National Biodiversity Future Centers. So I did a preliminary study of the Trinity meadows, and I compared meadows in the site called Calamatano with a control site in the area around the Elephant's Rock. So I study the fish population because it's an important ecosystem indicator of the quality status of an ecosystem. And I did that with a visual chancel transects that were made with an ROV vehicle. And also I did a profile of the water column with a CT depot, and also an assessment of the ecological status through shoots density and leaves length measurements underwater. So here in the picture, this is the ROV used, and there I show you how we do the assessment of the shoot coverage using quadrats measured 40 by 40. And all the sampling were made with the help of the Madeline Tremiti Diving Center. And so firstly, like our preliminary results show about the fish community. We can see the species composition. As we expected, we have a higher richness in the Posidonia area than in the control one. And the most abundant species was Chromis chromis in both sides, and especially for the control side. And also in the Posidonia, we can see also a high abundance of the Aterina species. For the same data, also the family composition was analyzed, and it's just confirmed our results. We have a high number of family in the Posidonia meadows, and this just underlines the importance of these habitats for the biodiversity.
This is the outcome of the ROV, and so these are the video that I analyze. I just want to show you that the meadows in Trinity Island are really impacted, and they are not homogeneous or continuous one, but really fragmented. And in the control area were a huge abundance of the alien species, Caulerpa racemosa. So also to validate the biodiversity, I apply two biodiversity indices, the Shannon and the Simpson one, and they also say that the biodiversity in the Posidonia meadows were higher than in the control area. But also for the assessment of the quality status of the meadows, I use a biotic index that is called BIPO. And so it just classifies these meadows as poorly preserved, unfortunately. So these data were used as a base that led to the building of my PhD project. So of course my area of study will be the archipelago of Trinity Islands that are located in the middle of the Adriatic Sea. And they are part of the Gargano National Park. They are a marine protected area, and all the seagrass are in the Zone C of the MPA. My goals are to assess the impact of climate change and anthropogenic pressures on the structure, vitality, and functionality of Posidonia oceanica. I also want to analyze the differences between the natural meadows and the transplanted one, and to characterize the associated biodiversity and assess its role as an ecological indicator of the environmental change and habitat quality. These are my main hypotheses of my study. So I want to say that the transplanted meadows are less resilient than the natural one. Also, the presence of Posidonia oceanica, anyway, transplanted or natural, supports greater biodiversity. And this fauna respond to seasonal changes and extreme climatic events. And lastly, the meadow structure and the vitality of it just vary with depth as a function of environmental stressor, anthropogenic impacts. So my experimental design is to compare three main sites, so the transplanted meadows, the natural one, and a control area that should be a sandy habitat, into contrasting seasons, to have the maximum environmental variability. So my sampling site will be in the area called Cretaccio because it has both natural and transplanted meadows, and the control area will be chosen around a rock called Bedovas Rock. So this picture, I just want to show you how are transplanted the meadows in Trinity. They have like a structure of like a chessboard. And then on the right side is the natural meadows of Cretaccio. And on the bottom is the new ROV vehicle that is also displayed at the Institute today. So the methods, so I want to compare the natural and transplanted meadows, and I will do a direct underwater sampling to assess the shoot density. And I also sample energy and lepidochronology. With scuba diver and video assisted transect with the ROV. And also on this data, I will apply ecological indices for the quality status of the meadows. And as well, environmental characterization of the water quality and of the water column with this ROV that is implemented with a CTD probe. And lastly, some experimental tests to evaluate the effect of these pressures on the plant. So what we expect to have an evaluation of this transplantation effectiveness, like mostly how easy it's going, and the changes in the meadow structures, so if there is shift in the lower limits, and an assessment on how these meadows are dealing with these changes in the environment at Trinity Island. Thank you. Grazie mille. Tranquilla. Grazie mille Claudia, complimenti per questo progetto davvero davvero interessante. Io vi inviterei, se avete domande poi per i ragazzi, ad approcciarli durante la pausa pranzo e a stimolarli con i vostri contributi e con le vostre interazioni. La prossima dottoranda, Pamela Lattanzi,
afferente al CNR IRBIM di Ancona. Thank you, Michela. Okay. Hi, everybody. I'm Pamela Lattanzi, a PhD student from Ancona, and today I will present you my PhD study about how decoding vessel trajectory data, so how to automatically classify. So my PhD scholarship is founded by the National Recovery and Resilience Plan, and the main problem that we address is, thanks Tommaso for giving us an overview about tracking device for large scale fisheries. I agree with you that most of the work is done for this fleet, but a lot of work is still have to be done for small scale fisheries, because we have to distinguish between vessels above 12 meters and vessels below 12 meters using passive gears that will be mandatory, their tracking by 2030 in Europe. So most of the technologies used for large-scale fisheries do not fit the scope for small-scale fisheries, because, for instance, VMS sends signal every 2 hours, 1 hour if you are lucky, and they are not able to collect enough data to track a small-scale fishing trip. So the solution is given by high-resolution data. So we install a GPS on the board of vessels in the Ancona harbor. And my problem was, if my fisher use more than 1 gear per fishing trip, how can I distinguish the gear used? So briefly, this is the data set. I had 1,634 trips validated. It means that for each trip, I individuated the hauling event, because we are speaking about passive gears, so gears that are setted by the fishers and then retrieved after a certain amount of time. So what we labeled as fishing was the hauling event, so the retrieval of the gear. And these are the fishing events for all the boats. This is in brief the summary workflow. What we did: we downloaded the data, we divided the fishing trips, we identified the fishing events, and we labeled them through the fishers, and we calculated the soak time, that is the time estimated during which the gear remain underwater and actually fishing, and then we try to predict the fishing gear. So this is a typical fishing trip, so the exit and the entrance back to the port of the vessel, and in red you can see the hauling events. And for each hauling event we estimated the soak time, so the number of hours usually that the gear remain underwater. So obviously the different passive gears used by these small boats depends on the target species, the market demand, the fishing season, and the regulations in force. We set the analysis at 2 levels: the gear category, so nets versus spots, and the specific gears. In this case, I will present you the specific gears level of analysis. So we have 5 specific gears: the trammel nets, the gill nets, the pots for crustaceans, pots for gastropods, and pots for cuttlefish. These are the variables that I selected as predictors, so variables helping the models understand which are the important the feature that should be taken into account to classify the gear. For instance, the distance from the coast of the hauling event, the main substrate of the sea bottom, the estimated soak time. This is the workflow. You have just to know that we divided the validated data set into train and test, to train the algorithm recognizing the gear and to test it on unseen data. And this was obviously we had an unbalanced observation for both the gear category and the specific gears, and we addressed it, and I will show you the results for the 5 specific gears. So
This comes from a work that we submitted to the ecological indicators, and these analyses are already an answer to the reviewers' comments, let's say. So I want to show just that on the left you have the rich classifier and the logistic regression that are standard statistical methods, while you have the decision trees, the random forest, and the extreme gradient boosting that represents 3 machine learning algorithms. I wanted to show you that if you don't tune your machine learning models, as most maybe of the researchers approaching machine learning models do at the beginning, you will obtain overfitted models that have 100% of accuracy. That is not right, because obviously usually these models are not generalizable. They are trained on this data, they memorize too much the training data, and they are not able to predict well enough on the test set, because they memorize also the background noise. If you tune the parameters properly, you can get less overfitted models with, in this case, a performance that is better for machine learning models, especially extreme gradient boosting, in this case for the recognition of the gear, with around 86% of correct gear prediction, and we are almost at the Métier level. And so briefly, machine learning algorithms can perform better than traditional statistical methods if approached properly through tuning. And it's also important to show the performance on the train set that are almost, they are usually not done in papers, because usually models are 100%, get 100% of the results in the train set being overfitted most of the time, so not generalizable to other data sets. And in this work, we also shared the workflow that is a code in Python, so that in the way that this work could be reproducible also to other case studies, to see the transferability of the approach. So now that you are almost bored to death, I hope not, but I want just for you to know that this is just a task of the machine learning. In this case was supervised learning, because we already know the groups into which categorizing the classes, so the 5 gears, but you can do a lot more. So maybe like for instance classification of images, of sounds. You can do unsupervised learning, clusterizing. For instance, you have tracks from satellite tags on fish, on sharks, and you want to clusterize the number of spawning areas. You can adjust in real time the trajectory of an automated vehicle if you use reinforcement learning. So this is just for you a glimpse about all the possible application of machine learning. That is a very powerful tool. So thank you. Grazie mille Pamela, e non è stata affatto noiosa la tua presentazione, anzi è molto stimolante. Il prossimo intervento mi dà anche la possibilità di ricordare a tutti i colleghi senior quanto possa essere appunto stimolante fare da tutor a questi ragazzi, quindi chiamerei Lorenzo Zacchetti. Good morning, everyone. Thank you for the opportunity to share with you what we are doing on my PhD project titled Novel Trophic Ecology Approaches to Evaluate Adriatic Demersal Ecosystem Dynamics. I want to briefly show what is this type of studies. Trophic ecology encompass several objectives in terms of trophic position, feeding strategy, trophic niches, and so on. And also we can implement this type of results in the ecosystem-based approach to fishery management. My PhD objectives are the evaluation of the trophic ecology of various benthic species of commercial and ecological interest, implementing what I like to call the GID approach. The GID approach is something new, something that involves 3 different methodology: morphological, chemical, and molecular approaches. G for gut content, I for stable isotope, and D for DNA metabolite coding.
on Parapeneus longirostris, Nephrops norvegicus, Pontophilus spinosus, Iridonida speciosa, and Carinectes sapidus. I want to start with one of the most important species in the Adriatic Sea in terms of catches. These studies want to determine the diet of Norway lobster in the Pomo-Jabuka Pits area. That is an area really important in the Adriatic Sea, in the central Adriatic Sea. It's a vulnerable marine ecosystem, essential fish habitat, and also from 2017 a fishery restricted area. The diet in general were very similar in terms of classes, with Malacostraca, Actinopterygii, Cephalopoda, considering the two different areas. We have an area called Ex-Ita, outside the Pomo pit, at a minor depth, with no regulation in terms of fishing activity. Then the other area is the Zombie, at a major depth, inside the Pomo pit, inside the Fra. Then we have a strictly regulated area. In terms of composition is very similar, but in terms of contribution of each species, it could be very different, because in Ex-Ita we have a more diversified diet, with Iridonida speciosa a really common prey, but in Zombie the Iridonida speciosa represent the most important species for all the samples. As you can see on the left, I reported from DNA metabarcoding results the species composition in Ex-Ita and in Zombie between 2019 and 2023. As you can see, the number of species decreased a lot during the years. Maybe we actually don't know why. But also we want to characterize the microbial community of the intestine, and it's really, really important to say that we have similar results that follow the diet results. Ex-Ita, more heterogeneous community, and Zombie, a community less diversified. The community were dominated by Protobacteria, Firmicutes, and Desulfobacterota. This is something new, it's a challenge, because it's an idea that we want to try to understand if scavengers could be used as biodiversity sampler. Due to the ecological traits of these species, we know that, for example, Nephrops norvegicus, Parapeneus longirostris, and Pontophilus spinosus, Iridonida speciosa, shows a feeding strategy really common with scavenger attitude, but also we know that they show some preferences in terms of prey consumed. As you can see from the graph on the right, the motor richness was incredibly high for Nephrops norvegicus. This is something interesting because we can say, okay, Nephrops could be the best species that could reflect the biodiversity, but it's not so correct, because if you look on the left, I show you the proportion of reeds, and we can notice that Nephrops, I think 60% of it comes from Malacostraca. For Pontophilus, we have a similar situation, but in terms of Actinopterygii. Depends of species we want to analyze the biodiversity. We want to understand the Actinopterygii better than Malacostraca. We can choose the different species. However, in our opinion, we prefer to use together these species to better describe the biodiversity. Okay, now finally I want to spend the interview on the most iconic species at the moment, the blue crab. Before talk about the trophic ecology of blue crab, I want to show you just in few seconds. We want to give a formula to obtain the carapace width from the carapace width excluding the spines in the box in the yellow. If you apply this formula, you can obtain the carapace width that is really important for fishery management. In the box in violet, the other objective of this work was obtain the weight of the missing claw.
depending of the type of the claw and the sex. Then we have 4 different formulas: crusher males, cutter males, crusher females, and cutter females. We obtain the weight of the missing claw. Now we can obtain a more realistic weight of the animal. Okay, now we can talk about the trophic ecology of blue crab. We've investigated the trophic ecology in Chesapeake Bay in the Atlantic Ocean, but also in the Adriatic Sea, in Venetian Lagoon and Marche coastal water. Venetian Lagoon is one of the most impacted area for the Adriatic Sea, but also in general from the Mediterranean Sea. The diet in Chesapeake Bay was more selective and restricted, more concentrated on bivalvia category. In Marche coastal water, Malacostraca was the more important category prey, but also Actinopterigi and Bivalvia exhibit an important role. For Venetian Lagoon, the situation was quite different because we've investigated more in deep the diet, considering the seasonality of the trophic ecology of these species. We can say in general that they consume Malacostraca, Actinopterigi, Bivalvia, and Cephalopoda. And in the graphs on the left, we have the NMDS, the number A and B, the Marche coastal water against Venetian Lagoon in terms of gut content in the A and DNA metabarcoting in the graph B. In the graph C and D, we have the seasonality in the Venetian Lagoon of the blue crab, again, the gut content in the panel C and the DNA metabarcoding in the panel D. Finally, I want to show you more in deep the trophic ecology, the diet of blue crab in Venetian Lagoon. I reported the species composition of the diet comes from DNA metabarcoding results, separated by seasons. We have a very strange situation now because we didn't find a predation of Ruditapes philippinarium, but could be justified because we have a decrease in number of these species, but we have noticed that an increase in predation on Camellia gallina, but also on Carcinus estuari and Sepio officinalis. This could be important to say because it's the new predatory targets and something to better monitor for the future. Okay, thank you for your attention. Grazie. Grazie mille Lorenzo, e il prossimo intervento invece sarà fatto online da Marina Chiappi, che se non erro si dovrebbe trovare all'estero per il suo periodo di dottorato all'estero, giusto Marina? Sono appena tornata, però purtroppo sì, non sono riuscita ad essere presente. E dove sei stata? Sono stata a Marsiglia e è di questo di cui vi parlerò oggi. Prego. Grazie. Good morning, everyone, and thank you very much for the opportunity to present the main studies I carried out during the international phase of my PhD. So, a brief introduction on 2 invasive species, the Manila clam, Ruditapes philippinarum, a very important economic resource which was deliberately introduced and is widely cultivated in the Mediterranean Sea, and the blue crab, Calinectes sapidus, accidentally introduced there, which spread in many countries, including Italy and France, causing relevant issues. So in Marseille, I had the opportunity and pleasure to work with Dr. Guillaume Marchesso
at the Mediterranean Institute of Oceanography. And the objectives of our work are here listed, but of course, due to time constrictions, I chose those ones in bold to be presented today, which are the thermal performances and habitat suitability of Rhoditapes philippinarum, and a local ecological knowledge questionnaire on Calinette sapidus to investigate its invasion dynamics and socioeconomy. So we conducted experiments on the thermal tolerance to individuate the thermal niche of Rhoditapes philippinarum to see if these results will be available in a context of climate changes. So we collect the samples and we performed the experiments. So data were gathered on the respiration rate in function of temperature. Performance models were applied to spot the best fitting one, which was chosen. And the Janssen and Dewey model yielded optimal fit. And here we have the respiration rate for the Manila clam with an optimal temperature of 32.89 degrees and a sharp decline after that. So the performance model was then transformed into probability, and the last step was to map, integrating our result with Copernicus data and with future projection for 2050. So comparing briefly the results, we can see that the present conditions on the left, calculated monthly for the year 2024, will generally be worse in the future, especially under the RCP 8.5 scenario, which is the worst one. So we then extracted from GBIF all the population occurrences at a Mediterranean level to spot changes in the future scenarios. And as you can see, they will be subjected to changes in worse in general. So here we have an example of one population, that is the one that is established in the Berre Lagoon. We reconstructed the frequency of the past 30 years from 1994 to 2024 of two categories of thermal habitat suitability, which are inferior to 0.5, which is inconvenient, and over 0.5, which is favorable, noticing that the second one was stable, while the first one decreased, as you can see on the plot on the left. We also mapped the monthly thermal habitat suitability in Berre on the right. And the paper on these results is at the last stage of revision among co-authors. Then another topic, a local ecological knowledge protocol, which was formulated by the GFCM, was applied to survey the invasion dynamics and socioeconomy in Berre Lagoon there, and also before in 5 Italian hotspots lagoon, which are Venice, Goro, Lesina, as you know, Trapani and Oristano, to gather information on different aspects of the blue crab invasion. And I'm going to present you just some of the results due to the lack of time again. So on the left, you can see seasonal patterns of frequency of the blue crab, which vary per location. On the right, historical trends that show a general increase in the occurrence of the species in the last year, which sometimes has a sharp trend and sometimes a smoother one. Then on the left, if each fishing year category was compared to the maximum daily capture of the blue crab per lagoon, highlighting the most fishing year per site. And on the right, even the minimum and maximum prices per lagoon were investigated, and a paper concerning this study is in preparation. Then in the Berre Lagoon, we also asked the detailed information on the ubication per season of the categories of crabs, such as ovigerous females,
which you can see on the right, and males displayed on the left, and cubs. These are just examples because of the lack of time again, I'm sorry. So we also carried out fieldworks, and this is a glimpse of what we did. Since May, we conducted a monthly monitoring at Berg, Hyères, and Villepay lagoons to collect larvae and adults of blue crab in the locations here displayed. And crabs were frozen to be counted, weighted, measured, classified in terms of sexual maturity and fecundity. And regarding larvae, and in particular megalopy, they were collected by a synthetic sponge attached to a bottle filled in concrete, as suggested by FAO protocol. And all the catch was scanned through the zoo scan. So, in summary, habitat suitability maps help forecast species persistence and guide management. Fishes' insight deepen our understanding of invasions and, in general, of the sea. And effective management of non-indigenous species must balance ecology with socioeconomic realities. And under climate change, only integrated approaches can lead to adaptive solutions. Thank you very much. Hello everyone, I'm Samuele. I'm a PhD student for FishMed in Ancona. And I'm here to talk to you about my activities during my abroad period of the PhD that I spent at IFREMER at the Central Atlantic in Nantes. So I will briefly talk to you about the Pelgas survey and then about zooplankton imaging techniques. So, the Pelgas survey is basically an acoustic survey that is a mandatory survey used routinely and annually to assess the biomass of small pelagics. So, the main focus is the collection of acoustic data and the sampling of small pelagics through pelagic trawling to assess the biomass of small pelagics. However, it's also a very useful platform for the collection of ancillary data. And we are going to dive deep to see which data we can collect. And usually the sampling operations are divided in day and night operations. So let's start with day operations. So the basic of acoustic survey is the collection of acoustic data that on the Thalassa, that is the boat used for the Pelgas survey, is performed using both a split beam echo sounder and a multi-beam echo sounder that allows to see a 3D vision of the sea and the fish schools, and the trawling operations to collect the fish samples. Of course, the main targets are small pelagics, so in this case we can see sardine and anchovies, and we also have some sprout. During the day, we also have onboard observers to collect data on marine mammals, cetaceans, seabirds, and marine litter. We also have a continuous sampling using QFAS sampling, that is an instrument used to collect underway, so along the acoustic transect,
eggs of and larvae of small pelagics mainly, that allows the application of the DPM method to assess biomass. So we have a pump that continuously samples seawater, and this seawater is then concentrated in cod end, like that of zooplankton net. And the samples are then analyzed on board, and we will see how. There's also continuous sampling of seawater to assess the surface seawater parameters using a ferry box. It's very similar to QFES. There is a pump that continuously samples seawater, and the sensors that assess temperature, salinity, chlorophyll, and so on. During the night operations, we have CTD and water sampling for the analysis of the water column, and we also have a collection of water for nutrients and particulate matter. We also have zooplankton sampling using triple WP2 with one of the codens used for biomass determination through filtration with different class sizes. We also have a collection of zooplankton for genetic metabarcoding, and the analysis of the sample on board using the ZooCam. So let's start with zooplankton imaging. The first instrument I'm going to talk about is ZooCam. That is the instrument on the Thalassa. It's not commercially available, and it's an inflow imaging system. So there is a pump that allows a continuous flow of water. The water flows in front of a camera that has an illumination system, and this camera continuously takes pictures of everything that goes through. So we have a video. Okay, perfect. So the sample is first collected from the cod end, and then is divided in half using a Motoda splitter. So it's subsampled to avoid having too many organisms. You repeat the subsampling until you have your desired amount, and then you pour it inside the tank. The tank has steering mechanisms that allows to separate organisms, and then you have a continuous flow in front of the camera, as you can see here. There is a pump that allows the water to flow, and then the sample is collected at the end to be preserved, usually using formal. Okay. And the other system I was able to use not on board, but at a lab in Nantes, is ZooScan. That is a very different instrument because it's a flatbed waterproof scanner. So you start with a sample, you subsample it, exactly like with the ZooCam. And the main purpose of subsampling is avoiding touching objects, so organisms too close to each other. As you can see, we have change in color as you dilute your sample. Then your sample is poured on the scanner, and you manually separate each organism to avoid touching objects, and you press scan. So you have a full scan of the sample, and each organism is divided in vignettes, and all the single images are then uploaded on a platform called Ecotaxa. That is a platform used for automatic identification of the samples using some machine learning algorithms. And after you upload everything on Ecotaxa, you identify it using machine learning, and then you validate one by one. So, as a summary,
ZooCam is very fast, so to give you an idea, to image a sample, it usually takes 3 to 5 minutes. It can be used on board because you can also use it on live samples. You don't have it to be stable. You have lower subsampling because it's a very different flow system. You just dilute your sample more, and you have a higher number of items you can image. And it's slightly better at imaging transparent zooplankton. As cons, the imaging is at random angles because the organisms that flow in front of the camera can flow in every angle. The post-imaging correction picture is not possible, and instead it's possible on ZooCam. And you have also a lower limit on the maximum size range that is given by the size of the where there is the camera. While ZooScan is usually images objects along the longer axis because they are all the items are placed on a bed. And it also allows a post-imaging correction of pictures if you have touching objects. But it's a much longer processing time, like you usually take about 30 minutes just to separate all the organisms on the scanning area. And the sample has to be completely still. So, of course, it's not usable on board, but even people walking in the corridor around the scanner is a problem that you see waves while the scanner goes. Thank you for your attention. Davvero grazie anche a te Samuele, vorrei ringraziare di nuovo tutti questi ragazzi, fategli di nuovo un grande applauso, fare i complimenti a tutti perché come avete visto i loro progetti sono molto impegnativi e so che si stanno tutti impegnando. Avete visto anche nelle ultime presentazioni che il periodo che mandatoriamente devono svolgere all'estero per il dottorato FishMed è molto importante per loro, per stabilire nuove connessioni, interazioni, per acquisire competenze che sono importanti per loro, ma anche per tutti noi della comunità IRBIM, perché portano comunque a casa molte nuove idee, aria fresca. E ricordo che il coordinatore del dottorando FishMed è il nostro collega Mauro Marini e so che sia il nostro direttore sia il direttore di dipartimento tengono moltissimo a questo programma. Abbiamo molti altri ragazzi che hanno appena iniziato, sono al secondo, terzo anno e sono sicura che nei prossimi IRBIM Day avranno modo di raccontarci le loro ricerche. Di nuovo complimenti a tutti e penso che abbiate un po' tutti fame, quindi ci avviamo verso la pausa pranzo.
Sediamoci che riprendiamo i lavori. Venite davanti che ci sono dei posti. Pensavamo giù. Tra pochissimi secondi riprendiamo i lavori. Regia, partiamo. Hello Telmo, this is Gianmarco Luna. Hey. We cannot hear you still, but let's wait for a second. Hello, hello. Okay, we can hear you. Okay, hi. Yeah, thank you for being with us, and please apologize for being late. And we can see you. If you want to show your presentation, you can start. Thank you. Okay, thank you. I'm sharing my presentation already, as you can see. Hi, everyone. I'm really sorry for not being able to be with you in Italy these days, but it has been impossible to travel from the Azores all the way to Italy. I'm sincerely apologize for that. I know it's not the same giving a remote talk. So I hope I can show you a bit of what we have been doing over the last years here in the Azores. So my talk today is about democratizing deep sea exploration for biodiversity conservation. Just by coincidence, a summary of the work was recently published in Trends in Ecology and Evolution. And the idea is that the conservation of deep sea ecosystems is often is difficult because of the lack of basic data that needs to inform, for example, MPA placement. In this context, we developed some cost-effective approaches to leverage deep sea exploration and biodiversity conservation. But before I go into the details, I want to tell you that I'm part of a research group called the Azores Deep Sea Research Group that is led by myself and Marina Carreiro Silva. And basically our mission is to improve the understanding of deep sea ecosystems, mostly in the Azores, but in the Atlantic Ocean and other ocean bases,
considering that or acknowledging that the planet is changing with the main goal of inspiring the society to make the deep sea more into the society mind, and most important, to inform policy. So I don't know if you know exactly where the Azores is. I'm actually in Fayal Island today, which is right in the middle of the Atlantic Ocean, on top of the Mid-Atlantic Ridge. It's a group of 9 islands. The EZ is massive, it's about 1 million square kilometers, which is 10 times terrestrial Portugal mainland. And it's mostly deep, an average depth of about 3,000 meters. And we wanted to understand the natural diversity that lives in the deep ocean and the distribution of species in the deep ocean. And we set a target, and the target was that we should be able to improve the understanding of these ecosystems until, let's say, 1,000 meters depth. That was our first SMART objective. And because that was the area that we thought there was more biodiversity, deep sea biodiversity distributed, but most importantly, where most of the human activities were located, and because of that, where it was more urgent to collect scientific baseline data to inform spatial management. And that's when we decided this crazy goal of that we should visit all geomorphological structures in the Azores without having any previous data, only those few red points that you can see in the map, but most importantly, not having any technology with us. So that was kind of a crazy dream that we decided to set as a goal. This was back in 2016. And you know that deep sea exploration is challenging and expensive, not only because seafloor is massive, it's large, it's vast, but also because traditionally deep sea exploration relies on very costly technologies like large research vessels and ROVs and submersibles that our research group and most research groups around the world don't have access to it. So the deep sea exploration has been limited to research groups and countries that have the financial means to do that. For example, in the Azores, we have lots of, American, German, and French vessels coming by and doing their own research, and we haven't been able to put our research agenda in place because of this lack of access to the facilities. That's when we decided to think if we could develop some tool that would allow us to do rapid assessments of the deep ocean at a reasonably cost, that could allow us to collect data to inform management. And that's when, after failure, I must admit, failure in 2018 was a total failure, we come up to what we call the Azure Drift Cam, which is what we now know it's a cost-effective tool that can democratize deep sea exploration. Basically, it's a simple tool that drifts over the seafloor. It's easy to assemble. It's built with off-the-shelf components, meaning that we can buy most of the components from local stores or from the internet, and it can be built anywhere around the planet and can be operated from small fishing vessels or small research vessels. Basically, as I mentioned, is a drifting system. We now operated it until 1,500 meters depth. It has a live view feed, so it can control the depth of the structure in relation to the seafloor. It records up to 4K video. It has lights and depth and temperature sensors and some lasers, so it could measure things and transform occurrences into densities, which is quite important when we want to translate these videos into data for scientific purposes. But basically, it's a tool, and you can see here that we can operate. This is the images that I think you're seeing is operating from our small research vessel, is a 24-meter vessel. We deploy the system from the side of the vessel.
Then in the second video, we control with a regular winch that all fishing vessels in the Azores have, because the most important gear here is long lining, bottom and drifting. So most vessels have this kind of winches that we use to control the depth of the instrument close to the seafloor. Then on the image number 3, we have received very low quality image on the seafloor, of the seafloor on the vessel, so we can talk to the winchman and ask to move up and down the structure. So we get images like the ones that you are seeing now, very, very close to the seafloor. The lasers provide us this dimension so we can transform these counts into densities and also measure stuff. These are some of the images that we collected back in, I think these are from 2020. And you can see that the quality is probably not ideal for outreach activities and for movies and stuff like that, but it has been really, really efficient in terms of transforming these images into databases of occurrences of species. For example, this one, Irina dabni, is an endemic species of the Macaronesia, and now we have a better idea of its distribution. And you can see now spongy grounds of Pheronema and even sharks and other species that we have been able to film during our expeditions. So to have an idea, we now have visited all the geomorphological structures. This is data for 2024. The 2025 field season is not here yet. We have performed around 1,500 underwater video transects, which means close to 1,000 kilometers of the seafloor surveyed. And we have produced a database of about 100,000 records of occurrence of mostly vulnerable marine ecosystem indicator species. But most importantly, this really was a paradigm shift for deep sea exploration in the Azores. These graphs are difficult to understand, but basically it shows that the proportion of research expeditions and this kind, the number, in this case, the number of dives that were led by international partners was almost 100% until 2005, then kind of decreased to 90% until 2010 and 60% to 2015. And as for today, because of the drift cam, most of the data that was collected in the Azores was from expeditions led by locals, and this is quite important for us, and I think quite important for many research teams around the world. This tool also enabled large-scale spatial assessments. This is a map of the number of dives that we have conducted within the EZ until 1,200 meters depth. And it has placed the Azores as a global hotspot for deep sea exploration. And we call it equitable because it opened the access for people that was not excluded from deep sea exploration before. So New Zealand, Japan, Norway, the US, and then the Azores comes as a hotspot of deep sea exploration because of the low-cost technology developed. So, but going to the sea and collecting images is not enough. Then we want to translate that into scientific information to advance knowledge. And so far, I'll provide you some highlights. We found that the Azores hosts coral gardens and sponge fields all over the place. So in the beginning, we were kind of wondering where those coral gardens would be located, but we found that every single geomorphological structure has some interesting communities, both coral gardens or sponge fields. We also found, which is common, this bathymetric gradient in the community distribution, and that the mid-Atlantic ridge that previous studies showed that didn't support a lot of life and diversity, we found that it supports more than previously studies indicated. We also discovered that the Azores is a hotspot of species diversity in terms of cold water corals, mostly octocorals. And over the last years, with the images, but also the samples that we were able to collect,
we have a lot of new species and probably a genus that will be described. As I mentioned already, we found this endemic coral, Echina dabne, that has a very limited spatial distribution, which makes them very vulnerable to fishing impacts. The longevity is about 100 years, which makes quite critical to map where the distribution of these species are, so we can inform spatial management. The same for dense gardens of Paragorgia johnsoni that we found on different spots. This one is on a reach that we surveyed in 2018, and we found that, like we see now, that the Paragorgia, they maximize their growth, or they grow towards the prevalent currents to maximize feeding, which is quite neat. So we can even use the Paragorgia orientation to have an inference of the most important current patterns in that specific place. We also found extensive gardens of this Narella gorgonian corals. It's a primnoid. It's probably the one forming the highest densities of cold water corals in Azores. We probably need artificial intelligence algorithms to count all of this, but now we know exactly where these species are located. Also back in 2020, we found large aggregations of black corals. These black corals live for 3,000 years. They are what we call the equivalent to the redwood forest that live in California, which are the oldest trees that still persist on the planet. We also have our redwood forests in the Azores and in many areas of the deep sea all over the world, but they are not formed by trees. They are formed by these black corals, very long-lived, but they also provide important habitat like the forests for other species, including commercially important fish like wreckfishes and others. Another highlight is this carbon reservoir species that the Lophilus and Madrepora, they form small hard coral reefs, and these species are quite important for climate mitigation. So again, knowing exactly where they are located and trying to preserve them is quite important, not only for local biodiversity, but also for climate regulation. Just a few more examples. One here is this unusually large Dentomerisea. We filmed this in Terceira Island, an area where there's a lot of handline fishing, but we still found this Dentomerisea in very what we call good environmental status or good condition, which kind of gives an idea that handline fishing really has reduced impact on these important and vulnerable ecosystems. Just a few more examples. We get really enthusiastic with this. We found a seamount that was uncharted. We found it with the Hydrographic Institute in Portugal, and we visited it with our drift camp, and we confirmed that this Diogo de Teve seamount should be classified as a pristine area and should be a priority area for conservation. It still hosts these large and intact colonies of this gorgonia named Calogorgia verticillata with no signs of fishing impacts. Moving to sponges community, we also found a lot of sponge aggregations all over the place, new species, new potential species to be described. But we also found that the Azores is potentially a hotspot of sponge biodiversity, but a lot of them are still to be identified to the species level. We are now trying to collect samples of most of the species that we can't put a name on and try to identify, and we'll probably discover more new species than we previously thought. Another interesting highlight are these large aggregations of Ferronema, distributed mostly between 600 and below 1,000 meters.
We still don't know the age of these sponges, but there are some idea that can also live very long. I'm not saying 1,000 years, although studies indicate that can live for 1,000 years. But anyway, they are quite long-lived, and they also play an important role in the biogeochemical cycles for silicon, nitrogen, and carbon. So also knowing where these species are located is quite important to inform management. I think it's two more highlights. One is this aspect that corals and sponges, they provide habitat for other species. We could see a conger eel living inside a sponge. Here is a rockfish also living inside a sponge. But we observed lots of other fish species associated to many of these coral habitats, which means that they provide habitat for important commercial species. So, again, knowing exactly where these three-dimensional structures are located is quite crucial, not only for protecting the species by itself, but also the species that live associated to it. So another interesting finding over the last years is this deep sharks and rays that we filmed. Some are quite rare, in fact. The rough shark Oxynotus paradoxus that we saw before have been filmed only once before we did these spatial assessments with our drift cam. Now we have more than 10 sightings of these species, but we also found high abundance of kitefin shark, which was fished for oil in the past, and now it's kind of a preserved species. So quite nice to see high abundances of these species. Also, these aggregations of orange ruffy. Orange ruffy is also a very long-lived species. It lives for about 100 years, 120 years. They are usually fished with very technological fishing gears, and they are fished when they do these spawning aggregations. And back in 2005, the Azores with Madeira and Canary Islands, they banned bottom trawling for our EEZs. And probably because of that, we can still find not only orange ruffy, but also the habitats that they are associated with, like, for example, the coral gardens. And because of this, and although the Azores have a lot of bottom longline fishing, most of the areas that we visited are still in high natural and ecological value, which these days it's quite a relevant discovery, meaning that most of the areas in the Azores and elsewhere where bottom trawling has been banned do still host quite relevant benthic communities. So this is kind of a summary of scientific discoveries, but discovering science makes sense if we apply it to management. This is kind of only a summary of what we have been transforming this information into data. We have now a database of species occurrence of about over 100,000 records. We, as I mentioned, mapped the distribution of many species, most of them indicators of vulnerable marine ecosystems. We developed habitat predictive maps to have a better idea of where species are distributed, because the drift cam and all these visual surveys, we can't assess every square meter of the seafloor, so we use distribution models to predict where species are likely to occur. But we also have assess each of the areas that we visited against the vulnerable marine ecosystem FAO criteria, or the criteria that defines what is a VME based on the FAO guidelines. And all this information has been passed to the regional government of the Azores, along with kind of let's say an identity card of all the areas that we visited. Like the one that we are seeing here is Mar da Fortuna. We produced an ID card, which is a sheet with information on the environmental setting, biological communities, the amount of knowledge we have, the VME assessment, but also the fishing effort that this area has, and the fishing regulations. And for all these species, we now have
produced a short video showing to people what these areas that only have a name, what these areas look like. All this information has been used to develop systematic conservation planning approaches that we send it to the government, basically trying to identify what should be the priority areas for conservation based on well-defined conservation and management goals and objectives. This report was finished in 2020, was updated in 2023, and by 2024, on the 24th of December, sorry for the sound, 24th of December 2024, the expansion of the network of MPAs in the Azores was approved by the regional parliament, and now the Azores have achieved the 30% target in terms of marine protection, most of it leveraged by this cost-effective large spatial assessments. The map that you can see here in the bottom is kind of an overlay of the final configuration with the scientific conservation planning advice, and we can see in red that a lot of areas were not included in the final configuration. So we now want to use all the scientific knowledge we gathered to evaluate how effective the network that was approved by the Parliament is in terms of answering the conservation goals and objectives that were defined. So that's all from my side now. I think the framework that we developed in the Azores is a framework that could be exported to many parts, to many other areas of the globe. It really fosters this equity and inclusion in exploration. It gave us this idea of independence from external institutions and partners to put in place our own research agenda. But most importantly, it provided biodiversity assessments that supported the expansion of the network of MPAs in the Azores. I think that's all from my side. I don't know exactly how much time it took me, but I'll stay around to answer some quick questions you may have. Thank you. Thank you so much, Telmo. You were perfectly in time. And first of all, really, my big thank you for showing us the beauty of deep sea landscape. I think that the cost-effective methods you develop is really amazing. And we should replicate all across the planet to show citizens how deep sea are magnificent. We have time for a couple of questions. So we have one from our associate, Emanuela Fanelli. Hi, Telmo. Just congratulations for the achievement of this really incredible objective of the 30% of protection in the Azores. During the videos, I observed some specific, unique, it seems, species related to some seamount or specific island in the system of Azores seamounts. Do you think there is a restricted connectivity between the seamounts in the Azores system? Because it seems that some species that you indicate we found just in this area, of course, because also not limited exploration, because with the Azores drift you explore a lot. But do you think that the stepping stone effect of the seamount that is known from ecology is quite limited in the Azores because probably of the distance or whatever, or it's just my impression? Thank you. Thank you for the question. To be honest, we haven't started yet studying connectivity. The first step of our assessment is really to map biodiversity distribution, and now we can start playing with connectivity. But most of the species that we find in the Azores are also found in both parts of the Atlantic Ocean, western side and eastern side. So there might be somehow
some connectivity between these different large-scale areas. But the small-scale connectivity, which I think it's kind of crucial for the maintenance of the species if they are impacted, it's still not known. And in the context, for example, of deep sea mining, it will be quite crucial to understand how connected these species are. But sorry to rambling around, but to be honest with you, we can't still say how's the connectivity working in the Azores, both at a small scale, regional scale, and at a large ocean basin scale, but it's still very relevant for management and for mostly in the context of deep sea mining. Thank you, Telmo. We have time for one more question, if we have. Okay. No questions, so we thank you again, Telmo, and thank you very much again for the invitation. It was a pleasure. Thank you so much. Bye. Bene, proseguiamo con i lavori della conferenza. Abbiamo un cambio, stavo parlando con i colleghi della regia, perché il ritardo accumulato ci costringe a fare delle modifiche alla scaletta. Manteniamo ovviamente tutto, però abbiamo cambiato un pochino l'ordine dei vari blocchi. Adesso procederemo con il CNR IRBIM Marine Quiz, che dura circa una trentina di minuti. Dopodiché avremo il coffee break, che invece di essere alle 16:15 è alle 16:30. Quando andiamo fuori a fare il coffee break facciamo la foto di gruppo e poi rientriamo per le tavole rotonde, che invece di iniziare alle 16:45 iniziano alle 17. Ok. E quindi vorrei mantenere le tavole rotonde, diciamo, più o meno all'orario stabilito, e quindi chiedo la pazienza ai colleghi della sezione Short Term Mobility di fare le loro presentazioni dopo le tavole rotonde, quindi tra le tavole rotonde e la poster session. Prima di iniziare con il quiz avevo una comunicazione di servizio che riguarda la giornata di domani, perché avremmo bisogno di sapere chi conferma la partecipazione all'attività di domani, che è l'attività di team building. Purtroppo il meteo non ci consente di andare a visitare la foresta umbra, c'è un'incertezza legata alla pioggia, ma soprattutto ha piovuto tanto, quindi il terreno sarebbe scivoloso e sarebbe un po' pericoloso, e quindi l'escursione sarà invece a Castel Sant'Angelo, Monte Sant'Angelo, e a visitare anche degli ambienti ipogei, giusto? Ho capito bene. E quindi, diciamo, vi chiedo più che altro di confermare a Pasquale chi di voi ci sarà, ed anche di confermare se avete bisogno, se non siete automuniti, se avete bisogno della navetta. Potete farlo insomma da qui fino al coffee break o subito dopo. A questo punto invito Fabio Campanella e Michela Martinelli per avviare l'IRBIM Quiz. Prima edizione. Eccoci qua. Allora, quest'anno abbiamo deciso di fare, diciamo, spezzare un po' e organizzare questa prima edizione di un quiz. Ci saranno domande, diciamo, su curiosità sulla biologia marina, quindi niente di super tecnico, quindi tutti possono partecipare. Ci sarà qualche domanda un po' sul CNR e altro. Intanto potete iniziare a scansionare il QR code. Quindi saranno 32 domande. Ci sarà un premio finale importantissimo, quindi vi consiglio a tutti di partecipare. Vi do ancora un po' di minuti, dovete inserire il nome, mettete il nome e cognome, così poi riusciamo a tracciare.
Vabbè. Per ogni domanda ci saranno quattro risposte, bisogna rispondere entro 15 secondi e si otterrà un punteggio sia dalla risposta esatta sia dal tempo impiegato per rispondere, quindi siate veloci. Non so se metterci lì, però diciamo... se è meglio metterci di là. Ci mettiamo di là? Chi è che mette i pollici in giù? Le corna. Ancora aumentano, diamo altri 20 secondi e poi iniziamo. Ok, pare che siamo fermi a 68, quindi direi di iniziare. Si è vista... Ah no, ok. Vediamo cose diverse qua. Ah no, però ho ricominciato da capo, Qua non si può essere tutti. Infatti. Ci siamo? Ok, prima domanda. Entro il 2050, secondo la proiezione della Fondazione Ellen MacArthur, quale sorpasso allarmante potrebbe avvenire negli oceani? Forse c'è un problema tecnico però. Corretto. Attendiamo un attimo. Attendiamo notizie dalla regia. È la prima edizione, ci sta un attimo di... Le persone si devono riregistrare. Si devono riregistrare? Perché vedi, sono riscesi i numeri perché... Strano però. Che fanno, continuano a fare... Ed è iniziato di nuovo? Allora va bene, se è riniziato dal nome va bene, così ricominciamo da capo. Riscrivetevi tutti. Niente, la prima domanda è andata di nuovo. Il bello della diretta.
Eh sì, dovete reinserire proprio il nome. Ragazzi, c'è un premio in palio, seri. Su. Ok, 10 secondi e ripartiamo. Speriamo bene. Ok, pare che ci dovremmo essere. Forse. Ok. Ma è partito? Vediamo. Ah, da qua? Sì, vabbè. Devi leggere tu allora. Guarda, 9 domande. Allora ragazzi, prima domanda. No, terza. Terza. Ok, terza domanda. Quale pesce degli abissi pratica una riproduzione estrema? Ok. Prossima domanda. Ah, no, non devi fare tu. Quale esperimento scientifico coinvolse dei crostacei in palestra? Tapirulan sottomarino per polpi, aerobica subacquea. No.
No, lo so. Dovevano essere 15 secondi, ma... Mi sa che... un epic fail. Oh, una persona ha risposto però. Fabrizio, regia, niente. Ma non lo so. Mi sa che problemi tecnici. Magari se riusciamo dopo a recuperare... Dai, così recuperiamo un po' di tempo sull'agenda. Speriamo di riuscire a farla magari durante, forse prima del... sì. Bene, dai, abbandoniamo il tentativo, ci abbiamo provato. Allora, possiamo provare ad andare avanti con l'agenda, poi magari lo riproponiamo dopo. Siccome il coffee break ancora non è pronto, potremmo, se la regia è d'accordo e se i ragazzi sono d'accordo, intanto partire con il primo talk della sessione short term mobility. Che ne dite, regia? Va bene. Allora vi racconto intanto cos'è questa sezione. Noi come istituto da qualche anno finanziamo con nostre economie dei progetti di ricerca, diciamo che consistono in una permanenza all'estero di una nostra giovane ricercatrice. Lo facciamo in maniera abbastanza formale attraverso un bando e ogni anno ne finanziamo un paio. Quest'anno ne abbiamo finanziati 3 e quindi abbiamo chiesto ai colleghi che hanno vinto la borsa e che hanno effettuato il soggiorno all'estero di raccontarci l'esperienza. Quindi i colleghi sono Federico Calì, Fabio Campanella e Gabriele Di Bona, che sono stati rispettivamente al DTU Acqua in Danimarca, al CSIC IEO a Palma di Mallorca e a Bangor University. Quindi diciamo sono dei talk da un quarto d'ora. Adesso abbiamo un quarto d'ora, quindi inviterei Federico Calì a raccontarci. Okay. Good afternoon. Today I'm going to talk about my... Okay, stop. Okay, the activity I'm carrying out for the short-term mobility project that gave me the opportunity to spend 3 weeks hosted by DTU Aqua in Denmark. And I come back just at the end of September, then it's a project still ongoing. And the project is on climate responses of gadoid species across warming hotspot in Northeast Atlantic and Mediterranean Sea. Just a very quick introduction about myself. I'm a fishery biologist with experience in observational research and fieldwork, mainly fishery-dependent and fishery-independent surveys. I focus mainly on life history traits of Mediterranean and Antarctic fish species, and recently I started to model population dynamics of gadoid species under sea warming. Well, over the last few years, I focused mainly on the gadoid
suborder, which is one of the most important among bonyfish for its commercial but also ecological value. On the right side of the slide, you can see 8 among the most important representatives of this group. As you can, they are generally considered cold water species, even if within this group we have species that are typical from strict cold water species, for example, Merlangius merlangius, but generally they are widespread both in the Atlantic and in the Mediterranean Sea. The study areas of this project are the Adriatic Sea and the North Sea. This area has several similarities. These are two areas that are undergoing a sea warming process, even if in the Adriatic Sea this process is much stronger. And they are characterized by high level of fishing exploitation because they are very productive areas. In this presentation, I'm going to focus mainly on the Adriatic Sea because I'm still working on obtaining the data and analyzing the data of the North Sea. And the Adriatic Sea, I will focus on the northern and central Adriatic Sea, GSCA 17, which is a very interesting area because it's considered one of the last cold water refugia in the Mediterranean Sea, but it is also the area that is undergoing the highest warming trend in the Mediterranean Sea. Just to give you a bit of background of this project, I just present briefly the result of my PhD, which is the background of this research. I actually, in the first part of my PhD thesis, I made an historical comparison between population of 3 gutted species, whiting, blue whiting, and poor cod, using fishery-independent data, and we observed a consistent decrease in the asymptotic length, that is a proxy of body size in 3 species. Here you can see the plot of females on the left and males on the right, because these are sexually dimorphic species in size. And actually, we associated this result to an effect of the change in the environmental condition rather than a classical effect of fishing, because we also know that also fishing impact can lead population to decrease in size, but in this case, since we did not observe also a change in the age structures of the population, we hypothesized that this effect was mainly due to the increasing temperature that affect cold water species grow performance. And to validate this hypothesis, in the last part of my PhD, I used a joint species model to try to understand the effect of some environmental covariates on the spatiotemporal variations of 5 gadiform species, introducing also European hake and silvery pout. The main result of this part of my PhD was that actually I used MEDIT's data from 1998 to 2020 and coupled with the environmental data coming from Copernicus database. Since we have found in the temporal series of temperature a thermal shift, actually we decided to split the data in a period before the thermal shift from 1998 to 2010 and the period after 2011. And then actually we compared the result of this model. This plot is a variance partitioning plot in which you can see in different colors the amount of variance explained by each covariate. The main result is that we passed from a total amount of variance explained by SBT is sea bottom temperature. We passed from 13% to 43%, and then this indicates an increase in thermal sensitivity of the species. And going on the species-specific response, we observed that in 4 out of 5 species, we observe a negative correlation between species abundance and temperature. Actually, at the end of the project, we identified these 4 species as loser species in the challenge of climate change, while European hake was the only one species showing a positive correlation with temperature. And then we identified it as the winner species.
after my PhD, then I decided to focus on this contrasting behavior, taking the most cold adapted species, that is Merlangius merlangius, and the most worm tolerant one, European hake. And actually, I moved to an approach, a modeling approach using a single species distribution models, always with MEDIS data, and we found interesting contrasting pattern in these two species. For example, we observed using occurrence models that here in which whiting showed a contraction of the distribution, European hakes expanded the distribution, indicating that probably the species were affected by different environmental conditions. And this was also clear looking at the abundance and the temporal trend of the abundance index. And then I decided to move more to look in detail more at the species-specific response to temperature. Here in this plot you can see each curve is the relationship between sea temperature and abundance on the left and occurrence probability on the right. And the blue line in the middle is the mean of the whole period. You can see here that in the top part of the slide, we see a bell-shaped response. This is a typical response from a cold water species in which we have a optimal range of temperature that is in the middle, is a bit towards lower temperature. Then whiting is a species for which we have an optimal temperature. This actually is winter mean, see this is the winter mean of temperature, while European hake showed that an increasing abundance and occurrence probability at higher temperatures. Well, and then, sorry for the long background, but I really needed to do it. And then we arrived to the idea of this project. We decided to draw a parallel between warming hotspot, North Sea and the Adriatic Sea, that are undergoing a different degree of warming, trying to answer these three research questions. One is if there is a common set of covariates explain the spatiotemporal variation of gadoid community in the two different macroregions. Then if the species show similar responses to increasing temperature in these two areas. And finally, we are also trying to predict in long terms, future, the responses of this species under three different climate scenarios. The starting point of this project was this paper, published last year, in which Christensen and colleagues provide a downscaled environmental dataset from global climate models for the European waters. On the right side of the slide, you can see the covariates we are focusing on are temperature and oxygen, which are the most important one for the climate change ongoing. And the temporal coverage of this dataset covers from 1993 to 2099. Then, to set the scene of this project, we are building several models with 8 gadoid species, both in the Mediterranean Sea and in the North Sea, using MEDIS and the International Bolton Troll Survey data for the Atlantic part, in these two warming hotspots, and using 3 climate scenarios, environmental data from 3 climate scenarios. The scenarios are the light blue one is the scenario of sustainable development, and then we have a scenario of intermediate and high greenhouse gas emissions in yellow and red. Going on the result, which are preliminary result, we started to predict the change in biomass in the GSI 17, of course, of 8 gadoid species. On the left side of the slide, you can see that the response of 2 typical cold water species, Trisopterus capellanus and Micromecystus potasso. Our prediction say that they are going probably to decrease with differences between species, and because in Micromecystus potasso
since the species is already decreasing a lot, probably there is no difference in these scenarios, while in Trisopterus capellanus we have this difference. But then we have, for example, European snakes is a quite interesting example, because in the sustainable scenario we don't see any difference, of course, in our predictions, while in the scenario of intermediate and high level of emission, we see a decline over a very long term, because we are talking about prediction of the future 70 years. But we have also species that show a positive trend in the future. This is the case for Gydropsaurus. I will say complex, because we have 3 species under the genus Gydropsaurus. And I'm also working on creating animated GIF. Can you see the, okay? I cannot really see, but I mean, if you wait, these are animated GIF showing the temporal trend of 106 years, in which we have Gadiculus argenteus and Micromesistus potassau, 2 icon species for the Pomopiteria that are already disappearing, and staying to our prediction, they will disappear even more. While on the right side you can see Fischis blenioides and Gydropsaurus, that our models, I'm still working on them, but actually they predict a positive increase in the biomass of the species. In the case of Gydropsaurus, this could be also related to the small size of the species, because we know that climate change mainly affects the growth performance, and then we hypothesize that smaller species could have a stronger adaptive potential to face the metabolic limitation due to increasing temperatures. The next steps of this project are to extend the analysis to the North Sea and to compare the result between North Sea and the Adriatic Sea, and also to try to investigate about potential biological interactions between species, and then inserting in the models also the biological interaction between the species. Finally, I want to thank my international colleagues from Spain, Manuel and Patricia, and from Denmark, Federico and Martin, which is my external supervisor for this project. And that's all. Thanks for your attention. Grazie Federico per il tuo talk. Procediamo purtroppo spediti, senza tempo per le domande. Non so se ce n'erano, ma dobbiamo un po' procedere. Grazie ancora. Stiamo cercando anche di coordinarci con il coffee break, quindi in realtà per una serie di ragioni adesso partiamo con la prima parte della tavola rotonda, e poi faremo il coffee break e poi riprenderemo con l'altra tavola rotonda e con i ragazzi. Quindi inviterei sul palco i protagonisti della prima tavola rotonda, che sono il professor Stefano Piraino, direttore di STEBA. Potete accomodarvi lì. Dell'Università del Salento, Nicola Emanuele Ungaro, benvenuto. Nicola è dirigente del settore dell'unità ambiente naturale dell'ARPA Puglia. Grazie Nicola, accomodatevi. E poi il professor Matteo Francavilla dell'Università di Foggia e coordinatore dello Star Facility Center. Dovrebbe esserci una breve intro e poi iniziamo. Allora, chiedo se è possibile alla regia di aprire anche il microfono 1. È già aperto. Io sarò il vostro indegno moderatore. Abbiamo in realtà condiviso alcune domande. Inizierei da Stefano Piraino. Grazie. Stefano, sei direttore appunto di STEBA, Università del Salento, che è un'università con una tradizione sulla ricerca marina davvero
lunga, e quindi quello che ti chiederei è di farci un po' una panoramica attuale del vostro dipartimento, delle sue strutture, e di raccontarci le vostre ricerche di punta. La panoramica storica, intanto grazie a te, grazie ad Antonietta per l'invito, perché per me tornare a Lesina ha un significato. Qui abbiamo lavorato tanto sulle meduse, andate a fare un giro a Lesina o a Varano, troverete tante meduse. Io sono da tanti anni, forse da più di 30 anni, lavoro su questo gruppo zoologico, e forse la pubblicazione più significativa che ho realizzato, che è quella che ho più a cuore, proprio sul qualcosa che ha chiarito l'identità tassonomica di quella che forse voi tutti ancora chiamate Aurelia aurita. Non è Aurelia aurita perché non esiste in Mediterraneo. La medusa quadrifoglio che troviamo qui è un'Aurelia che arriva dall'Indo-Pacifico. Allora, chiuso questo discorso, devo dire sì, ho da un anno la croce sulle spalle della conduzione di un dipartimento che è molto composito, perché già il nome stesso è difficile da pronunciare, di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali. Capirete che c'è un'anima biologica, c'è un'anima più ambientale, quindi la biologia con anche indirizzi rivolti alla salute umana, c'è un ambito ambientale, c'è anche un gruppo di chimica molto attivo. In un concetto diciamo, il concetto One Health è ben riassunto all'interno del nostro dipartimento. È un dipartimento con circa 220 persone che lavorano, tra un'ottantina di docenti, 60 del personale tecnico e amministrativo, tutto il resto sono dottorandi, contrattisti e ex assegnisti di ricerca, poveri loro. E ci sono, insomma, devo dire, girano nell'ambito di 11 corsi di laurea del nostro dipartimento, sono 6 lauree triennali e 5 magistrali, in cui tra l'altro vi voglio segnalare, lì ci sono circa 2200 studenti che quotidianamente frequentano il nostro dipartimento. Quindi è un dipartimento abbastanza grosso, abbastanza diversificato. Tra le lauree magistrali mi fa piacere ricordarvi che da noi abbiamo un corso di laurea di biologia marina, che è stato il primo in Italia ad essere erogato in lingua inglese, un corso che si chiama Coastal and Marine Biology and Ecology, che è iniziato nel 2010, grazie proprio, ecco qui torno alla storia del Dipartimento, grazie a un'ispirazione del nostro amico Nando Boero, che ha detto portiamo in Italia finalmente un corso di biologia marina. L'abbiamo realizzato, siamo molto soddisfatti, ogni anno abbiamo dai 15 ai 20 nuovi immatricolati nella laurea magistrale, ma quasi tutti vengono da fuori, paradossalmente. Noi quest'anno abbiamo iscritti la nuova cohort 2025-26, prevede ha già registrato l'immatricolazione di un americano, una canadese, una ragazza che viene da Porto Rico, una viene dall'India, 2 vengono dalla Germania, 3 vengono dalla Francia, e in passato abbiamo avuto tante altre nazionalità. Questo soltanto per gli iscritti di quest'anno. Il nostro istituto cioè il nostro dipartimento ovviamente ha all'interno l'anima marina, è composta essenzialmente dal gruppo di zoologia di cui faccio parte, dove ci sono al momento, oltre me c'è anche Genuario Belmonte e Adriana Giangrande, molti di voi conosceranno, uno esperto di plankton e di crostacei, l'altra è Adriana che è una polichetologa di fama internazionale. Ci sono 3 associati, anzi sono Luigi Musco, c'è Sergio Rossi che tra l'altro in questo momento è coordinatore di un progetto Horizon, e ci sono diversi ricercatori a tempo determinato che stanno seguendo un po' la loro carriera. Per darvi un'idea, è un gruppo sicuramente molto produttivo che ha centrato lo studio ha messo al centro lo studio della biodiversità proprio per diciamo come oggetto di studi. Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un po' il conto stamattina, 2023-24, del 2025 non abbiamo ancora concluso, ma 2023-24 sono state realizzate da questo gruppo di persone del laboratorio di zoologia 98 pubblicazioni scientifiche. Abbiamo raccolto progetti per alcuni milioni di euro proprio nello stesso periodo, e ci siamo potuti dotare, in realtà questo già da un po' di anni all'interno del Dipartimento abbiamo una dotazione strumentale importante, abbiamo un'imbarcazione da ricerca da 15 metri, 5 posti letto, una gru capace di sollevare attrezzatura di 400 kg di peso,
un generatore elettrico che ci permette di portare a bordo qualsiasi tipo di strumentazione, e adesso esce dal cantiere con tutta una serie di modifiche che ci servivano per poter andare fuori da quelle che sono i nostri limiti costieri, le 3-6 miglia, adesso andremo anche oltre le 12 miglia e in particolare questo perché c'è un nuovo progetto che sta partendo, che poi magari se vuoi te ne parlo. Grazie Stefano. Nel frattempo, mentre parlavi, scorrevano appunto le immagini della struttura, davvero bella. Abbiamo visto anche tutte le strutture periferiche, diciamo, dedicate alla biologia marina che avete. E tornerò da te per un secondo giro e nel frattempo chiederei a Nicola Ungaro, che ringrazio appunto anche per la sua presenza qui. Tra l'altro dalla nostra piacevole chiacchierata a pranzo oggi ho scoperto che nasci appunto come biologo della pesca, quindi sei di fatto un amico di IRBIM per definizione. Scherzi a parte, diciamo, nel tuo attuale ruolo molto importante di dirigente di un settore di ARPA Puglia molto importante, ARPA chiaramente svolge un ruolo fondamentale nella regione. La domanda che ti faccio è: com'è lo stato delle acque marine pugliesi e soprattutto anche come possiamo rafforzare proprio il dialogo tra istituzioni come ARPA e istituzioni come le università e il CNR dedicate alla ricerca scientifica? Grazie. Grazie direttore, ringrazio te e naturalmente anche la dottoressa Specchiulli per l'invito che ha fatto ad ARPA, che indegnamente rappresento in questo momento. È vero, qualcuno di voi in sala mi conosce diciamo, purtroppo da molti anni, da parecchi anni, perché effettivamente ho cominciato con l'attività legata alla pesca, essendo anche socio della Società Italiana di Biologia Marina, però ora nel mio ruolo, sì, non so se sta andando, sì, sta andando un video, in questo momento dirigo un'unità operativa complessa dell'agenzia, che è un'unità operativa che si occupa di ambienti naturali, ma anche di tutti i processi, i procedimenti autorizzatori per le opere che poi si devono realizzare, opere antropiche naturalmente, sia sulla terraferma che in mare. Ma sono qui oggi soprattutto perché sono anche il direttore del Centro Regionale Mare di ARPA Puglia. Non so se voi tutti sapete, ma ARPA Puglia, e quindi sono contento doppiamente per essere qui, cercherò di spiegarlo in breve, perché la Puglia, come ormai noto ai più, è la prima regione continentale italiana per lunghezza delle coste. Sono circa 1000 km, 985 km di estensione costiera secondo il piano delle coste regionale, e siamo terzi solo rispetto alle due isole maggiori, quindi la Sicilia del dottor Viraino e la Sardegna, e quindi capite bene che in una regione come la Puglia è necessario mettere in pratica attività di monitoraggio, e quindi ARPA Puglia, essendo l'organo tecnico della regione Puglia, sviluppa e attua tutti i monitoraggi imposti dalle direttive comunitarie, a loro volta recepite in Italia dai vari decreti legislativi o decreti legge. Sto parlando giusto a una platea di esperti, però sto parlando di direttiva acque, di direttiva strategia marina e direttiva acque di balneazione, giusto per citarne tre, oltre alla direttiva habitat che ci spetta in qualche maniera proprio per l'unità operativa che dirigo. E perché ho messo insieme la lunghezza della costa al fatto di realizzare questi monitoraggi? Perché potete rendervi conto che l'impegno in termini di monitoraggio, soltanto in adempimento a queste direttive, è un impegno molto gravoso. Tutti questi monitoraggi istituzionali hanno dei protocolli ben definiti, standard di livello nazionale, e questo è un vantaggio per il sistema nazione, perché ci permettono di comparare i dati pugliesi con tutti gli altri dati delle altre regioni italiane, ma allo stesso tempo è un impegno gravoso. E qui vi dico perché è importante per me essere qui, perché grazie al network che si è formato in Puglia tra gli istituti CNR, qui rappresentato dall'Istituto IRBIM di Lesina, ma anche con l'Università di Salento, così come anche con l'Università di Bari, abbiamo messo insieme un network che permette anche ad ARPA Puglia di avere supporto da queste istituzioni che sono più spiccatamente di ricerca. ARPA Puglia non è un'istituzione di ricerca, però non so se si vedrà nel filmato,
partecipiamo anche a progetti di ricerca, insieme alle istituzioni che ho appena citato. Quindi di fatto il ruolo dell'agenzia in questo momento è duplice: uno quello di far rispettare e di attuare i monitoraggi istituzionali, e l'altro è quello di fare delle attività in sinergia con gli altri istituti di ricerca al fine anche di ottimizzare le attività di monitoraggio. Vi dico questo perché oggi, stamattina, ho avuto il piacere di assistere a qualche relazione in cui si parlava anche di metodologie innovative per il monitoraggio, che naturalmente in un futuro, però io sono una persona pragmatica, non sarà un futuro prossimo, è un futuro molto lontano rispetto alla nostra visione, nel senso che, vi dicevo, noi mettiamo in pratica monitoraggi istituzionali. I monitoraggi istituzionali derivano da norme. Le norme derivano a loro volta quelle italiane da quelle comunitarie. Voi immaginate, prima di mettere in campo una nuova strategia di monitoraggio, significa fare il passaggio dalla comunità europea, che poi deve arrivare in Italia e che poi deve essere applicata. Quindi ci vorrà un po' di anni, però apprezzando lo sforzo vostro di base, della ricerca di base, che potrebbe effettivamente aiutare anche ARPA Puglia a svolgere il monitoraggio. Ma andiamo al dunque, sarò breve nella risposta. La qualità dei mari pugliesi. Siamo fortunati, nel senso che voi sapete che è cresciuto anche l'appeal turistico della Puglia, e questo anche grazie alla qualità dell'ambiente marino pugliese. Perché, dicevo ai colleghi, ma probabilmente lo saprete, siamo primi in Italia da 5 anni per la qualità di acqua di bagnazione, quindi significa che le acque di bagnazione pugliesi sono sul podio per quanto riguarda la qualità elevata rispetto a tutte le acque di bagnazione italiane. Abbiamo i corpi idrici marino-costieri in linea di qualità rispetto alla media nazionale, ma direi anche europea, e per quanto riguarda la strategia marina stiamo cercando di tenere il passo a tutti gli impegni di monitoraggio e quindi di valutazione che ci viene chiesto a livello comunitario, ma soprattutto a livello italiano. Devo dire, e lo posso dire forse con cognizione di causa, questo anche grazie al sistema che abbiamo fatto in Puglia, perché qualcuno non lo tiene in considerazione, ma il fatto che noi abbiamo avuto un miglioramento nelle acque di bagnazione non è stato sempre così. Abbiamo avuto un miglioramento nelle acque di bagnazione è perché probabilmente chi ha, ora parlo dal punto di vista dell'uomo delle istituzioni, chi ha diciamo il brutto vizio di voler fare qualche azione più o meno illegale, sapendo che c'è un monitoraggio accurato, costante, che riguarda non soltanto le acque di bagnazione, ma tutto l'ambiente, anche perché noi collaboriamo con le forze dell'ordine, forse questa opera che noi abbiamo fatto sulle retrovie di controllo sul territorio insieme agli enti può aver anche contribuito, non ne sono certo, ma può aver anche contribuito all'attuale qualità delle acque marine pugliesi, che appunto riguardano poi l'ottemperanza a delle direttive comunitarie che dobbiamo in ogni caso ottemperare, appunto. Grazie. Grazie Nicola, tornerò da te per approfondire queste cose. Nel frattempo passerei al terzo protagonista della nostra tavola. Matteo, benvenuto, o anzi bentornato direi a Lesina, visto che posso dire con orgoglio che hai fatto parte del CNR per diversi anni nella sede di Lesina, finché l'Università di Foggia non ti ha scippato, consentitevi questo termine. Scherzi a parte, diciamo, ti chiederei un po' di raccontarci, visto il tuo expertise, quali sono le potenzialità delle biomasse algali per le applicazioni biotech, e più in generale di raccontarci questa bellissima realtà che hai fondato, che si chiama Star Facility Center. Ok, grazie Gianluca. Devo dire, sono veramente, diciamo, emozionato, tra virgolette, insomma, di ritornare un po' alle origini. Ho ritrovato tante vecchie conoscenze, ma anche nuove conoscenze acquisite. Io sono un chimico organico, ok? E diciamo, ho cominciato in realtà all'interno di ISMAR, un po' con ex ISMAR, insomma, o comunque l'ISMAR che gestiva la sede di Lesina, con diciamo, la valorizzazione delle biomasse algali, macro e micro. E poi in realtà questo topic l'ho portato con me quando sono passato all'Università di Foggia nell'ambito di un progetto europeo,
il cui obiettivo era proprio quello di potenziare, tra virgolette, presso l'Università di Foggia la capacità di svolgere attività di ricerca, ma attività di ricerca fortemente anche applicata, con una grossa interazione con il mondo produttivo all'epoca sulle bioenergie. Per tutta una serie di coincidenze fortunate e sfortunate, quando arrivai là poi mi venne dato la responsabilità proprio del VP che coordinava la realizzazione di questa struttura, che è stata inaugurata nel 2014, si chiama appunto Star Facility Center, che è un hub tecnologico dell'università, che però è stata riconosciuta dal MUR come infrastruttura di ricerca, inserita all'interno del piano infrastrutture di ricerca 2021-2027. In particolar modo infrastrutture di ricerca a priorità regionale, a livello di Regione Puglia ne sono state identificate 6, e adesso è stata aperta una misura dalla Regione Puglia e stiamo contrattando, insomma chiuderemo a breve. Il laboratorio riceverà un ulteriore finanziamento di 6 milioni di euro per il potenziamento solo del laboratorio, non del dipartimento. E questo ci permetterà ancora di più di potenziare le attività che stiamo portando avanti. Che tipo di attività? Principalmente stiamo lavorando su processi di bioraffineria, valorizzazione di biomasse, diverse tipologie di biomasse terrestri e marine, tra cui anche biomasse algali, macro e micro. E micro, giusto così, altra piccola parentesi, è una tematica che ho portato avanti e attualmente sono il vicepresidente dell'associazione AISAM, che è l'associazione italiana per lo studio e la valorizzazione delle microalghe, fondata anni fa dal professor Tredici dell'Università di Foggia. Ancora una volta per evidenziare diciamo, il taglio applicativo delle linee di ricerca che portiamo avanti. Per quanto riguarda appunto l'attività di ricerca finalizzata appunto alla valorizzazione delle biomasse algali, soffermandoci appunto su questo, al momento stiamo collaborando appunto con IRBIM, l'abbiamo fatto in passato e attualmente lo stiamo facendo su un interreg appunto che ho il piacere appunto di coordinare, in cui appunto stiamo ripetendo a livello appunto di mare Adriatico un'esperienza che avevamo effettuato a livello semplicemente pugliese con un progetto FEMP di test di sistemi di IMTA rigenerativa, ma finalizzata poi alla produzione di biomasse algali di valore commerciale per arrivare al mercato. Su queste biomasse algali appunto stiamo facendo tutta una serie di processi appunto di valorizzazione di bioraffinerie che abbiano però poi effettivamente la finalità di raggiungere il mercato, cioè non fermarci alla solita cosa che si sente dire: ho trovato la molecola biattiva antitumorale che fa la magia, ho trovato la molecola X che fa il bel colore. Questo sì, lasciatemi dire, fichissimo, ci facciamo il paper, però dal punto di vista applicativo, industriale, lo sviluppo industriale di quell'attività di ricerca e quindi la capacità di trasformare quello che è stato un investimento nell'attività di ricerca in un vero e proprio poi ritorno economico per innovare il mondo produttivo, per renderlo più competitivo, beh, insomma, non è sufficiente questo. E quindi diciamo noi principalmente focalizziamo l'attenzione su questo, lo facciamo ad esempio con un altro progetto europeo, uno SBEP 2004, su cui appunto stiamo lavorando sempre sulle nostre macroalghe appunto locali, per fare fibre tessili insieme appunto al KTH svedese, alla Sintef norvegese. Puntiamo molto sulla generazione poi di prodotti che abbiano un'applicazione locale, cioè che siano strettamente interconnessi con le attività produttive locali, e quale se non l'agricoltura ad esempio, e quindi tutta una serie di prodotti avanzati per l'agricoltura che ha una forte richiesta di biopesticidi, di biofertilizzanti, biostimolanti, e quindi questo permette ancora di più di potenziare e differenziare l'attività produttiva a mare o comunque nei sistemi costieri, oltre che appunto poi avere ricadute anche sul territorio, tutto diciamo mantenendo, come dire, un occhio molto molto attento alla sostenibilità ambientale e poi economica. Matteo, su questo punto tornerò da te, perché proprio questo discorso anche delle ricadute sul territorio lo voglio approfondire. Io tornerei da Stefano. Stefano, le tue tematiche di ricerca le conosciamo, ti occupi di tantissime cose, sono cose che in qualche modo si legano anche molto al cambiamento climatico, e quindi se riesci in questi pochissimi minuti a raccontarci un po' cosa sta accadendo ai mari pugliesi in relazione a queste tematiche, magari anche le tematiche più vicine ad IRBIM. La parola chiave è sicuramente la biodiversità.
ed è in tutte le sue declinazioni, quindi nella nostra università abbiamo un approccio di tipo legato alla tassonomia, ovviamente, la tassonomia molecolare, tassonomia tradizionale, quindi quella che è la tassonomia integrata, che ci ha permesso adesso di esplorare quasi un mondo nuovo, e stiamo probabilmente anche in grado adesso di accogliere le novità che stanno arrivando, perché il Salento è in qualche modo un crocevia biogeografico, lo è sempre stato, ma a maggior ragione adesso col cambiamento climatico, con l'aumento della temperatura dell'acqua, questo sta determinando anche un arrivo di specie termofile che arrivavano dalle parti più meridionali del Mediterraneo, o addirittura da altri mari, con specie lessepsiane. Quindi abbiamo infatti negli ultimi 4 anni, credo, descritto tra l'altro specie che, oltre a tutte le specie che sono arrivate, che prima non erano conosciute, ma pensate, questo studio integrato ci ha permesso di descrivere 22 specie nuove soltanto negli ultimi 4 anni. Non sto parlando di specie o di organismi strani come i mixozoi o i placozoi, ma sto parlando di anellidi, parlo di molluschi, parlo di crostacei, parlo anche di cnidari, cioè tutta roba che normalmente è anche sotto i nostri occhi, ma che poi chiaramente il ricercatore non ha, con gli strumenti che erano quelli tradizionali, poi la possibilità di discriminare quelle che sono invece delle differenze a livello interspecifico. La biodiversità significa anche conservazione. Abbiamo partecipato, ha accennato Nicola poco fa, alla collaborazione tra ARPA e Unisalento. Per esempio l'istituzione di cui sta riparlando adesso, la proposta di istituzione della 4ª area marina protetta, nasce in Puglia, cioè la Otrantoleuca, nasce da un progetto che abbiamo portato avanti insieme, dove c'è una analisi di diverso tipo sulla biodiversità, sui diversi impatti dell'uomo lungo quella fascia costiera. Così come abbiamo lavorato recentemente anche, cioè il motivo per cui in Puglia non mangiamo più i ricci di mare da 2 anni è anche colpa nostra, e anche sua, perché con un loro progetto abbiamo fatto un monitoraggio, siamo arrivati a vedere che c'era quasi il rischio di estinzione o di eradicazione, se vogliamo, del riccio di mare edule dalla fascia costiera pugliese. Stiamo seguendo adesso questa cosa anche per cercare di capire, poi nell'ambito ovviamente del Centro Nazionale di Biodiversità, che è stata una fonte di risorse importantissime. L'Università del Salento è stata l'unica università pugliese che è stata coinvolta nella parte marina, le altre lo sono state ugualmente con i bandi a cascata, ma questo ci ha dato la possibilità di lavorare veramente tanto su diversi aspetti e in qualche modo adesso stiamo anche continuando con nuovi progetti che si occupano per esempio di acquacoltura multitrofica integrata. Altre attività sono quelle che riguardano lo studio delle morie di massa che sono legate al cambiamento climatico. Pensate, abbiamo registrato con dei data logger piazzati a 30, 40, 50 metri, a 50 metri all'Euca per lo scorso anno, la scorsa estate abbiamo avuto 28 gradi per 3 giorni di seguito, con una moria delle gorgonie, che sono le foreste animali sottomarine, proprio rapida, improvvisa. Questo è legato poi anche alla proliferazione di batteri che normalmente non dovrebbero crescere in maniera così alta. Abbiamo trovato elevatissime concentrazioni di vibrioni che hanno determinato la mortalità di molte specie bentiche normalmente che compaiono queste morie, ovviamente legate alla mortalità, all'innalzamento della temperatura. Se vogliamo fare un passo indietro, 32 anni fa abbiamo fatto il monitoraggio lungo le coste del Salento, che avevano evidenziato come la pesca del dattero di mare aveva devastato oltre il 40% della fascia costiera da 0 a 10 metri di profondità, perché essendo un bivalve endolitico veniva pescato. Questo anche ovviamente con il talassografico di Taranto. Qui da qualche parte c'è Giovanni Fanelli che ha fatto la sua tesi di dottorato proprio su quell'argomento, e questo studio ha portato poi a una normativa a livello nazionale che ha portato alla proibizione della pesca del dattero di mare, introducendo poi più recentemente anche la punibilità, quindi facendolo diventare un reato penale, ed è qualcosa su cui probabilmente dovremmo ragionare, perché la proibizione della pesca del riccio di mare attualmente
insomma, è seguita a metà, insomma, perché hanno trovato dei pescatori di frodo nell'area marina protetta di Porto Cesario che pescavano di notte con le bombole in piena proibizione, in piena moratoria, insomma, prendendo circa 8.000 ricci, cioè il singolo pescatore professionista ne può prendere massimo 1.000, quindi ha fatto una serie di infrazioni di reati che bisognerebbe proibirgli di entrare in acqua per la vita. Grazie Stefano per la tua testimonianza. È curioso perché poi ci sono anche le migrazioni su questi temi, perché ad esempio nella città di Ancona, sul Conero, negli ultimi anni si assiste, noi lavoriamo spesso con diversi corpi dello Stato, ad esempio con la Guardia di Finanza che si occupa anche di controllo in mare, e sono aumentati tantissimi, diciamo hanno trovato pescatori originali della Puglia che vengono a prendere i ricci da noi e quindi in qualche modo insomma, i temi che hai raccontato sono interessantissimi per noi. Torno sempre nelle Marche perché lì anche noi siamo molto impegnati nell'istituzione di 2 aree marine protette, si fa tantissima fatica a farlo capire, quindi bello sapere che almeno qui ci riuscite. Ecco, tutti gli spunti che ci hai dato sono super interessanti e spero che anche insomma, l'occasione di oggi sia utile per rafforzare tutto il sistema della ricerca pugliese. Io tornerei da Nicola. A Nicola farei una domanda semplice sulle priorità, cioè dalla tua visione, dal punto di vista privilegiato, dalla tua posizione, quali pensi che siano le priorità per rendere il sistema della ricerca marina pugliese più integrato e capace di rispondere proprio a questi cambiamenti? Sì, esattamente. Penso che il concetto del cambiamento sia il concetto su cui basare tutte le attività che dovremo fare in maniera congiunta. Perché ha descritto qualche effetto del cambiamento, ma qui a Lesina l'hanno vissuto sulla loro pelle negli ultimi anni. Sappiamo che in qualche maniera quest'anno forse siete stati più fortunati, siamo stati più fortunati, ma non c'è stato l'incremento termico per la durata di cui parlava il professor Piraino, tale da poter provocare dei problemi, mentre l'anno scorso c'è stato questo incremento termico per una durata anche di diversi giorni che ha causato dei grossi problemi anche qui a Lesina. Quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire con questo che noi facciamo un monitoraggio come ARPA Puglia di tipo ordinario, siamo obbligati ad andare con determinate frequenze in determinati siti a valutare dei determinati parametri, ma poi sappiamo tutti che ci sono delle situazioni emergenziali, sto parlando ovviamente dell'argomento odierno, emergenziali che in qualche maniera comportano e influenzano l'ambiente idrico, chiamiamolo generalmente idrico, ma soprattutto quelli di transizione e l'ambiente marino, che impongono un'attività congiunta. E faccio proprio l'esempio, quello che è successo l'anno scorso a Lesina. Guarda caso abbiamo fatto un'attività congiunta di risposta all'emergenza tra ARPA Puglia e CNR di Lesina, che è andato contestualmente all'evento a fare delle valutazioni in campo che poi ci hanno permesso di fare delle valutazioni post, sulla base dei dati acquisiti, per cercare di dare delle risposte e anche suggerire delle azioni di mitigazione al problema. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che se non siamo, mi ci metto anch'io come ARPA Puglia, noi, quelli che devono dare proposte, devono fare delle valutazioni il più possibile oggettive sulle situazioni, chi lo può fare? E questo lo dico perché purtroppo spesso noto che ci sono dei soggetti, spesso anche che non hanno mai trattato argomenti di questo tipo, che si improvvisano come salvatori del paese. Allora a questo punto io direi fidiamoci delle istituzioni che si occupano di questi argomenti giornalmente, perché solo chi si occupa giornalmente di questi argomenti può ipotizzare delle motivazioni e delle cause, ma allo stesso tempo può anche proporre delle misure di mitigazione, perché io parlo sempre di mitigazione e non di risoluzione, perché come tutti noi sappiamo in un'ottica di cambiamento climatico, soprattutto di riscaldamento, non si può parlare di fermare, ma di adattare o mitigare gli effetti di questo cambiamento. Quindi io direi che il focus nei prossimi anni, al di là del continuo monitoraggio che ci serve a intercettare anche in qualità di early warning cambiamenti in corso, voglio aggiungere questa cosa, non so se si è visto
nel video, ma noi partecipiamo a un progetto attualmente, un Interreg che si chiama Aliena. Giustamente potete immaginare che già l'acronimo stesso del progetto si riferisca alle specie aliene. Oggi stamattina ho potuto ascoltare e anche guardare alcune presentazioni sull'argomento. Noi stiamo seguendo a livello adriatico, per tutto l'Adriatico, ovviamente non c'è solo Alpa Puglia, ma ci sono anche altre istituzioni, per fare un censimento delle attuali specie marine e di transizioni presenti in Adriatico, cercando anche di prevedere nell'ottica dei parametri ambientali quali potrebbero essere le famose newcomers, cioè le nuove specie che in prospettiva potrebbero avvicinarsi ai nostri mari nell'ottica di quello che diceva correttissimamente il professor Piraino, che la Puglia, ahimè, per posizione geografica è un crocevia, non può essere diversamente. La Puglia è un crocevia di quello che arriva sia da est che da ovest, ovviamente da est a ovest del sud del bacino. Quindi inevitabilmente dovremo stare molto attenti a seguire queste dinamiche, non soltanto per dare il dato scientifico fine a se stesso, ma lo dico come agenzia che poi deve mettere in pratica alcune azioni, come tool utili a comprendere il fenomeno, a prevenirlo in qualche caso, ma soprattutto a mitigarlo. Grazie Nicola, utilissimo. Mi trovi assolutamente concorde. Abbiamo tempo per tornare da Matteo per un ultimo giro di domande. Dunque Matteo, le tue ricerche, ce l'hai fatto vedere, sono molto applicate, quindi sono davvero vicine alla blue economy, alle imprese, alle start-up. Tu stesso lavori tanto in quel settore. Io devo dire che guardo spesso la Puglia non solo per motivi professionali, ma anche perché nelle mie vene scorre per metà sangue salentino, visto che mio papà era salentino, e vedo che in effetti si è mosso tanto ultimamente nella Puglia dal punto di vista dell'innovazione. Forse manca ancora qualcosa, o meglio ti chiedo, vista la tua esperienza, cosa manca, cosa si potrebbe fare per rendere davvero questa regione, in virtù delle caratteristiche che abbiamo detto, della tradizione, della cultura, del sapere che c'è, un vero e proprio punto di riferimento nel Mediterraneo per l'innovazione nella blue economy. Ok, allora io parto un po' da quello che effettivamente già c'è dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista dello Star Facility Center, che è fortemente declinato appunto al trasferimento tecnologico, okay? Quindi a fare ricerca di elevata qualità, ma ricerca poi che abbia un'applicazione. Solo per dirvi, al momento con me ho 4 dottorandi, tutti i dottorati sono cofinanziati da 4 aziende differenti, su topic differenti. Adesso partirà il quinto ed è cofinanziato da una startup che si chiama Bad Roots, che utilizza le strutture polisaccharidiche da macroalghe come sistema a lento rilascio di acqua in agricoltura per combattere la desertificazione. Noi lavoreremo appunto su questo per effettuare alcune modifiche in maniera tale appunto da non solo rilasciare acqua ma andare in altre direzioni. Okay? Altra startup, Arabat, che diciamo col mondo marino probabilmente non c'entra nulla. Arabat è una startup che vedrete poi nel filmato, che è stata premiata nel 2022 come startup più innovativa a livello nazionale, premio Clean Tech consegnato al Presidente della Repubblica, brevetto 1, insomma si occupa di recupero di terre rare, no? Queste 2 parole sono abbastanza attuali in quest'ultimo periodo. Le terre rare le andiamo a recuperare dalle batterie esauste, che c'entra col mondo marino. Nel secondo brevetto che abbiamo sottoposto proponiamo, in realtà diciamo derivante da attività di ricerca, strutture polisaccharidiche e polimeriche da macroalghe come sistema appunto per il recupero di metalli. Stiamo parlando di cobalto, stiamo parlando di litio, diciamo da batterie esauste. Quindi diciamo l'interazione in realtà con il mondo produttivo è già abbastanza forte. Ok, questo in termini di start-up, ma in termini anche di aziende come dire, più grosse, penso alla 2A o diciamo strutture del genere. Probabilmente la rete va potenziata ulteriormente, già esiste, c'è anche un'interazione estremamente importante, nel nostro caso molto con l'assessorato allo sviluppo economico,
con l'Arti, che si occupa principalmente, che ha definito un po' le linee guida della Blue Economy, lo sviluppo della Blue Economy in Puglia, declinate sempre molto verso appunto proprio la parte blu, ma anche economy, quindi uno sviluppo di un'economia sostenibile, diciamo sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Probabilmente va potenziato un pochettino la rete con altre istituzioni, però su questo devo dire il potenziamento della rete, dell'interconnessione, al di là del titolo dell'istituzione, molto dipende poi dalla persona o dalle persone che sono dietro quell'istituzione. Allora se c'è una visione comune, no? di una visione o comunque un macro obiettivo comune in cui ci si vuole muovere, diciamo la formalità del tavolo tecnico, della cabina di regia, che sono tante belle parole che spesso però rimangono sul tavolo, sono a mio parere inutili, ma lo dico appunto proprio per esperienza vissuta appunto sulla mia pelle. Si può fare, è stato fatto tantissimo, si può fare. Proprio per le start-up e per la questione della Regione Puglia, lo dico perché vedo tantissimi giovani, proprio l'assessorato allo sviluppo economico propone una misura che si chiama mini PIA, no? Che è quell'investimento, stiamo parlando per una piccola start-up di investimenti dell'ordine di 200.000 euro, okay? Che danno la possibilità alla start-up di realizzare perlomeno il pilota, perché questo poi è un problema nazionale. Parliamo tanto di trasferimento, diciamo, trasferimento tecnologico, realizzazione di start-up, corsi di formazione per le start-up e gli start-upper, però poi dopo a queste start-up non gli diamo i soldi per realizzare, no? Che fanno? Cioè come la fanno l'attività economica? Col PowerPoint? No? Questa è la domanda, ma vi parlo da formatore, ok? No? E vi parlo da uno che queste cose l'ha detto ad esempio a Cassa Depositi e Prestiti, proprio a favore di Arabat, ok? Che adesso è una delle 10 start-up più innovative a livello mondiale per il recupero di terre rare, ok? No? E quindi diciamo questo approccio forse va cambiato, cioè nel senso bisogna mettersi poi, a mio parere bisogna dare molta più fiducia. Io dico ai giovani, passando un po' per vecchio, però insomma voglio dire, cioè bisogna fidarsi, responsabilizzare molto più. È inutile parlare di innovazione se poi appunto di idee ce ne sono tantissime, sono bellissime idee e bisogna credere molto di più sui giovani, al di là della formazione, ma i nostri giovani sono ultra formati, forse anche troppo formati. E alla fine bisogna, diciamo, catalizzare un pochettino, diciamo, questa cosa per poi innovare veramente, perché altrimenti l'innovazione non esce mai dal laboratorio. Grazie Matteo, davvero una bellissima testimonianza. Io vi inviterei... Appunto ti avrei invitato qui per ricevere l'ultimo applauso, ma è già arrivato. Grazie ancora per la vostra testimonianza. A questo punto il coffee break fuori è pronto e ai protagonisti della seconda tavola rotonda dico di prepararsi per dopo il coffee break. Facciamo la foto a questo punto? No, non la facciamo dopo, va bene. Coffee break, grazie.
che ho voluto fortemente insieme alle persone che mi hanno aiutato a costruire l'agenda, e che anche un po', diciamo, rispetto alle nostre tematiche anche un pochino forse fuori, un po' diverso dalle nostre tematiche, che è il tema del rapporto tra ambiente e salute. E per questo ho voluto invitare, ringrazio gli ospiti che hanno accettato l'invito, 3 protagonisti di questo tema che come dicevo è un tema sicuramente a prima vista lontano da quello che facciamo quotidianamente, ma sicuramente di interesse e spero anche di stimolo per molti di noi, perché sappiamo oramai che la salute dell'oceano, la salute dell'ambiente, la salute dell'uomo, la salute degli animali sono una cosa unica. Quindi inviterei qui al tavolo Anna Moles, Anna è direttrice dell'Istituto del CNR che si chiama IBBC, quindi di biochimica e di biologia cellulare. Poi invito Rodolfo Sardone. Rodolfo lavora all'ASL di Taranto, in particolare è capo del Centro per la Salute Urbana. E poi invito Tiziana Pialatiano. Tiziana è un dirigente medico, si occupa di oncologia, in particolare alla Fondazione IRCS San Giovanni Rotondo. Iniziamo da Anna, sei qui vicino a me, quindi inizierei da te. L'istituto che hai l'onere e l'onore di dirigere afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche e quindi in qualche modo si occupa di ricerca sui meccanismi biologici. La domanda che ti faccio è come, diciamo, questa visione biomedica si apre al dialogo con le scienze ambientali e quali sono le opportunità che intravedi nel futuro proprio per integrare queste discipline. Bene, grazie. Intanto grazie per l'invito, è un piacere per me essere qui. Hai introdotto questa tavola rotonda dicendo appunto sono argomenti, quelli di cui parleremo sono argomenti apparentemente lontani, però c'è un però, è che ormai bisogna guardare tutto in ottica One Health, quindi una sola salute per il pianeta e per l'uomo. Quando sono arrivata al Dipartimento di Scienze Biomediche e appunto a dirigere l'istituto, ho subito cercato di comprendere quali fossero effettivamente le strategie intanto del Dipartimento, quali fossero i temi che il Dipartimento stava e la visione. Allora c'era il professor Maga che purtroppo poi quest'anno è venuto a mancare, e ho visto che aveva cominciato insomma il suo, diciamo, esposoma, perché in questo momento va molto anche di moda questo termine, molto, anche se è un concetto molto complesso, però racchiude un'esigenza che è quella di mettere al servizio di tutte quelle attività, quegli studi che riguardano la salute dell'uomo, anche l'ambiente. L'ambiente nelle sue declinazioni che riguardano non solo l'ambiente fisico, l'ambiente esterno, le esposizioni chimiche, ma anche le esposizioni interne, le esposizioni di natura fisica ma anche sociale. E questo cambia molto la posta in gioco, cambia molto diciamo, la cornice in cui si lavora, il quadro concettuale, perché ovviamente chiama in campo le competenze che arrivano da tanti ambiti diversi. La sfida era quella di ricavare all'interno del Dipartimento, e quindi mettendo e tenendo conto delle varie competenze, un tema overarching che coinvolga appunto anche le esposizioni ambientali, che tenga conto delle competenze e delle tecniche che si sono già sviluppate all'interno del Dipartimento, che hanno finora coinvolto poi lo studio diciamo anche in ambiti diversi, e soprattutto le infrastrutture di ricerca a cui
che il Dipartimento coordina, che sono infrastrutture importantissime per questo tipo di studi, perché sono infrastrutture che riguardano l'analisi delle cosiddette scienze omiche, quindi biomarcatori molto importanti, per esempio di effetto sulla salute o anche di esposizione, che riguardano la possibilità di sviluppare dei modelli animali, quindi una ricerca di tipo traslazionale, credo importantissima anche per poi validazioni di ipotesi provenienti da grandi dati. Quindi l'idea è quella di portare sempre più vicini questi due ambiti, e non solo, perché poi c'è anche un importantissimo contributo che può venire dalle scienze chimiche, per cui nuovi composti, nuovi materiali, dal Dipartimento di Ingegneria che analizza i dati, ha messo su dei sistemi di intelligenza artificiale. Quindi l'idea è quella di mettere insieme competenze non solo che riguardano la salute dell'uomo, perché il Dipartimento di Scienze Biomediche si è occupato fondamentalmente di questo, però e quindi di essere un po' il nodo che però raccoglie competenze che arrivano anche da altri dipartimenti. Grazie Anna, assolutamente interessante questa prospettiva. Tornerò da te perché ho anche qualcos'altro da chiederti. Nel frattempo andrei da Tiziana. Tiziana, sei una ricercatrice, oncologa clinica, e allora la domanda che ti faccio è se dal tuo punto di vista ritieni davvero plausibile che ci sia in qualche modo anche un approccio comparativo tra la ricerca medica oncologica e le ricerche che facciamo noi proprio per valutare l'impatto ambientale sulla salute dell'uomo. Allora, intanto grazie per l'invito al direttore Luna e alla dottoressa Specchiulli, veramente grazie. Allora, un po' mi sentivo prima un pesce fuor d'acqua proprio per rimanere nel vostro ambito, anzi avete parlato di strategie marine, invece per me sono strategie terapeutiche. Vi presento un attimo quello che io faccio nella vita proprio per poter capire, per poter rispondere anche al direttore. Ora, io sono un medico, un oncologo, prevalentemente clinico, però traslato alla ricerca, perché senza la ricerca non si può andare avanti. Tra l'altro coordino un gruppo interdisciplinare, quindi siamo anche nell'ottica della multidisciplinarietà e della multispecialità gastrointestinale, quindi le mie patologie prevalenti sono tumore del colon, tumore del pancreas, tumore delle vie biliari, dello stomaco. E ora, quando si gestisce un gruppo multidisciplinare abbiamo un percorso diagnostico terapeutico strumentale per il paziente. Al centro c'è il paziente con la sua visione olistica, e per poter tornare alla domanda che mi hai fatto, proprio per rimanere nell'ottica di Annual Health, quanto possano essere importanti i cosiddetti fattori di rischio modificabili. Perché molto spesso noi non lo dimentichiamo, però ultimamente ho notato che i pazienti e i parenti dei pazienti sono molto più attenti ai fattori di rischio. E per ritornare ai fattori di rischio, un'idea che è venuta insomma non molto tempo fa con la dottoressa Specchiulli è andata perché 5 anni fa, così come molti di voi, ho vinto un grant AIRC, microbioma e tumore del pancreas, insieme con un biologo, perché da soli non si fa nulla, e quindi l'ho visto veramente bene qui. E quindi è iniziata tutta una ricerca sul microbioma intestinale. Questa ricerca che sta andando ancora avanti, realizzata da lui nel parlare praticamente con Antonella ci è venuta l'idea di questo progetto di andare veramente a capire che cosa fanno queste microplastiche sul microbiota intestinale, sia di specie marine che di specie umane. Vuoi perché? Perché il microbiota intestinale è un altro cervello che può gestire, può produrre quindi sia metaboliti buoni che metaboliti non buoni, e sappiamo che i metaboliti non buoni, tossici, possono essere stimolanti per fattori, per la carcinogenesi, per la progressione tumorale, per tutto ciò che ha a che fare col cancro. Quindi diciamo in maniera molto sintetica,
E noi vorremmo portare avanti questo progetto, quindi cercare, e l'avete detto anche prima, è bellissimo il termine che avete utilizzato e che in oncologia si usa molto spesso, andare alla ricerca dei fattori prognostici predittivi, andare alla ricerca di quelle firme particolari, perché nella nostra ricerca che abbiamo portato avanti nel tumore del pancreas è venuto fuori che alcune specie di esistenti nel microbiota intestinale sono dotati di enzimi che riducono la sensibilità al farmaco, a uno dei farmaci cardine che si utilizza per la gestione di questi pazienti, che è la gemcitabina. Quindi da qui sicuramente partiremo per questa idea. Quindi sicuramente, per ritornare alla tua domanda, in quest'ottica specie umane e specie marine sicuramente può rappresentare il punto di partenza per poter trovare quelle alterazioni, quei pathway responsabili della disbiosi, che è alla base naturalmente di tutto quel mancato equilibrio tra il buono e il non buono. Grazie Tiziana, poi tornerò da te per approfondire. Io mi occupo di microbioma, così come tanti colleghi qui in sala, quindi gli spunti che ci ha dato sono interessantissimi e li approfondiremo. Adesso andrei da Rodolfo, epidemiologo, public health scientist, hai lavorato all'estero, adesso sei tornato nella tua Taranto, che è un caso emblematico di quelle che sono le conseguenze sanitarie all'esposizione ambientale. Allora la domanda che ti faccio è: quali strumenti e quali approcci ritieni che siano più efficaci proprio per monitorare, prevenire e mitigare gli effetti dell'inquinamento sulla popolazione? Grazie innanzitutto per l'invito e per la possibilità di contaminare un attimo le nostre conoscenze e competenze con lo spettro, diciamo, delle competenze del CNR, col quale ormai collaboriamo praticamente fianco a fianco per tantissime progettualità pregresse e future. E, diciamo, la domanda che hai fatto ovviamente è una domanda estremamente interessante, ma le cui risposte sono estremamente complicate e anche, direi, complesse proprio da trasferire, perché su Taranto c'è una lunghissima storia di studi epidemiologici innanzitutto, ma anche una larghissima esperienza di studi di monitoraggio ambientale, gran parte dei quali proprio garantiti dall'ARPA Puglia, che è sempre, diciamo, presente, da sempre presente proprio per il territorio di Taranto, sia lato inquinamento atmosferico, quindi qualità dell'aria, ma anche dell'acqua e di altre matrici. La relazione tra esposizione ambientale sempre in un approccio One Health e gli effetti sulla salute umana sono descrivibili con tantissimi metodi, però alla base, diciamo, di tutta questa esperienza, quello che possiamo, diciamo, dire negli ultimi anni, grazie anche a due progetti fondamentali, che è il motivo poi per il quale, anzi sono il motivo per il quale poi sono tornato a Taranto, che sono il progetto Mistral, che è un progetto finanziato Horizon EU, del quale siamo coordinatori insieme a, diciamo, 10 partner in Europa, e poi al progetto Calliope, che invece è un progetto nazionale finanziato dal MIMIT e una casa delle tecnologie emergenti che in realtà è capofilata dal comune di Taranto. Questa interazione proprio col comune di Taranto, con le istituzioni, con la pubblica amministrazione impegnata da tanto tempo sul territorio, oltre che con gli organismi di ricerca, incluso, anzi direi soprattutto con il CNR, ha permesso di descrivere una condizione che trascende gli aspetti epidemiologici e si lega più a quello che diceva prima Anna, che è legato un po' al concetto così un po' enigmatico ancora dell'exposoma, perché gran parte dei dati raccolti, stiamo parlando comunque nel progetto Mistral di un biomonitoraggio attivo con dati primari nella popolazione, cioè abbiamo reclutato oltre 600 persone nel quartiere più vicino all'ex Ilva,
nel quartiere Tamburi, e adesso stiamo facendo lo stesso reclutamento in una zona simile da un punto di vista socio-economica, quindi con un altissimo tasso di deprivazione sociale, che è il quartiere Tramontone, che è a circa 10 km di distanza radiale dalla principale fonte emissiva. Ma il problema, così con grande stupore, ma nemmeno tanto perché chi studia i determinanti sociali della salute lo sa bene, il primo risultato è stato proprio che, per quanto la qualità dell'aria e determinati fattori di esposizione possano poi aumentare determinati outcome di salute, in particolare la mortalità, che è quello più studiato, più standardizzato, ma anche alcune patologie croniche come appunto la demenza, piuttosto che patologie come il diabete, l'ipertensione, la BPCO e anche la depressione. Abbiamo visto che è il contesto sociale che in qualche maniera definisce in maniera un po' più presente, pregnante, soprattutto se facciamo un'osservazione tendenzialmente giovane, perché noi abbiamo dei modelli numerici per misurare, gran parte di questi forniti da ARPA Puglia e poi calibrati con dei sensori, con una rete di sensori. Abbiamo circa 45 sensori attivi per la misurazione della qualità dell'aria su Taranto, quindi calibrando tutte queste informazioni abbiamo misurato a livello individuale qual è l'esposizione a PM2.5, NO2, PM10, CO2, ogni singolo individuo, ogni singolo abitante, misurandolo retrospettivamente e facendo un arruolamento primario, quindi reclutando queste persone, misurando anche dei biomarcatori specifici e un po' più generali nella popolazione, legati all'infiammazione, anche al metabolismo, oltre che una misura specifica del carbone nero direttamente nelle urine con una tecnica microscopica innovativa fatta con un collega dell'Università di Hasselt. Bene, tutto questo enorme calderone di dati, di esposoma appunto, ha dato come risultato che la parte sociale, quindi il background sociale, quindi quello che mangiano, la qualità anche come dire, culturale, la scolarità, piuttosto che la qualità della vita percepita ed altri fattori anche spesso soggettivi, influenzano di più gli outcome di salute che l'esposizione ambientale stessa. Questo, ripeto, frutto di un'osservazione giovane, perché è un'osservazione che parte dopo, la diminuzione della produzione dell'exacelleria, quindi dopo il 2012, in realtà la prima osservazione più remota del 2014 fino ai giorni attuali. Però gran parte di queste persone, questo è il dato più eclatante anche quando lo mostriamo un po' nei convegni, nelle istituzioni estere, è che la scolarità media, ad esempio, della popolazione di Tamburi è bassissima. Stiamo parlando di una mediana, quindi oltre il 50% della popolazione che non ha fatto la terza media, su una popolazione giovanissima, perché in media stiamo parlando di 42 anni di età. Questa cosa influenza lo sviluppo di patologie, o comunque l'aumento della probabilità di osservare queste patologie, più che l'esposizione media annuale, sia cumulativa che dilazionata, a PM2.5, a NO2. Ovviamente interagisce, perché questa condizione è frutto di una diseguaglianza, che è anche una diseguaglianza di tipo geografico, perché le persone che vivono lì non vivono lì perché hanno scelto di vivere lì, ma perché il quartiere Tamburi è stato costruito per servire in qualche maniera l'acciaieria. Motivo per cui adesso stiamo comparando con una popolazione tendenzialmente simile da un punto di vista sociodemografico ed economico, che è quella di Tramontone, e daremo i primi risultati. Però già mostrando risultati che possono essere comparati con le altre nazioni coinvolte, in particolare Rybnik in Polonia, che è una città mineraria, anzi è praticamente una miniera di carbone sulla quale è stata costruita una città, e Hasselt, che ha comunque un passato minerario, gran parte delle persone, soprattutto impiegate nelle miniere, erano italiani, immigrati, ha comunque delle differenze proprio legate alla scolarità. Per quanto loro abbiano questo tipo di condizione, la scolarità media, o comunque il livello culturale, socioculturale medio, paradossalmente è più alta in quei paesi, presumibilmente per tutta una serie di policy che sono state adottate negli anni e che nella città di Taranto, ma più in genere in Italia, sono state un po' lasciate da parte. Grazie Rodolfo, poi torno di nuovo da te perché gli spunti che ci dai sono preziosi. Anna,
tu, oltre che insomma l'onere di dirigere l'istituto, hai anche l'onere di coordinare questo gruppo di lavoro interdipartimentale che è stato creato da poco nel CNR, che si chiama Ambiente e Salute, a cui partecipano tantissimi istituti. Tra l'altro qui in sala vedo la nostra referente per IRBIM, che è Emanuela Coci, e quindi diciamo avete un lavoro difficile proprio perché dovete mettere insieme mondi che storicamente, culturalmente sono rimasti separati. E quindi io ti chiedo in maniera molto semplice, so che il tavolo è stato avviato da poco, però quali sono le principali direzioni di sviluppo che intendete perseguire e se hai qualcosa da raccontarci? Allora, è un onere ma anche un onore, nel senso che allora, è un gruppo che abbiamo voluto fortemente, insomma io ho iniziato a ragionare di queste tematiche con Francesco Petracchini prima che fosse direttore dipartimento, quando era direttore di IA, anche per una vicinanza geografica tra una sede del mio istituto che è Monterotondo e Montelibretti, quindi, e da lì sono venuti fuori tanti spunti, anche perché il mio istituto ospita l'EMBOL, European Molecular Biology Laboratory, che è un'organizzazione intergovernamentale che è sostenuta da 29 Paesi membri ed è una realtà di assoluta eccellenza scientifica, il cui programma strategico 2022-2026 è dedicato si chiama proprio From Molecules to Ecosystems, e diciamo questa impronta che loro avevano voluto imprimere appunto alla loro visione strategica, per noi ovviamente è stata anche un'ispirazione, considerando la vicinanza, e quindi abbiamo ragionato di come effettivamente anche il CNR potesse mettere a sistema una serie di, come dicevo anche prima, di competenze che riguardavano questi due ambiti e l'interazione, l'intersezione, le sinergie tra questi due ambiti, ma come fosse tutto molto poco coordinato, come non avevamo in effetti nessuno dei due percezione di quali fossero i progetti in corso su questo argomento. E allora abbiamo deciso di strutturare, ovviamente con il supporto dell'allora direttore di dipartimento, di avviare questo tavolo. Abbiamo fatto una prima riunione con i rappresentanti di ciascun istituto, sia per il Dipartimento di Scienze di SSTTA che di SB, e ottimisticamente abbiamo detto bellissimo, abbiamo individuato delle tematiche così di massima da portare sul tavolo e discutere, che riguardavano appunto le malattie respiratorie, le neuroscienze, lo studio del microbiota, una serie di argomenti. E abbiamo detto benissimo, adesso voi raccogliete per ciascuno dei vostri istituti tutte le progettualità che vanno in questa direzione e poi noi le organizziamo. Allora io sono stata travolta dal numero di progetti esistenti sull'argomento, vicinissimi o anche diciamo mediamente vicini, quindi forse meno per quello che riguarda il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, perché appunto tradizionalmente magari ci sono dei progetti che si dedicano a un altro tipo di attività e di ambito, però per quello che riguarda il Dipartimento di Scienze Biomediche io ho ricevuto una roba tipo 112 progetti o attività progettuali, quindi abbiamo con Mario Sprovieri, che è il coordinatore per il vostro Dipartimento, abbiamo cercato di capire come mettere insieme. La nostra ambizione era quella di creare una sorta di filiera, no? Di prendere delle tematiche e di dire bene, su questo ce ne sono 5, su queste. Abbiamo visto che era molto complicato e abbiamo a questo punto organizzato per il 21 di novembre un workshop di tutti i rappresentanti degli istituti per questi gruppi, per questo gruppo, con l'idea di creare intanto dei tavoli di lavoro, dei sottotavoli di lavoro, e cercare di poi mettere a sistema tutto questo, scrivendo un documento che poi possa essere utile per essere presentato in vari ambiti. L'idea è quella comunque di trovare degli endofenotipi che possano in qualche modo racchiudere, diciamo, su cui convergano una serie di attività e di studi su specifici contaminanti o su specifici fattori di esposizione in qualche modo, per cercare poi dopo di
valorizzare le competenze in maniera effettivamente trasversale, costruendo magari 1 o 2 flagship project su cui vanno trovati dei finanziamenti, ma che possono vivere anche un po' dei finanziamenti che poi ciascuno ha, portando all'interno di questi flagship le competenze. Quindi la sfida è alta, cercheremo di mettere a sistema anche man mano dei progetti più grandi, le occasioni progettuali che si creano in vari ambiti, in modo da rafforzare sempre di più questa interazione. Sì, Anna, c'è davvero tantissimo da fare. E quindi buon lavoro a te e a tutto il gruppo. Ovviamente noi come direttori siamo a disposizione. Torno da Tiziana. Tiziana, io torno sul microbioma un po' perché mi interessa particolarmente. Io sono un marine microbiome scientist, sono tanti colleghi qui. Tra l'altro stiamo mappando proprio in questi anni il microbioma di tantissime specie marine, il cui microbioma non era mai stato studiato. Abbiamo fatto la sogliola, lo scampo, il krill. Io ho lavorato tantissimo su microbioma di coralli. Insomma, in mare c'è davvero un mondo da scoprire, perché chiaramente ogni organismo marino vive con il suo microbioma. E allora io torno un po' lì perché ci interessa anche un po' capire lo stato dell'arte su queste cose, cioè che tipo di correlazioni ci sono tra microbioma, sviluppo di forme tumorali. Dacci qualche spunto che poi possiamo anche magari traslare al nostro mondo. Allora, andiamo, come ben sapete, visto che tutti siete esperti di microbioma, ha un ruolo anche nella sorveglianza immunitaria, quindi l'interazione con le cellule del sistema immunitario. E anche qui quel famoso equilibrio, se viene ad alterarsi, si crea quella disbiosi. Si stanno in letteratura accumulando tanti studi che vanno tutti nella stessa direzione, ovvero che si può modificare anche la composizione del microbioma, e modificando la composizione del microbioma possiamo avere anche un aumento delle performance dei farmaci che noi andiamo a somministrare, quindi sia chemioterapici che immunoterapici. Di recente, tra l'altro, saranno anche per pubblicare, spero, mi hanno detto probabilmente l'anno prossimo, il Pascale di Napoli, che è praticamente il fiore all'occhiello a livello internazionale sul melanoma, conoscete tutti il professor Ascerto, che sta conducendo uno studio di fase 1B dove, per poter potenziare l'effetto dell'immunoterapia, sono andati praticamente a valutare la somministrazione di determinati ceppi legati al microbiota intestinale. Ma la cosa più importante è che per poter far questo i nostri studi clinici stanno cambiando gli endpoint. Quindi noi, gli oncologi, siamo affezionati agli endpoint sull'overall survival, ma notiamo che ci sono sempre più studi clinici che stanno aggiungendo come endpoint secondari l'impatto che ha il microbioma intestinale e viceversa sulle nostre terapie, dove oggi l'armamentario terapeutico dell'oncologo è cambiato. Non abbiamo soltanto chemioterapia, abbiamo farmaci target e abbiamo anche immunoterapia. Come ho detto prima, lo studio che abbiamo fatto nel pancreas con i pazienti che sono stati trattati con la gemcitabina, si era visto che un determinato gruppo di microbioma intestinale aveva questi enzimi che erano in grado di distruggere il farmaco, la struttura chimica, e quindi ridurre l'outcome terapeutico. Quindi diciamo che si aprirà un mondo, perché negli ultimi 4-5 anni la letteratura scientifica ha attenzionato il microbioma intestinale in maniera particolare. E tra l'altro io faccio parte della mia società scientifica, faccio parte del direttivo nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, e quest'anno avremo in IOM, che è la nostra vetrina nazionale del congresso, un po' come quella vostra, una sessione dedicata al microbioma intestinale. Quindi c'è veramente un cambiamento rivoluzionario anche nell'ambito di questo settore. Un altro studio che abbiamo fatto sempre sul microbioma intestinale, questa volta sul tumore del colon, siamo riusciti a identificare una firma genetica nei pazienti con tumore del colon BRAF mutati. I BRAF mutati sono praticamente quel piccolo gruppo
fenotipico a prognosi infausta, quindi magari modulando anche questo si potrebbe migliorare anche l'outcome di questi pazienti. Quindi la cosa bella, e lo dico perché stiamo avviando anche noi ulteriori ricerche, non soltanto sul microbiota fecale, bensì stiamo iniziando anche studi sul microbiota salivare. Quindi stiamo conducendo anche, dovremmo partire a breve anche con quest'altra ricerca. E scusate, lo devo dire, io mi sono emozionata quando ho parlato il dottor Rodolfo Sardone, perché nella mia vita di oncologa io ho lavorato 2 anni e mezzo a Taranto, e quando lui ha parlato del quartiere Tamburi, lui ha dato una visione ambientale. Parallelamente io avevo nei miei reparti di oncologia la visione assistenziale, intere famiglie sterminate dal cancro. Quindi si trattava di fratello, l'altro fratello, la sorella, e veramente è un qualcosa. Volevo fare un attimo questa parentesi per dire quanto lavoro stanno facendo, e veramente chapeau per quello che fate, perché forse abbiamo bisogno anche di mettere fine a questo. Grazie Tiziana per questa testimonianza davvero bella. Do la parola a Rodolfo per chiudere la tavola rotonda. Il tempo è sempre poco e davvero mezz'ora per ogni tavola rotonda è troppo poco, avrei voluto tenervi per tantissimo tempo. Allora Rodolfo, io ho guardato in questi giorni anche i tuoi paper, mi hanno affascinato tantissimo le tue ricerche, anche insomma perché è un approccio davvero molto lontano da me e lo trovo davvero molto bello, per cui io ti farei una domanda un po', ecco, forse generica su quelle che sono i risultati o le linee di indagine che ritieni più promettenti proprio per migliorare le relazioni tra ambiente e salute. Aggiungo che mi ha colpito tra tutti anche quello che parlava del greening, no? Delle città, e quindi di come effettivamente il greening possa migliorare sensibilmente la salute umana. Un parallelismo che possiamo fare: questa mattina parlavamo di restauro ecologico in mare, si sta partendo anche lì una sorta di nuovo greening, perché stiamo andando a ripiantare alghe laddove non ci sono più, e quindi chissà se magari anche da queste tue ricerche possono nascere degli spunti per la biologia marina. Assolutamente sì, anzi proprio una revisione abbastanza piccola in realtà, perché sono pochi lavori che stiamo chiudendo, riguarda sia i green spaces ma anche i blue spaces e gli effetti sulla salute umana, perché sono riconosciuti almeno quanto, diciamo, gli effetti del verde, quelli delle aree marine, dell'acqua in genere. E proprio di questo, diciamo, parlavamo anche con Anna e con gli altri colleghi del CNR, di ARPA, cioè sul fatto che uno dei gap proprio nell'esposoma è non solo cosa mangiano le persone, quali sono i fattori di esposizione ambientale, il verde urbano, l'heritage, anche la bellezza urbana, il decoro urbano, quanto influenza la salute. Ci sono studi di ogni tipo, ci sono pochissimi studi su quello che uno beve, all'atere, diciamo, degli alcolici, che diciamo, rappresentano una scelta, però tendenzialmente parliamo proprio di acqua e di come questo poi influenzi la salute umana. Infatti una delle idee che avevamo proprio da sviluppare nei prossimi mesi è quello di andare a fare un campionamento della tap water, cioè dell'acqua che si beve, con la quale ci si lava, per andare a vedere quali sono poi gli effetti in termini di contaminanti, ma anche di contenuti di nitriti, nitrati dell'acqua sulla salute. E uno degli effetti principali, oltre, diciamo, al contatto, sicuramente è quello legato proprio al microbiota intestinale, motivo per cui c'è già un reclutamento, una sorta di studio ancillare che riguarda più che altro i disturbi del neurosviluppo, quindi sono intere famiglie, quindi non solo i bambini, che vengono campionate sempre dal campione di Quartiere Tamburi e poi dal campione di Tramontone. Andremo a studiare un po' quali sono le differenti frequenze dei vari ceppi nel microbiota intestinale, nel microbiota salivare, in delle sottopopolazioni, perché capite bene che non è facile fare questi studi diciamo a tappeto, anche se nonostante siamo un ASL, diciamo, ci stiamo dotando di tutto quello che serve
Poi quello che diciamo in più possiamo mandare in outsourcing, collaborando anche con Anna, col CNR, con Embol, possibilmente anche la parte bioinformatica, che è fondamentale per l'analisi di questi dati così complessi. E l'idea era quello di vedere proprio una relazione che dia finalmente la cosiddetta funzione esposizione-risposta tra quello che uno beve, come si modifica il microbiota, integrando anche rispetto a quello che uno mangia, perché gran parte dell'acqua non è assunta solamente bevendo ma anche dal cibo, e capire poi quali sono gli effetti su diverse linee diciamo di patologia. Però una delle tematiche più interessanti, altrettanto diciamo poco studiate, è relativa proprio alla salute mentale. Prima ho detto depressione, l'ho considerata patologia cronica, nonostante non sia ancora annoverata come una patologia cronica, ma di fatto è una patologia organica, o comunque è stato dimostrato esserlo in gran parte dei casi, e sarebbe molto interessante andare a vedere come queste relazioni, come l'esposoma, soprattutto parlo di esposoma a livello urbano, perché è molto diverso rispetto all'esposoma di popolazione, perché gran parte degli studi che vedete anche in letteratura sono su grandi popolazioni, su comuni, comparazioni a livello nazionale. Noi stiamo cercando di studiare qualcosa che abbia più diciamo una dimensione, una scala più piccola, e queste cose secondo me possono essere interessanti anche perché poi possono essere traslate più facilmente in policy, per cui se tu devi fare poi degli interventi sulla popolazione, modificare in qualche maniera l'education anche in termini proprio di stili di vita, sicuramente non lo fai dall'alto verso il basso, ma parti da contesti diciamo urbani, e parti proprio coinvolgendo anche gli enti locali ma anche i cittadini. Quindi questa è la linea diciamo più a piccola scala, è quella che ci interessa di più e che cercheremo di sviluppare nei prossimi anni. Io vi ringrazio e vi invito qui per prendere l'ultimo applauso corale. Grazie ancora per questa tavola rotonda, grazie anche ai protagonisti di quella precedente, e direi davvero 2 tavole rotonde ricche di spunti, e direi che abbiamo iniziato forse qualcosa. E va bene, a questo punto completiamo i 2 talk che mancano relativi alla sezione dei nostri giovani che sono andati all'estero per la loro short term mobility. Invito Fabio Campanella, e mentre Fabio si sistema poi vi ricordo che a questo punto alle ore 7 in punto ci muoviamo, andiamo nella sede IRBIM di Lesina a pochi chilometri da qui per la poster session che durerà un'ora e un quarto più o meno. Dobbiamo tornare qui per le 8:30. Va bene, Fabio. Ok, vi vedo tutti svegli. Adesso vedo la botta finale così. So I will talk about my short-term mobility that I did in Palma de Mallorca at the Spanish Institute of Oceanography in collaboration with Marian Peña, working on mesopelagics studies using acoustics. A little bit of background. Mesopelagic fish community is distributed in the so-called twilight zone that has a range that goes from 200 to 1,000 meters. It's a very large biomass, possibly more than 10 billion tons have been estimated globally. They have a very central role in carbon transport because they do extensive diel vertical migration, so they are kind of a link between the surface production and the deep sea ecosystems. They are very important prey for many predators like fish, squid, and marine mammals. Some of these feed on the migrating fish that goes up in the epipelagic zone, but some others dive into the mesopelagic zone as well.
They are still poorly quantified and understood. They're quite complex to study because they are deep, but also the community is very complex and made of a big number of species. One of the technology that has been used for a long time to study this fish is fisheries acoustics. Scientific echo sounders provide non-invasive and high-resolution sampling, and the way we look at this fish is looking at the so-called deep scattering layer, which is a layer that is usually distributed around 300 to 800 meters and is composed by light-sensitive organisms, including mesopelagic fish, but also other invertebrates and crustaceans, for instance. The deep scattering layers are ubiquitous. They are a feature present in all oceans, but lots of variability can be detected. So what can we learn from the deep scattering layer? So as I said, this layer performs some extensive vertical migration that can be easily detected by using acoustics. The layer intensity and the thickness can be used as a proxy for biomass, even though it's not always always the case, because and it's largely dependent on the characteristics of the species that compose the layer. We can look at the temporal and spatial variability in relation to environmental drivers. So this deep scattering layer is quite sensitive to these changes and also to oceanographic processes. So we can detect the changes due to these factors. And finally, the study of deep scattering layers can help to characterize the carbon fluxes. In fact, estimates of the deep scattering layers are used often inside biogeochemical models. There is a big knowledge gap all over the oceans, but especially in the Mediterranean Sea. The data sets present in the Mediterranean are quite fragmented and very regional. There is a lack of standardized protocol to study this feature acoustically. There are very few multi-basing or long-term analyses. And there is a limited integration with additional data like troll data and oceanographic data. As I said, the deep scattering layer, the mesopelagic community, is made of a very heterogeneous community, and so there is a big uncertainty in the species composition of the deep scattering layer. So there is a need for collaborative research on this at the Mediterranean level. So the aims of the research were primarily to strengthen the scientific collaboration on mesopelagic research in the Mediterranean. So we started to discuss this with the Spanish colleagues, which is one of the only group that is working on this actually in the Mediterranean. So we started to integrate and harmonize existing acoustic data sets. We wanted to develop some methodology for deep scattering layer characterization, use survey data, existing survey data, especially bottom trough survey data, to extract information on the mesopelagic species community. And then finally, the idea is to build a sort of a Mediterranean working group that includes also other countries. So we started to look at the data sets that are available that can be shared between the two groups. So we have some data from the
just one thing. So we have several acoustic surveys in the Mediterranean, but mostly are for like small pelagic species like medias. So they are all on the continental shelf. So we don't have much data for the deep sea. So for the Balearic Sea, for the Balearic Islands, we have the Tunibal survey, which is a long-term survey focused on tuna larvae, and so they started to collect acoustic data during this survey from 2019. In the Tyrrhenian Sea, we have the Pelasim survey that we started last year on Gaia Blue. It was focused on, and we are doing another one this year, actually in a few weeks. And it was focused primarily on seamounts, but also we wanted to characterize the deep scattering layer in those areas. And then also from this year, we asked to collect acoustic data on the Tunzik survey, which is similar to the Tunibal, but it's conducted by the ISMED, the CNR ISMED in the Sicily Channel. And then we want also to include some data from the Eastern Basin, which is lacking. So we are in contact with some people, some colleagues in Greece as well, and we are waiting for some responses. So the first thing that you do when you look at the deep scattering layer data is actually detect the deep scattering layer. So that's the first step. So we started to develop a workflow, an algorithm to detect the layer in the ecograms, in the acoustic data. I'm not gonna go into the details. I don't want to bore you on this, but it's just so we started with this we developed like an R Shiny app in R to test the algorithm, and we are planning to expand this into other platforms, also like Python, and implement it possibly in software analysis software like EcoView. The concept is quite simple. It's based on the first and second derivative of the backscatter profiles. It's basically you have your echogram, you export your backscatter profile ping by ping, and then you calculate the derivatives, the first and second derivatives of the profiles, which basically tells you gives you indication about the slope and the curvature of the profile. And then based on some thresholding, we are able to detect the peak and the edges of the scattering layer, and then extend the detection to the whole data set, so that we have continuous layers detected. And then thanks to this, we can calculate metrics that describe the large-scale dynamics of the scattering layers. Another thing that we did is to look at the MEDITS dataset to see if there were any information about mesopelagics, and surprisingly, it's a great dataset for that. I wasn't expecting to find 33 species of mesopelagics. These are all mesopelagics that there are like benzopelagic mainly, so they have some connection with the bottom. So most of these are migrating fish. So as I said, we detected 33 species, with the myctophids being the most abundant family, and as expected, and Marolicus moelleri is the most abundant species. So with this data, we started to build some hotspot and persistency maps, just to identify the most important areas, and if there were any differences between the basins.
Also this workflow is quite relatively simple, so we started to grid the data, so we did some smoothing based on block averaging. Then the gridded maps were converted into hotspot maps based on a threshold, so everything that was calculated using the cumulative relative frequency distribution curves. So everything that was above the threshold that was considered as hotspot and below not. And then this was done by species by year, and then we estimated the persistency averaging across all the years, and that's what we obtained. This is just an example of the main species, of the most abundant species of the data set. Not gonna show you the results, but everything is in progress at the moment. So what's next? We're gonna start to analyze these shared data sets to identify potential differences between basins and seasons. We're gonna apply species distribution models on the most abundant species that we identify in the MEDITS data set. Paper writing, of course, we have 3 manuscripts in preparation. One about the MEDITS dataset that is in a quite advanced stage. Then we are working on a review paper on mesopelagics and acoustics in the whole Mediterranean, and then another one on the use of the workflow, the acoustic analysis that I'll show you, to make comparisons between the different basins. We're organizing a workshop between the Spanish and the Greek partners to plan future collaborative work. We're gonna meet next week to talk about this. There will be Pelasin 2 on Gaia Blue in 3 weeks, so we're gonna continue working on this hopefully, and then next year we're planning a more like large-scale survey in the Western Mediterranean, also focused on deep scattering layers and looking at the potential effect of mesoscale features. Just to conclude, with discussing with the Spanish colleagues, some other ideas came out that can be, I think this should be explored. Especially if we want to get reliable estimates of mesopelagics using acoustics, and one of these is to identify acoustic classes of mesopelagics. So it's not just the species that we want the information for, but because in the scattering layer, in the deep scattering layer, the scattering is made of, it's dependent on the characteristic of, on the behavior, on the acoustic behavior of the species. And linked to this, we are interested in looking at the swim bladder morphology of larvae and adults, which is the main characteristic that is linked to the best scattering. And also with this species, there are ontogenetic changes. Sometimes we have larvae that have swim bladder and then adults just become like full of lipids, and so that the acoustic characteristics change. So it's quite a complex field. And then finally, we are thinking on organizing also a workshop on taxonomy. So we have some contacts in UK and in Spain that we can use. I think it's quite crucial to continue working on taxonomy, and it's quite key, especially with the mesopelagic community. And with this, done. Thank you. Grazie Fabio, forse abbiamo tempo per una domanda, se non siete troppo stanchi. Nessuna domanda, grazie ancora, grazie Fabio.
Invito adesso l'ultimo speaker, che è Gabriele Di Bona, ci racconterà della sua esperienza alla Bangor University. Buonasera, spero di non dare il colpo di grazia finale. Okay, today I will show you what I start, thankfully for the grant provided from the short-term mobility. So this research activity that I start in June at Bangor University give me the opportunity to collaborate with Professor Jan Nidding to actually develop and test a workflow for setting threshold value for a set of different impact indicators of benthic community, and mostly working also to exploit monitoring data to apply this for workflow. And all these activities also, I mean, it's still a work in progress. I'm still doing the analysis, but also foster later activities on, and my participation on other workshop in the month after that give me the chance also to confront on this workflow and methodologies with other experts in the sector. So to actually understand what are the threshold and what are and why those are important, we need to do a step back. So as we observe today, bottom trawling is one of the most widespread human activities, especially in the continental shelf all over the world. And this threatens the state of benthic community, especially we address this through different policies. One of the most important is the Marine Strategy Framework Directive, with the goal of achieving the good environmental status for benthic ecosystem. But for understanding if we are achieving or not this good environmental state, we need to actually try to describe our system. And usually we describe the system through some indicators that mimic the different features that we are observing. So if we are considering trawling as a human pressure, we know that the more it goes on, we can pass from a good state that is mirrored, like represented by an indicator, to a degraded state. So we are losing actually some ecosystem features that are represented by those indicators. So in this case, we need to actually develop some methodologies that can recognize if not only our indicators we know that is representing us a certain features, but if that indicators that we are using is representing a good state of that feature that is representing or not. So there are different methodologies that are used for setting threshold values. I will focus just with two that have the assumption that like a value of an indicator that is measured in undisturbed condition, if it can describe a state of good environmental status. So it's described actually a state that is undisturbed by the pressure that we are interested in analyzing. So to set a threshold, we use some reference condition of the indicators in undisturbed condition and try to see the natural fluctuation of the threshold value, of the indicator value, sorry. And we can actually detect the range of natural variation, that is actually the 15th percentile of this fluctuation across the whole time series of the points that are are coming from the undisturbed ecosystem. Or we can actually find a 95 confidence interval that is representative
the statistical distribution of this time series. So once we actually set the methodologies for setting the quality threshold, then we can apply a workflow to use monitoring data to not only extrapolate some reference conditions, so some station that we can actually set as we can consider as undisturbed, but then we can use them to not only evaluate the indicators, then setting the threshold, and try to see if actually we can spatialize the distribution of the threshold to check if the values in our area of interest are below or above the threshold that we estimate. So for trying to set this threshold, we use international monitoring program data, especially the MEDIT survey. This is a good chance to have actually like a survey that is following a standardized protocol. So we know that it's a very robust time series with a lot of data actually. But we want also to have high confidence of the data that we were using. So we decide to actually use the data that were coming from the data collection led by CNR IRBIM at Mazara del Vallo inside the Strait of Sicily in GSA 16. It's important also to stress out that those data are actually are opportunistic for benthic species, so it's not the target of the survey, and actually it's not mandatory, even if like some further improvement of collection of benthic species was made, especially starting from 2012. So we decide to integrate the MEDIT survey data with fishing effort map, the spatial distribution maps coming from satellite data, IS and VMS data. So here we can see actually the temporal and spatial distribution of fishing effort in Strait of Sicily, that it's going a bit up during the years starting from 2007 going to 2023, and then if in the last 2 years it actually decreased a lot. But spatially we know that it's mainly focused inside the continental shelf, especially in the area of the Adventure Bank. So we decide to express the fishing effort as swept area ratio. That is actually the percentage of area that is totally trawled across a unit of surface. So for example, if we have value of 1, it means that in 1 year that area was totally trawled. So then we integrate, as I said before, the fishing effort raster distribution with our sampling and decide to assign an effort value to the different trawling transits that we collected. So in the end we test different time average of the effort, but we decide to have one that we thought that was the most ecological reasoning, that was taking the average of the 3 years prior to the sampling, because it can mimic better the recovery response of the benthic community. So then we decide to filter out the sampling data, first to remove all the samples, of course, without benthic species, and then set a value of 0.1 of threshold of fishing effort that can represent samples that are deriving from an undisturbed state. That's because we found in literature that 0.1, that means that only the 10% of the area that we are looking is trawled in 1 year, could really mimic an undisturbed condition for trawling data. So then, of the remaining samples, we decide to identify some homogeneous station that could actually, where we can extract a good time series of data that we can use for setting the quality threshold that we with the methods that I showed before.
So in this case, we use a clustering algorithm using the spatial location of the trolling samples, and then we use some optimizing indices to set the optimum number of clusters that we can obtain, and then use other criteria actually to decide what were the best optimum from the clusterization algorithm. So in the end, we found an optimum 18 cluster, or about only 6 of them contained a time series that was big enough for actually apply the methodology of setting quality threshold. So you can see them on the map on the left. So once we obtained these 6 clusters, we actually extracted the raw time series of the different biodiversity indicators that for now we tested for these methods. And then we tried to transform the data if they were too skewed, and then try to detrend them for actually remove all the time variation effect that could actually influence our indicator. Then we applied to this time series the 2 methods that we described before. And here you can see, if we consider the black line represent the time average of the indicators across the time series, that represents actually like the indicator at our best condition. So then we use the time average to set our threshold that are a percentage of this time average. So once we obtain actually 2 different thresholds, one for the statistical detectable change, one for the range of natural variation, we could actually extrapolate this threshold to the different habitats, because we know that this cluster were georeferenced, so we can actually assign an habitat to the different threshold that we obtained. So that was actually the last results. So here we can observe actually that we apply the threshold evaluation method for different biodiversity indicators. So from Margalef richness indexes, Simpson, Shannon, Pelou, and species richness. So we ordered from the one that showed least variation of the threshold value to the one that showed the opposite. The one that showed the most variation to the one that showed the least variation. So actually we observed that habitats that are like more shallower showed a higher threshold, while habitats that are more deep showed a higher threshold, a lower threshold value. So then we use this threshold in conjunction with spatial distribution maps of our indicators. That was possible to actually use some pressure state relationship. So we built predictive model to actually connect our indicator to the effort. This was used first to derive the main effect of the effort, so the pressure to our indicator. I'm showing the result just for species richness for simplicity, but we are working on all the indicators. So we use this model first to actually have the spatial distribution of the actual species richness value at different years, so for the whole time series. And then we decide to model the response of the indicators at 0 pressure. This was used for mimicking the same rationale that we use for setting the quality threshold. So we decide to have a time average of the whole time series from the model at
for pressure equals to 0. And then we, from this average raster, we multiply by the threshold value to actually calculate what are the value of species richness that represent idealistically the good environmental status. So then we can actually compare what we obtain from the prediction from the model from what we obtain from the analysis from the threshold setting. So that could actually confuse a bit, because it could be a bit confusing, because we observed that all the predicted value of species richness were above the threshold value. That means that our area of study is in a good environmental state. Yes, but no. What does it mean actually? That probably species richness in our is coming from survey data is not sensitive enough for describing the good environmental status of the benthic community, because actually we are looking only to one feature of the whole ecosystem process. So in this case, this framework and workflow also can help to actually state if an indicator could be good or not to be used as an advisory for policy management. But we can see from the model that actually there's a negative effect of effort on species richness. Of course, the workflow needs to be tested on several indicators. So we can consider that this is a robust workflow that can help to use actually monitoring data that can cover one of the greatest weaknesses of setting quality threshold, that is, it's very data demanding. So using monitoring data that have a long time series and have a good number of points could be really useful. Secondly, it directly help us to measure georeferenced threshold that could be used for foster models, for example, or even assign threshold values to habitats of the marine habitat classification of the Marine Strategy Framework Directive, so they can easily be implemented to the actually be used for the descriptor of the directive. And third, actually, this could be a workflow, as I said before, to test the potential of several indicators. So in this case, I'm still working on the analysis for these methodologies, but I'm also want to expand the set of indicators that are being used, and also actually test different methods for setting quality threshold that could be also based on model of the pressure state relationship, and then actually evaluate footprints for a broader set and expand to use also data that are not coming only from the Mediterranean but also from other European countries. So actually what I'm doing is also joining a data call that is led in by HISES, that we are trying to test actually those methodologies from different countries all over Europe, to test if actually those workflows are robust enough to feed the Marine Strategy Framework Descriptor 6. So thank you for that attention and also for the opportunity. Grazie Gabriele. Non so se c'è tempo per una domanda rapida, altrimenti ci dirigiamo verso la chiusura. Grazie Gabriele. A questo punto l'IRBIM Day non è finito perché ci sono tante cose da fare. Come vi dicevo, ci trasferiamo adesso per la poster session che sarà nella sede IRBIM Lesina. L'abbiamo pensata lì anche perché è un'occasione per chi non la conosce di vedere la sede, e quindi i colleghi hanno lavorato tanto. Quindi
Ci sono tante altre cose da fare, c'è la cena sociale, la consegna dei premi e tante cose, però di fatto forse è l'ultimo momento che ho con un microfono in mano, quindi è anche un po' il momento dei ringraziamenti. Come sapete, l'IRBIM Day è un evento non facile da organizzare, c'è un lavoro enorme dietro che dura mesi. Già da domani si comincerà a pensare al prossimo IRBIM Day e quindi c'è sempre un gruppetto di volenterosi che lavora tantissimo per consentire l'evento, quindi vorrei ringraziare, e forse non l'abbiamo mai fatto, io inviterei proprio le persone sul palco, non so se i ragazzi della regia possono lasciarla 2 minuti, però inviterei Fabrizio, Paolo, Filippo, Lorenzo e loro sono appunto il gruppo informatico, poi c'è Pasquale della sede di Lesina. Chi altro c'è della sede di Lesina? Primiano, non lo vedo. C'era? È fuori. Ovviamente Antonella. Daniel Liveli. Diciamo ogni volta formalizziamo un gruppo di lavoro vero e proprio, e se non erro dal gruppo di lavoro non ci sono adesso Marco D'Adduzio, Luca Montagnini, vieni. Tommaso Scirocco che è già in sede, quindi tutto il personale di Lesina. Dimentico. Poi c'è ovviamente ci sono i colleghi ricercatori che mi hanno aiutato a costruire l'agenda. Uso questo termine sbagliato, in realtà sono io che ho aiutato loro, Fabio e Michela. E Valentina Lauria che non è qui purtroppo, però forse ci segue, comunque approfittiamo per ringraziarla. Dimentico qualcuno? No, diciamo per quello che riguarda l'IRBIM Day stiamo ringraziando tutti. Ovviamente il mio ultimo ringraziamento è per tutti, cioè per tutti i colleghi dell'Istituto in tutti i ruoli, tecnici, amministrativi, ricercatori, tecnologi, borsisti, dottorandi, assegnisti. Tempi determinati, avremo anche i contrattisti di ricerca. Tra l'altro mentre vi parlo è arrivato il format dalla sede centrale, è stato distribuito con il modello di domanda, per cui possiamo davvero partire con i contratti. Comunque vi ringrazio tutti perché vedo che c'è sempre un'adesione molto entusiasta a questo evento. Sapete, io ci tengo molto, penso che ogni anno l'istituto cresce sempre più e quindi non posso che ringraziarvi. Siamo tutti pezzetti importanti di un grande meccanismo. Il nostro lavoro, il lavoro di tutti è prezioso e io ho solo l'onore e il privilegio di guidare questo istituto. Grazie. Esatto, la cena è stata spostata alle 9, quindi abbiamo più tempo e...